capitale europea della cultura. Grazie di nuovo a tutti voi. Grazie Sindic, effettivamente chi la pluralità linguistica è proprio di chiesa e lo podin testimoniare anche grazie a un lavoro che viene fatto bene dalle università. E proprio perché li chiami il professor Zanello, che è il direttore dal CIRF, dall'Università dai Studi dal Friuli. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, per evitare di sbusare i teams, ho preparato un piccolo intervento scritto, ma di garanzie dalla vostra pazienza. Anche delegato dal rettore magnifico per l'Enghe Furlani dell'Università di Udin e direttore del Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo dell'Enghe e della Cultura del Friuli, uspuarti d'ogni del mio personale, anche il saluto dai sorestanti e di tutta la comunità accademica. Sul conto delle questioni linguistiche e culturali e massime che riguardano la lingua furlane, la Università di Udine è presente e anche voi vuol confermare la sua presenza e la sua partecipazione non dove mediante dal CIRF, ma anche mediante dal Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, mediante dal Centro Internazionale sul Plurilinguismo e mediante tutti gli altri dipartimenti. Come che sapete, le università hanno due missioni tradizionali e incluye anche una terza missione, che non è ultima per importanza. La prima missione è quella dell'insegnamento, lì che è un lavoro importante è l'interazione con i studenti. E in questo il nostro Ateneo non fa mai mancare le proposte formative che riguardano il Furlan, letterature, lingue, linguistiche, didattiche, plurilinguismo e che sono ridotte per formazione dai maestri di scuole. La seconda missione è che le ricerche, lì che le interazioni riguarda massime le comunità scientifiche, anche a un livello internazionale. E anche qui l'attività è vivarosa, e non dove talchiamo di filologie, di linguistiche, di glottodidattiche, ma anche dal lavoro di diversi dipartimenti scientifici. E la terza missione è che le attività di disseminazione del sapere, che mediante di loro l'università si viercia al territorio e entra in interazione in modo diretto con la società. E a pro di questa missione è per davvero importante che le attività di promozione delle lingue, delle culture e delle ricerche sul Friuli avessero sempre più visibilità. Il servizio che un'istituzione accademica può fare, mediante di queste tre missioni, ad una lingua minorizzata e in pericolo, è determinante. E non dome sul piano di trasmissione dei contenuti, ma anche e soprattutto su quel de forme di trasmissione e di comunicazione. Di fatto, un'università di un territorio bilinguale si chiede anche a quintribilanciare in qualche modo una presenza delle lingue minoritarie che un lavoro di spesso massime sui social media, anche se ben pensate con le intenzioni più buone, e rischia di mortificare la lingua e di sbassare il status che ha acquistato a forza di vitis, in tanti locutori effettivi e potenziali. Dal sicuro alle simpatiche, spiritose anche esaurite, scherciate attraverso i test macheronici o sulle interferenze fra le lingue, così come che dovrà una lingua manco il pandude per memoria al passato, al che dentro il plan emotivo, al del cur. Ma questa non può essere la unica presenza di una lingua minorizzata sui social media. E vuole anche questo, ma questo non basta. E così anche il Furlan, compagno di tanti altri lingue minorizzati, sarà di bisogno di tutte le tipologie di uso e il compito di un ente pubblico come l'università tale prende tutto che di contribuire ad operarlo a un livello elevato, ufficiale, in tai domini delle istanze comunicative, per cercare di tornare a acquistare la fiducia dei locutori, in te potenzialità delle lingue e in tal suo valore per tutte le forme di comunicazione. In caso l'Università del Friuli conferma la volontà di continuare a impegnarsi in collaborazione con tutti gli enti e tutte le istituzioni che hanno a cura la vigna delle lingue. Grazie e buona convegna. Grazie al professor Zanello. Vi ho apprezzato veramente le le sosperaulis, per aulis importanti che a fase ecco, non sviargano un barcone su che è il mondo alla scuola, il mondo all'insegnamento e quindi io in quel momento qui invidi Donatella Mosenghini che è il rappresentante per l'ufficio scolastico regionale per il Furlan. A sbassi un tic. Usparti salus dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Friuli Venezia Giulia, le dottoresse Daniela Beltrame. È con gran piacere che l'Ufficio Scolastico partecipi a queste conferenze. Che a tassi chi
oltre che a sottolineare Gorizia, Nova Gorizia, Vinc, Vinc e Cinc come capitali europeane delle culture, fa ricordare che qui ha nascute le società filologiche furlane, fondate e chiase dal linguista, grazie a Dio, Isaia Ascoli, a cui le società sono state intitolate. Le Sovos, autorevole e scientificamente fondate, si è distinte tra il plurisecolare dibattito conosciuto come la questione sulle lingue, fino a che volte dominate da letteras e erudis. Le sue metodiche filologiche e comparatistiche è assegnato una svolta tal mood di intendi gli slenghis in Italia, viargin le strade a una visione più inclusive e documentate dal patrimonio linguistico nazionale. Alle propite in continuità con questa eredità, che le giornate di UE rappresentano un momento fondamentale per riflettere insieme sia sui progressi fatti, ma anche sugli sfide futuri dal Furlan. L'impegno per la promozione e la valorizzazione del Furlan è una priorità per la nostra regione e l'ufficio scolastico è di sempre in prime linee nel collaborare e sostenere iniziative che garantiscono la vitalità e la trasmissione delle varie lingue. Le scuole aggiungono una parte cruciale in tal senso e il Furlan, come lingua del percorso didattico, risponde a esigenze di una società attenta ai propri patrimoni linguistici e culturali. Fra i banchi di scuole, gli slidris di nostre identità linguistiche possono essere coltivati con cure, per dare ai nostri frutti le possibilità di crescere in maniera plurilinguale e per insiorare il loro patrimonio culturale e cognitivo. Grazie e buone giornate. Grazie professoressa Mosenghini, veramente per aulis che sintin dal CUR che alle donne alla minoranza furlana, ma clamila così perché sono comunque 440.000 fevelans che a Fevel in Furlan ogni giornata, ma anche donne alle istituzioni. Una delle robe che viene fatta è stata la distribuzione delle costituzioni dell'Unsud di Kishiuains, costituzioni bilinguali, che ha avuto un incredibile successo, probabilmente si arriva già a 25.000 distribuzioni e sono dovute stare un lavoro apprezzato. Ma le istituzioni sono donne di noi e anche per altri motivi che fanno appunto riferimento a ciò che diceva il professor Zanello prima e quindi con un riconoscimento al status, un riconoscimento che è stato anche sancito di un traguardo importante, no? Che è stato il calendari dai Carabinieri e Lingua Furlana. I ringrazio veramente dalla sua presenza, il comandante della Legione Friuli Venezia Giulia, generale Gabriele Vitaliano, che prego cortesemente di venire a fare un saluto. Vi ringrazio, è per me un onore oggi essere stato invitato qua, vi chiedo perdono se con la mia breve presenza in questa terra non sono in grado di esprimermi in friulano, però ho molto apprezzato, sto molto apprezzando queste iniziative, perché da quando vivo a Udine ho potuto constatare quanto sia forte, quanto sia peculiare la tradizione friulana. Una tradizione che significa capacità di vicinanza, di coesione, di impegno, di lavoro, di rispetto delle regole, ma tutto questo vissuto non come in altre realtà in contrasto con altre culture, altre tradizioni, ma tutto questo vissuto in un'ottica, per quello che ho potuto rilevare, di inclusività. Chi partecipa a questo modo di vivere il mondo è ben accolto. Ovviamente tutto questo ha un impatto importante sul lavoro delle forze di polizia, perché chi meglio di noi può approfittare di una società che è disponibile alla collaborazione e che è pronta al rispetto della regola e all'etica del lavoro. Ho parlato sinora di una struttura culturale, ma il timbro che contraddistingue questa struttura culturale è indiscutibilmente, lo si tocca con mano, il rispetto e la conservazione di questa lingua che è propria della comunità.
Per questo motivo, insomma, sono onorato di essere qua, sono onorato di questa collaborazione con Arlef che ci aiuta appunto anche a produrre un oggetto che per noi ha un forte valore simbolico, qual è il calendario dell'Arma dei Carabinieri, che arriva in tante case, e quando io posso propormi come rappresentante dell'Arma dei Carabinieri offrendo non un calendario generico, ma il calendario in friulano, questo mi fa sentire un pochettino parte di questa grande cultura. Grazie e buon lavoro. Grazie al general Gabriele Vitaliano, comandante dalla Legion Friul Vignese Giulia, e restanti in tema di istituzioni, vedut che i vin sempre avuto un volo di riguardo e in che poi di un volo con una interlocuzione di disinteresse costante con l'Unione Europea, gli inviti l'onorevole Anna Maria Cisin per un saluto. Mandi a Duce e buongiorno. Intanto grazie per questo invito, per noi è importante perché come è stato detto da chi mi ha preceduto ci sono delle questioni molto sentite inerenti il valore delle nostre tradizioni, il valore delle nostre radici, e il friulano rappresenta anche questo. Ho molto apprezzato tutti gli interventi, ma cito quello che ha raccontato, quello che ha detto il professore dell'università prima, perché poi c'è anche il come riuscire a portare avanti dei valori che stanno nella lingua, ma che stanno anche nel concetto delle radici, che se non ci sono basta davvero poco per perdere di vista quella che è la rotta da mantenere. E diceva, beh, è importante, i contenuti ci sono, ma è molto importante anche la forma. Ecco, io penso che queste iniziative, questa mi pare sia la 4ª conferenza regionale sulla lingua friulana, rappresentino anche questa, una modalità assieme all'importante apporto che danno le scuole, come è stato detto dalla referente dell'ufficio scolastico regionale, che danno le istituzioni, assieme a tutti coloro che si battono per queste finalità importantissime. I giovani devono rappresentare quello strumento attraverso il quale noi saremo ancora qui fra altre 10 conferenze regionali a dirci che questa è una battaglia vinta, che il friulano rappresenta la nostra storia. E per questo, beh, sicuramente l'Unione Europea non è un esempio oggi da questo punto di vista, e noi ci battiamo perché invece lo diventi, perché tuteli ciò che siamo e ciò che vogliamo continuare a essere. Ed è per questo che, dicevo a Eros recentemente, beh, c'è la conferenza regionale, ma dobbiamo fare la prima anche conferenza europea, perché la lingua friulana è importante, è una testimonianza, e tra l'altro i friulani sono presenti ovunque, per cui da oggi al prossimo anno abbiamo una nuova sfida assieme alle altre che sono state anche illustrate, che è quella di riuscire a essere presenti al Parlamento europeo e a raccontare a tutti quanto siamo orgogliosi di ciò che siamo stati, di ciò che siamo e di ciò che vogliamo essere. Grazie onorevole europarlamentare Anna Maria Cisinte. Come che altri si sapesse, vi iscritte da chi si è voltis all'Unione Europea e vi domandata appunto che a venire sostenuto con più forza il percorso delle lingue minoritarie, che in quel momento qui alven un po' trascurato in favore di altri tipi di canali che sono stati finanziati e che fortemente finanziati. Una delle richieste che vi infatti è a seguire col dal FUEN. Il FUEN ha fatto il Minority Safe Pack, è un documento che ha avuto un'importanza fondamentale, continua a vela, proprio per dare un'indrecciata su che sono le politiche europee. È stato firmato di 1.500.000 persone, hanno avuto il riconoscimento che i varesi sperato che avesse di ve, ma sono sempre in spieta. L'ultima lettera che vi mandata è proprio di un mese fa, quindi quando
anche avevano la celebrazione dalla patria del Friuli, viene anche pensata appunto, di farsi sentire con l'Unione Europea per in qualche maniera di chiattare un po' di incontri e di riflessione come che giustamente all'estate dite e continuare a farlo sempre con più forza. Quindi grazie per questi paraulis, per questo invito e per questo impegno. I continui ecco con le istituzioni, clamante l'assessor Pierpaolo Roberti, che la nostra interfaccia continua ecco, a parlarle, ma sicuramente alle che nos ha dato sempre le grandi risposte e le più ampie possibilità di poter esprimere che è la politica linguistica. Grazie, buongiorno a tutti. Allora io sarò molto veloce anche perché questa ricordiamoci che è una conferenza di verifica sullo stato d'attuazione delle norme di tutela e di salvaguardia del friulano. Quindi è uno di quei momenti dove in realtà l'esecutivo viene messo un po' sotto la lente di ingrandimento e si cerca di capire se tutte le misure messe in atto nel corso della legislatura hanno funzionato e stanno funzionando per la promozione, per la salvaguardia e per lo sviluppo di una lingua minoritaria, in questo caso il friulano, ed eventualmente proporre dei correttivi, proporre delle soluzioni nuove per il prossimo futuro, per il futuro della legislatura. Non a caso la norma che prevede che venga svolta la conferenza regionale stabilisce che intanto la conferenza regionale, e approfitto per salutare il presidente Bordin, venga gestita interamente dal Consiglio regionale, che infatti decide quali sono i temi da trattare, decide dove deve essere fatta, decide, organizza tutto, ovviamente con l'ausilio poi di soggetti esterni, in questo caso di Arlef, dell'Agenzia regionale. E non a caso viene fatta entro i 2 anni dall'inizio della legislatura, perché si valuta quello che è stato fatto in quel periodo e si stabilisce che per il proseguo della legislatura ci possano essere magari degli interventi ulteriori. Dicevo quindi che sarò breve perché lo spazio è per altro e per l'approfondimento che poi arriverà con i relatori successivi, però mi prendo veramente soltanto qualche minuto per fare innanzitutto dei saluti ovviamente ai consiglieri regionali presenti, a tutte le autorità che si sono succedute, ovviamente portatemi il saluto al sindaco, l'ho già salutato prima ma chiederò all'assessore Negro di salutarmelo ancora una volta, a tutte le autorità presenti che sono intervenute e che interverranno e ai relatori di grande qualità che si alterneranno su questo palco per portare avanti le loro argomentazioni e raccontarci quello che trovano, quello che hanno visto del Friuli Venezia Giulia e cosa può essere fatto di meglio. Mi richiamo però a un paio di aspetti. Il primo è quello che riguarda la scorsa legislatura. Noi siamo appunto alla seconda legislatura, con Arlef si lavora già da un bel po', ormai siamo da 7 anni che lavoriamo insieme con il presidente Eros Ciselino, con il direttore William e con tutta la struttura che li aiuta e i loro collaboratori e ovviamente con la mia direzione che saluto e i miei uffici che saluto. Dai primi incontri ci siamo detti alcune cose, dai primi incontri in cui abbiamo cominciato ad analizzare la situazione sul friulano e ci siamo raccontati di una situazione di chiaroscuro, nel senso che questa è una terra in cui sicuramente la lingua friulana viene parlata dalla stragrande maggioranza, dalla maggioranza dei cittadini probabilmente dell'intera regione, sicuramente di un'intera area geografica, ci sono tantissimi parlanti, ma c'era anche l'oscuro di una lingua che per alcune generazioni è stata considerata una lingua, chiamiamola volgare, un po' da nascondere, che rappresentava un po' qualcosa da evitare, da tenere all'oscuro perché in fondo era utilizzata da chi magari non aveva studiato, da chi non aveva fatto dei percorsi scolastici importanti. Era la lingua comunque relegata a casa, non la lingua da utilizzare in ogni contesto. E da subito ci siamo detti che quello era il modo in cui dovevamo lavorare, quello era l'obiettivo che dovevamo raggiungere. Fare in modo che i parlanti friulani usassero con orgoglio la loro lingua madre, la loro lingua di casa in ogni contesto della vita sociale, a casa sicuramente, ma anche in ambito lavorativo, ma anche con le istituzioni e su questo ci siamo mossi in questi anni, ci siamo mossi in diversi modi.
dagli sportelli linguistici, in modo da potersi rapportare con le pubbliche amministrazioni, non in italiano ma nella lingua di casa, in quella che doveva essere la lingua portata fuori da casa. Ci siamo mossi con un determinato tipo di promozione in cui abbiamo raccontato come in realtà anche nell'ambito lavorativo parlare il friulano vuol dire creare squadra, vuol dire creare team, vuol dire creare affiatamento anche nell'ambiente di lavoro e quindi può essere qualcosa di utile. E credo che alcuni risultati da questo punto di vista li abbiamo raggiunti. Certo c'è ancora tantissimo da fare, ma alcuni risultati li abbiamo raggiunti e per questo volevo riagganciarmi a un qualcosa che è stato accennato prima perché secondo me è molto simbolico. Prima è intervenuto il generale Vitagliano parlando del calendario. Il calendario è un oggetto iconico ed è iconico non soltanto per l'Arma dei Carabinieri. Quando uno pensa all'istituzione, l'Arma dei Carabinieri è qualcosa che per antonomasia è un'istituzione. Abbiamo festeggiato soltanto qualche giorno fa il 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri e sappiamo qual è l'attaccamento che hanno i cittadini all'Arma dei Carabinieri e quanto i Carabinieri rappresentano il senso vero delle istituzioni. E nell'Arma dei Carabinieri il calendario è qualcosa di talmente tanto iconico che quando facciamo una mostra sui Carabinieri e sui 211 anni di storia dell'Arma dei Carabinieri ci mettiamo un'area dedicata a tutta la collezione di calendari. E avere portato per la prima volta un calendario dell'Arma dei Carabinieri in lingua friulana non è soltanto l'oggetto tradotto, ha un significato ed ha un messaggio ben preciso di cui dobbiamo andare fieri, di cui Arlef deve andare fieri e l'amministrazione regionale deve andare fiera, assieme all'Arma dei Carabinieri, perché vuol dire che si è arrivati a un percorso in cui effettivamente quella lingua che per troppi anni è stata magari relegata solo in casa è arrivata ufficialmente all'interno delle istituzioni e non solo quelle locali, ma anche quelle nazionali. Un passo ulteriore, l'hai citato anche tu, Presidente, prima, è stato quello della pubblicazione e della distribuzione delle Costituzioni, su cui vogliamo puntare ancora di più, proprio per ancora una volta dare quel senso. Ma c'è questa parte e dopo c'è un'altra parte, quella dei nuovi strumenti informatici. Prima si diceva non vedo più il rappresentante dell'Università di Udine, ma vabbè, eccolo qua, sì, diceva che i social sono tanto ma non sono tutto, d'accordissimo. Quando parliamo di friulano e di lingua friulana dobbiamo pensarla, come dicevo prima, in tutti gli aspetti e dobbiamo lavorare su tutti gli ambiti. Però penso che quello sia un passaggio importante, perché se io oggi posso andare su un social network e chiedere la traduzione in friulano, oppure se posso digitare Google Traduttore nel motore di ricerca e scegliermi la traduzione dal friulano all'italiano, questo non vuol dire soltanto che ho offerto un servizio in più ai cittadini della nostra regione, vuol dire che la nostra regione ha avuto la capacità, la forza, la forza anche dal punto di vista istituzionale di potersi confrontare con dei colossi mondiali come Google, come Meta e fargli capire qual è l'importanza di poter offrire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia un servizio che fino al giorno prima non c'era. E io penso che questo sia l'aspetto più importante, che ci fa capire quanto si è riusciti a fare in questi anni. Dopodiché questa è una conferenza di verifica e dalla conferenza di verifica io mi aspetto che si dica quanto altro ancora dovremmo riuscire a fare, quanti strumenti ancora dovremmo mettere in campo. Però penso che riconoscere questi risultati faccia bene, perché ci può far capire che lavorando tutti insieme, senza creare e utilizzare le lingue minoritarie dal punto di vista ideologico per creare contrapposizione ideologica, ma lavorando tutti insieme, in squadra, tra diverse istituzioni, tra diverse realtà, grazie anche all'aiuto delle varie associazioni, e vedo qualche rappresentante delle associazioni che si occupano di friulano e che stanno nei nostri programmi annuali e triennali di finanziamento regionale, se riusciamo a lavorare tutti insieme, quei risultati importanti si raggiungono, esattamente come all'inizio della scorsa legislatura, quando abbiamo cominciato a parlare di Google e Meta, pensavamo fosse un traguardo impensabile, inarrivabile,
ma poi alla fine quel risultato è arrivato. Quindi veramente grazie di cuore per quello che avete fatto, grazie di cuore ai sindaci per la collaborazione che hanno costante con Arlef e con la Regione Friuli Venezia Giulia anche su questo tema, e ovviamente vi auguro un buon proseguo di lavori per questa conferenza regionale. Grazie. Grazie Assessor, effettivamente è proprio così, noi abbiamo lavorato partendo in modo di Facebook, quindi l'interfaccia di Facebook completamente per Furlan, ma dopo si arriva chiaramente anche come che avete detto sulle traduzioni di Google e continueranno a migliorare sempre più l'antindavanti, anche con l'aiuto dall'insieme di rappresentanti che sono con noi, che sono i nostri partner e che hanno sempre lavorato ultimamente soprattutto con grande impegno, grande serietà, ma è un impegno che vi darei anche dai tanti relatori che sono qui e vi ho anche dal pubblico proprio perché gli vodi da conforto alle parole dell'assessore, la minoranza slovena, sempre da un punto di vista reale, viene chiamata minoranza, però dal punto dai comuni specifici è anche maggioranza, e vi ho detto Walter Bandel e i parti saluti di Velia Plosner per la minoranza germanofona, che è componuta, come che sapete, di tanti sareis che però tra di loro stanno collaborando una vera bene. E i parti saluti anche lo vi ho chi, ma lo sintarin dopo per le conclusioni dal presidente della comunità linguistica furlana che hanno aiutato veramente a fare un percorso di alta qualità. Ecco, io passi l'ultima parola, saltante i saluti dal presidente dell'Arlef che fasarin magari dopo qualche segna fin di questa conferenza proprio per cercare di partare la parola a che saranno i nostri relatori, al presidente del Consiglio regionale che ha organizzato questa conferenza, col quale si interfacciato continuamente e che giustamente chi sta anche alla voluto mantenere come delega di organizzazione in prima persona appunto di questo momento di riflessione, verifica e anche approfondimento con caratteristiche insomma propositive per il futuro, avvocato Mauro Bordin. È con un piacere e con un profondo senso di responsabilità che vi parti il saluto, il benvenuto dal Consiglio regionale, che è rappresentato anche dai consiglieri Pozzo, Fasiolo, Bernardis, Mormair, Muretuzzo, Novelli, quindi si è dismentato qualcuno, spero di no, mi pare che sono duccio. E vi parte il saluto e vi ringrazio. Ringrazio naturalmente tutte le autorità che sono intervenute, tutti i rappresentanti dal mondo scolastico, dal mondo associazionistico, dal mondo istituzionale, tutti che in qualche modo hanno la responsabilità insieme a noi di fare un buon lavoro per che riguarda la promozione, la tutela e la valorizzazione delle lingue furlane. Ringrazio naturalmente l'assessore Roberti, lo ringrazio non solo per la presenza e per l'intervento che l'ha fatto, ma anche per il lavoro di chi su Heinz. Poi testimoniare personalmente che ha sempre cercato di lavorare per valorizzare e tutelare le minoranze linguistiche, se ha avuto un volo di riguardo perché riguarda il Furlan, pensi ad esempio a una realtà che è stata creata in Chisu Heinz e pensi che la Regione da questo punto di vista ha dato un contributo fondamentale che è il Teatro Stabile Furlan. Se voi viene un Teatro Stabile Furlan che è nasciuto, che è cresciuto, e che arriva a lavorare e operare nel nostro territorio, anche perché comunque da parte dell'assessorato e dal Consiglio regionale ha avuto un supporto economico, anche forte, e anche un supporto di convinzione su quel che viene fatto. E queste quarte conferenze è un momento di riflessione, un momento di confronto, un momento di analisi e penso che sia fondamentale farlo perché la società è cambiata. Vi 440.000 persone che fanno in Furlan, ma non bisogna dimenticare che i teams passati avevano numeri molto più importanti. No? E questo è dovuto al fatto che vi comunque un cambiamento, manco giovani che crescono, manco frus che nascono, una popolazione che diventa sempre più vecchia e vi anche naturalmente un fenomeno che è il migratorio che all'inciso tutto che è la situazione della nostra regione. Allora in questo caso è chiaro che un punto della situazione di che si vuole e di che sono le migliorazioni per la promuovere e tutelare il Furlan è un'azione necessaria, sempre più necessaria perché il mondo ha cambiato tanto alla svelta rispetto al passato. E allora in questo caso un lavoro è fondamentale per le scuole.
fondamentale per le scuole, perché lì comunque si parte il Furlan a Duccio che in qualche modo sono nati in Friuli, ma anche che sono venuti in Friuli. E sono che qualche dunque è venuto in Friuli di altre regioni d'Italia, ma qualche dunque è venuto in Friuli di altri paesi del mondo. Là che noi abbiamo un'altra lingua, ma c'è un'altra cultura, un'altra tradizione, un altro modo di vivere la vita. E allora arriva a loro con la nostra lingua, credo che sia il miglior modo per integrare, fai crescere, fai capire l'importanza che alla par non la lingua, come strumento di identità, strumenti di valorizzazione delle radici, valorizzazione delle tradizioni. E quindi arrivare ai giovani proprio il sistema fondamentale per farlo. E la scuola da questo punto di vista ha una posizione, un lavoro forte e quindi speriamo che si continui questo tipo di lavoro e non naturalmente da questo punto di vista che si impronta da sempre ne manca oltre con contributo. E i mezzi di comunicazione, lo dicevi sempre, è importante anche che il Furlan arrivi alla int, a casa tramite la radio, tramite la televisione, i giornali, ecco, un po' di fa tutto che vogliamo, ma se non arrivi anche attraverso i mezzi di informazione arrivare alla int, ecco, il lavoro che facciamo magari non è un lavoro completo. Ma dopodiché il lavoro più importante è che quindi fanno di per di a casa, in famiglia, con i parenti, con gli amici, in giro, quando si sente le feste, favela. Se c'è di trasmettere queste passioni, queste voglie di valorizzare le nostre lingue, a tutti che conosciamo, che possono essere partendo dai nostri figli, che sono che in qualche modo hanno di portare avanti queste lingue, queste tradizioni, queste identità, ma poi essere anche qualcuno che magari è venuto in regione di poco e vuole far capire che essere in Friuli è un modo di essere, un modo di un'identità che ha tra le lingue un aspetto fondamentale di valorizzare e tutelare. Quindi è un lavoro che viene fatto tutti insieme e quando bisogna fare un lavoro insieme è anche un momento ogni tanto di fermarsi, di sentarsi, di favelare, di confrontarsi e capire magari che sono i risultati che sono stati in qualche modo già conseguiti e che tu pensi che la sorella ha già spiegato abbastanza bene, ma che è il lavoro che viene a di fare. E allora su questo lavoro concentriamoci voi, favelare, disin che cale di anche in senso critico, perché comunque le critiche aiutano a crescere, non vi vedi paura di favelare, non vi vedi paura di confrontarsi, non vi vedi paura di migliorare. E quindi questo è l'obiettivo di queste 4 conferenze e io concludo ringraziando Eros, William, l'Arlef, la struttura del Consiglio regionale, la dottoressa Bortolato, tutti i collaboratori, tutti che in qualche modo hanno fatto sì che voi siete qui a confrontarsi, a favelarsi e a crescere insieme. Grazie e buona giornata. Grazie Presidente, io voglio ricordare che è presente chi e ringrazio dalla presenza la direzione regionale lingue minoritarie, ma dopo anche c'è tante associazioni partite dalla società filologica Furlana, l'ente Friuli Talmonte, l'Unione dal Proloco dal Friuli Vignesia Giulia, l'Istituto di Furlan perché cooperazione la Patria del Friuli e tornando al discorso comunicativo in la RAI che presegna appunto il suo impegno e saluti il direttore corso. Ecco, a quel momento qui, quindi io lascio la parola, lo clami qui, il direttore dall'Arlef, a chiave di una squadra forse non numerosa ma veramente agguerrita, che in Tacaianza qui ha fatto veramente tante e che come dirigerà il proseguo dei lavori. Grazie e buona giornata a tutti. Buonasera a tutti e grazie Presidente per la parola. Ho clami da Urman per cercare di guadagnare un po' di tempo i 3 relatori de prima sezione che si chiama il PON de situazione, la professoressa Elena D'Orlando, il professor Vittorio Dell'Aquila e il professor Michele Gazzola e io invito a sentarsi cada ogni di me. Da queste prime sezioni, come che si capisce bene dal titolo, si cercherà di dare una pitturata, di avere un quadro di che è la situazione di partenza sotto vari profili, che è il giuridico con la professoressa D'Orlando, che è il sociolinguistico con il professor Dell'Aquila e che è il di pianificazione linguistica con il professor Gazzola. Allora, stando che si già un tic in ritardo con i teams, io per da buon no John Teatri e io passi da ormai la parola alla professoressa D'Orlando che è docente
di diritto amministrativo e diritto pubblico dell'Università del Friuli, è anche presidente della Commissione Paritetica Stato, Regione Friuli, Vignesi e Giulie, e pertanto è anche la persona più indicata per trattare un punto importante, che è quello di che sono le imprese di autonomia speciale per la valorizzazione e la tutela delle lingue minoritari, da urdice che proviot un articolo specifico della legge 482 del 99, che è l'articolo 18, e dopo o croce di chi ha la rende van per fare altri ragionamenti. L'ultima roba che dice, avendo essi un lavoro rispettoso qui teams, perché sennò all'in masse lunghe si già in ritardo, pertanto io a 5 minuti dalla fine, ognuna a 20 minuti, us due l'avvis, e dopo se non finis sarai triste. Us dis già come allora non state arrabbiati. Prego professoressa. Grazie, buon pomeriggio a tutti e mi scuso anch'io se parlerò in italiano, però come mi è capitato in altre occasioni di sottolineare, un registro linguistico tecnico come quello giuridico non è ancora arrivato ad un livello di standardizzazione linguistica per quanto riguarda il friulano che sia scientificamente utilizzabile in sede convegnistica. Mi è stato chiesto di occuparmi degli strumenti giuridici dell'autonomia speciale per valorizzare le minoranze linguistiche. E chi mi conosce sa che in queste occasioni per me è imprescindibile partire da un dato, e cioè quello della connessione tra il tema minoranze linguistiche e la nostra specialità regionale. Interconnessione molto forte che trova la sua genesi nella stessa genesi della nostra regione. E per questo allora permettetemi di fare una brevissima digressione su alcuni profili di storia costituzionale, che sono importanti non solo per capire da dove veniamo, ma che sono importanti soprattutto per capire che spazi di autonomia potrebbero dischiudersi su questa materia pro futuro, qualora la si intenda interpretare in modo dinamico e in modo innovativo. Sappiamo tutti che il tema delle autonomie speciali in sede costituente è stato trattato in modo molto diverso rispetto al tema delle regioni ordinarie. Le regioni ordinarie, sia allora, ma direi anche adesso nel dibattito politico, sono considerate un po' una merce di scambio all'interno della dialettica e degli scontri tra maggioranze e opposizioni del momento, svilendo in questo senso anche il principio autonomistico, che è uno dei principi supremi della nostra Carta fondamentale. Viceversa, le regioni a statuto speciale sono state un qualcosa di cui in Assemblea Costituente si è preso atto, cioè si è preso atto che esistevano in alcune parti del territorio nazionale dei fattori di carattere pre-giuridico e per l'appunto di carattere pre-costituzionale che rendevano certe parti del territorio differenti dalle altre per ragioni di carattere geografico, storico, economico, di condizioni dello sviluppo, di carattere etnico-linguistico per l'appunto, e che quindi in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale richiedevano dei trattamenti diversi. Così nascono le autonomie speciali. E allora la seconda domanda da porsi è: ma quanto ha pesato il fattore minoranza linguistica nel momento in cui i costituenti hanno riconosciuto la nostra autonomia speciale? E a questa domanda certi interpreti hanno dato una risposta, diciamo un po' tiepida, avrebbe pesato poco. E a riprova di questo scarso peso del fenomeno minoritario, si sottolinea come la nostra specialità sia stata allora essenzialmente agganciata all'inserimento in statuto di strumenti volti a valorizzare il governo dell'economia nella nostra regione. Scusatemi, sono strapiena di raffreddore. Si cita anche la 10ª disposizione transitoria e finale della Costituzione,
che in qualche modo congelava la nostra autonomia speciale, applicandole pro tempore un regime ordinario. Si cita il ritardo nell'approvazione del nostro Statuto di autonomia. Io personalmente non concordo con questo tipo di interpretazione e penso che il fattore minoritario non abbia avuto un peso inferiore nel riconoscimento della nostra specialità rispetto a quello avuto nei confronti di altre realtà speciali. Per le seguenti ragioni. Innanzitutto perché, sì è vero, la nostra specialità nasce innanzitutto come specialità nel governo dell'economia, perché in quel momento era necessario dotare il nuovo ente regione di strumenti che garantissero eguaglianza di condizioni di vita all'interno di un territorio regionale che aveva delle condizioni di vita marcatamente differenziate da parte a parte, per evidenti ragioni sulle quali non mi soffermo. Però non dobbiamo dimenticare quelli che sono gli elementi oggettivi con cui i costituenti si trovarono a riflettere all'atto di riconoscere la nostra autonomia. E sicuramente tra questi vi furono l'attivismo dei partiti autonomistici durante il periodo transitorio, il fatto che la nostra regione si trovasse a ridosso di una spinosa questione di definizione dei confini, il fatto che fosse una regione da decenni sottoposta, anzi più di decenni, sottoposta a tensioni politiche molto forti e che poi alla fine fosse un po' il prodotto dell'assemblaggio di parti che provenivano da percorsi molto diversi ed erano portatrici di idee diverse addirittura dello Stato, delle istituzioni e della pubblica amministrazione. E il fatto che ci fosse una sensibilità dei costituenti rispetto a questo pluralismo genetico, potremmo dire, della nostra regione in termini identitari e quindi anche linguistici, si ritrova proprio nell'articolo 6 della Costituzione e nella 10ª disposizione transitoria di cui vi parlavo prima. Perché da un lato è indubitabile che l'obbligo per la Repubblica di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche riguardi anche il Friuli Venezia Giulia e inoltre quella 10ª disposizione transitoria diceva che fintanto che la regione non si fosse materialmente creata le si applicava sì il regime delle regioni ordinarie ma fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche. E questo direi che è il dato più significativo e più eloquente di come i costituenti avessero una sensibilità su questo tema. Qual è l'unica differenza che sul piano del pluralismo identitario linguistico riguarda noi e le altre speciali? L'unica differenza è data dal fatto che mentre le altre regioni ad autonomia speciale hanno potuto, visto che si trovavano in condizioni storico-politiche diverse dalla nostra parte di Italia, hanno potuto trovare subito concretizzazione della loro specialità nei rispettivi statuti speciali, che quindi hanno potuto declinare subito in che cosa consisteva in dettaglio questa loro specialità. Noi no. Non potevamo farlo nel 48, ma non potevamo farlo nemmeno nel 63, quando il nostro statuto è stato approvato, perché nemmeno nel 63 erano completamente risolte tutte quelle questioni di politica e di diritto internazionale che riguardavano il confine nord-orientale. E allora il tema del pluralismo identitario linguistico è uno di quei temi che in realtà caratterizzano un po' tutto il discorso sulla specialità, che poneva una sfida, cioè quello di essere concretizzato nel momento in cui la regione fosse venuta concretamente ad esistenza. Quindi concretizzato come? Attraverso l'attuazione dello Statuto, ma anche attraverso un'eventuale modifica dello Statuto quando le condizioni di contesto avrebbero consentito di poterlo fare, recependo quindi quel pluralismo originario della nostra identità regionale addirittura nel testo statutario. Secondo punto, qual è il quadro normativo all'interno del quale oggi il plurilinguismo vive nel Friuli Venezia Giulia? È un quadro normativo che sconta indubbiamente la laconicità del nostro statuto sul punto.
Come voi sapete bene, il nostro Statuto di autonomia contiene solamente un articolo che fa espressamente riferimento al tema delle minoranze, ed è l'articolo 3, che non fa altro che replicare all'interno dello Statuto l'articolo 3 della Costituzione: nella regione riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali. Non c'è nel nostro Statuto alcuna espressa attribuzione di competenza alla Regione per quanto riguarda le tematiche linguistiche, né sul piano legislativo né sul piano amministrativo, e non ci sono nemmeno altri principi che esplicitamente si riferiscano a questo fenomeno. Di più, non ci sono nemmeno delle norme che riguardino i diritti dal punto di vista dell'elaborazione delle politiche pubbliche, come viceversa avviene negli statuti ordinari delle regioni ordinarie dopo la riforma costituzionale del 99. Ha impedito questo alla regione di elaborare le proprie politiche pubbliche in materia? Lo abbiamo sentito anche prima, la risposta ovviamente è negativa. Perché? Perché pur nella laconicità del nostro statuto dobbiamo tenere presente un dato fondamentale: che l'esistenza delle regioni, cioè di una ripartizione verticale del potere sul territorio, alla fine è sempre funzionale alla migliore garanzia dei diritti, e quindi è implicito ricavare dallo Statuto che in tutte le materie in cui la regione è titolare di competenze legislative e amministrative può perseguire politiche pubbliche di valorizzazione e tutela delle minoranze linguistiche. E questo la Regione Friuli Venezia Giulia lo aveva capito addirittura già prima della riforma del Titolo V, se vogliamo utilizzarlo sempre un po' come spartiacque temporale. Ovviamente lo ha fatto con interventi che in una prima fase storica sono stati interventi un po' disorganici, un po' interstiziali, soprattutto intesi ad una valorizzazione attraverso incentivi di carattere economico. Il discorso ovviamente è cambiato, come ben sapete, con l'approvazione della legge 482 del 1999, che tra l'altro ha riconosciuto il friulano come lingua minoritaria. Legge che nella nostra regione è stata veicolata, per così dire, attraverso una norma di attuazione del nostro statuto che ben conoscete, che è il decreto legislativo 223 del 2002. Mi soffermo un attimo su questa vicenda, perché poi da questa legge, da questa norma di attuazione è seguita la legge 29 del 2007, che a tutt'oggi possiamo dire un po' il punto di riferimento normativo principale all'interno del nostro sistema delle fonti, relativa alla tutela del friulano. Mi soffermo un attimo su questo tema perché, ed è questa anche una vicenda di cui anche con l'Arlef è capitato più volte di discorrere. Questa legge prevedeva inizialmente delle soluzioni fortemente espansive per la lingua friulana rispetto alla fonte statale. Ed è una legge che è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha reso sul punto una decisione, la 159 del 2009, che ancora oggi rappresenta un po' uno spartiacque importante nella giurisprudenza costituzionale su questo tema, e quindi è una sentenza dalla quale bisogna sempre ripartire. Per questo mi soffermo, anche se può apparire non recentissima, soprattutto nel momento in cui si vogliano intraprendere delle strategie politiche e quindi normative espansive dell'autonomia speciale sul tema minoranze. Questa sentenza, in buona sostanza, mette in discussione e dichiara illegittime alcune scelte contenute nella legge, come per esempio il fatto di ispirarsi ad un criterio personale di godimento dei diritti linguistici al posto del criterio territoriale previsto dalla legge statale. È una sentenza che ancora censura la scelta regionale che consentiva agli enti locali la possibilità in materia di toponomastica
di scegliere delle denominazioni esclusivamente in lingua friulana, considerandola la lingua, la denominazione ufficiale. È una sentenza che ancora censura la scelta allora fatta dalla Regione di prevedere espressamente l'insegnamento di almeno un'ora alla settimana della lingua friulana e il fatto di utilizzarla come lingua veicolare, in quanto, secondo la Corte, in violazione dell'autonomia scolastica. È una sentenza che ha ancora censurato la legge regionale nella misura in cui consentiva l'utilizzo della sola lingua friulana nei dibattiti all'interno degli organi collegiali degli enti territoriali senza una traduzione simultanea. E poi che alla fine censurava ancora la legge regionale perché rispetto alla possibilità di avvalimento dell'insegnamento della lingua friulana invertiva il meccanismo della legge statale, cioè richiedeva che le famiglie dichiarassero espressamente di non volersene avvalere anziché il contrario. Ora, questa sentenza è stata criticata in dottrina da molti punti di vista, adesso non c'è il tempo per soffermarsi, ma oggettivamente è una sentenza che si basa su due equivoci di fondo. Il primo è il fatto di derivare dall'esclusiva competenza statale relativa all'identificazione di che cos'è un gruppo minoritario tutelabile, la competenza statale esclusiva a determinare quali devono essere gli strumenti di tutela di questo gruppo minoritario, quando invece su questo punto l'articolo 6 della Costituzione è chiaro. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Chi è la Repubblica? La Repubblica, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono lo Stato, le regioni, le province dove ci sono o dove ci saranno, i comuni e le città metropolitane. Quindi non è una prerogativa esclusiva dello Stato la scelta degli strumenti di tutela. Secondo errore, conseguente al primo, proprio per questa impostazione esclusivista ed escludente la competenza regionale, la Corte Costituzionale valuta la legittimità della nostra legge regionale alla stregua della 482, come se la 482 fosse l'unico modo possibile di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione. Ora, si potrebbero fare tanti ragionamenti su questo punto, però arrivo al punto. La Corte Costituzionale, però, in quella stessa sentenza ci dà anche un'indicazione molto importante. Ci dà non solo l'indicazione implicita che il friulano è una lingua minoritaria da tutelare ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, ma ci dice anche che le regioni a statuto speciale, se vogliono evitare di subire l'applicazione pedissequa della 482, possono utilizzare le norme di attuazione dello Statuto, cioè possono utilizzare quella fonte normativa che consente loro di esercitare la propria autonomia normativa insieme allo Stato, perché le norme di attuazione hanno comunque la forma di una fonte statale, un decreto legislativo, e di farlo anche in deroga alla 482. Questo è un tema sul quale, essendo questa, come ricordava anche l'assessore, una sede di bilanci, questo è un tema che secondo me vale la pena di porre in questa sede. Il dialogo con lo Stato questa Regione lo ha aperto nel 2002, quando ha varato sostanzialmente una norma di attuazione che dal punto di vista dell'ampliamento delle competenze regionali non ci ha dato nulla di più di quanto previsto dalla 482. È il momento, è il caso di riaprire questo dialogo con lo Stato? È il momento, è il caso di riportare lo Stato al tavolo a trattare? Riportare lo Stato a trattare vuol dire riportarlo all'interno di un procedimento di possibile approvazione di una nuova norma di attuazione dello Statuto. E questo perché dal 2002 a oggi
tante cose sono cambiate. Si citava prima, l'onorevole Cisin citava giustamente tutto il quadro normativo europeo, è un quadro importante, sono perfettamente d'accordo con lei, è un quadro importante, leggete solo, senza entrare nel dettaglio, gli articoli 2, 3 e soprattutto il 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Norme da cui si capisce che la dimensione identitaria, culturale e anche linguistica del cittadino europeo è per forza di cose plurale e d'altro canto il pluralismo è un dato irrinunciabile del nostro modello di Stato democratico. Ultima domanda. Ci sono le condizioni per riaprire questo dialogo con lo Stato? Cioè, ci sono le condizioni per poter tentare di sperimentare un'innovazione dell'ordinamento del Friuli Venezia Giulia su questo aspetto? Dunque, la possibilità di innovazione presuppone adeguati strumenti giuridici e questi, lo abbiamo appena detto, sebbene molto sinteticamente, li abbiamo. La capacità di innovazione invece presuppone qualcosa di un po', diciamo, più immateriale, che è la cultura dell'autonomia. E su questo punto mi era già capitato di parlarne in altre circostanze anche col presidente dell'ACLIF e non solo. Quando si parla di cultura dell'autonomia, l'accento secondo me è da porre sulla sensibilizzazione delle comunità all'autopercezione della propria identità e in particolare della propria identità linguistica. Perché la tendenza all'omologazione, omologazione linguistica ma anche omologazione tout court, non può essere evitata solamente grazie alle norme. Le norme aiutano, ma ci vuole qualcosa che viene prima e ci vuole poi un follow-up. Questo che viene prima è l'esistenza di una comunità che ha un'autopercezione solida della propria identità e perché ce l'ha, perché la sente, perché la vive, riesce ad innervare le istituzioni, riesce a dare alle istituzioni quella spinta che trasformano questa sensibilità identitaria in politiche pubbliche e quindi in atti di normazione concreti. Quindi da questo punto di vista il tema della capacità di innovazione come cultura dell'autonomia è un quesito che innanzitutto la comunità friulana deve porre a se stessa. Molti traguardi indubitabilmente sono già stati raggiunti, però bisogna tenere sempre presente un dato. Il fattore linguistico, ma io direi, allargando il discorso, la specialità tout court, sono fattori che non possono mai essere statici, cioè devono essere dinamici, devono essere in continuo sviluppo, in continua evoluzione, perché altrimenti non battono più con la realtà e perdono la loro ragion d'essere. Quindi io penso che ci siano le condizioni giuridiche sicuramente, e infatti sono molto curiosa di ascoltare le relazioni dei colleghi perché dovrebbero dare la risposta a questo mio secondo quesito, se ci fossero anche le condizioni in termini di cultura dell'autonomia per riportare lo Stato sul tavolo a trattare su questo terreno. Qualora ci fossero, naturalmente, anche come Presidente della Commissione paritetica Stato-Regione, per inciso di nomina statale, naturalmente sarei ben felice di poter aprire un'istruttoria a riguardo. Grazie. Grazie professoressa. E adesso passo la parola al professor Vittorio Dell'Aquila, che è docente dell'Università degli Studi di Milano, ma aspetta che torni a passare il Furlan. Sì, giusto. Ed è stata anche, in particolare, da queste settimane che si va a fare la pubblicazione, il responsabile scientifico dal scandalo linguistico fatto dall'IRES dal 2023 proprio sulla situazione sociolinguistica del Furlan, oltre che autore di test fondamentali, sicuramente fondamentali
per il contesto italiano sulla pianificazione linguistica. A te la parola, professor Dell'Aquila. Sì. Per ragioni diverse da quelle della collega non parlerò in friulano. Non è solo questione di lessico, ma è anche una questione di conoscenza attiva un po' scarsa. Passiva, nessun problema. Dunque, sì, mi avete già... sono io che farò. Che bello. Dunque, peccato che non ci siamo sentiti prima, magari avremmo potuto coordinare le nostre comunicazioni. Ci sono delle domande, delle risposte all'inchiesta che possono dare indicazioni in quella direzione, sicuramente. Dunque, la mia idea, ho messo il tempo, penso di avere slide per 2 o 3 ore, ma sarò più breve, sarebbe quella di presentarvi brevissimamente l'inchiesta, una sintesi di dati ed eventualmente passare con alcuni punti, se il tempo ce lo permette, alla politica linguistica per poi lasciare la parola al professor Gazzola che la sviluppa, proposte, però ci passati 2 minuti. Dunque abbiamo fatto una grandissima inchiesta, una grande inchiesta, abbiamo intervistato più di 4.000 persone sul territorio e per questioni diciamo tecniche o di opportunità di tipo economico, eccetera, per la prima volta, direi nella storia del Friuli, siamo riusciti ad avere un dettaglio abbastanza profondo sulla situazione linguistica della regione, cioè non soltanto per classi di età, 6 classi di età, 2 sessi che oggi influiscono poco sugli usi linguistici, ma anche su un certo numero, come vedete qua, di aree. Cioè i nostri dati sono statisticamente, con un errore molto basso, validi per tutte quelle aree del Friuli. Sono stati selezionati in modo tale da avere un'idea non più solo di tutta la regione o delle province, che in altre inchieste erano state fatte, ma come dicevo, per questioni interne, organizzative o economiche, erano state limitate alle province. In questo caso possiamo andare a livello più profondo, cosa che secondo me è importante, anche perché mi interesso di geografia delle lingue, quindi è sempre importante la divisione geografica, ma anche importante dal punto di vista forse della pianificazione linguistica, e lo vedremo tra poco. Dunque, abbiamo intervistato, abbiamo deciso di arrivare, forse ecco, l'arrivo del GDPR, che ha messo un po' il bavaglio alla ricerca scientifica, ci ha stuzzicato a usare altri sistemi di ricerca ed è stato quello di andare attraverso le scuole. Siamo andati attraverso le scuole, abbiamo dato dei questionari ai bambini, gli abbiamo detto, ogni bambino aveva un questionario con scritto un mamma, papà, dallo alla mamma, dallo allo zio, dallo al nonno, e questi hanno risposto per noi e abbiamo coperto praticamente tutta la popolazione, a partire dai bambini, che quindi ci hanno aiutato, i bambini evidentemente attraverso gli insegnanti, attraverso i presidi che ci hanno permesso di fare questo. Abbiamo raggiunto appunto 4.000 persone. Abbiamo quindi una matrice di dati di circa 4.000 per 900, 4.000 record per 900 campi che abbiamo elaborato appunto per classi di età, area omogenea, come abbiamo chiamate, e sesso. Qui un punto, diciamo così, un punto politicamente è qua, e sociolinguisticamente interessante, proprio perché questo punto, anni fa, più di 20 anni fa, in un'inchiesta della Valle d'Aosta, aveva chiesto un cambiamento dello Statuto di autonomia. Cioè, alla tipica domanda, qual è la tua lingua madre? Guardate qua, succede che buona parte dei nostri intervistati, ponderati, quindi che rappresentano la popolazione,
si dichiara di lingua madre italiana. Quando avevamo fatto l'analoga inchiesta in Valle d'Aosta, appunto 25 anni fa, a questa domanda, la lingua madre valdostana, patois, quello che era, non esisteva. Immediatamente, il giorno dopo la pubblicazione dei dati parziali, come stiamo facendo oggi, un gruppo parlamentare insomma, del Consiglio regionale chiede l'abolizione del bilinguismo. Però questo è indicativo per quello che dice lei. E cioè, vediamo qui che, vedete i colori e le carte che vedremo dopo, poche forse ne vedremo, dove c'è del rosso e del giallo, vuol dire ai, va male. Dove c'è del verde, che bello. Ora qui abbiamo molto giallo e nei grafici a torta abbiamo molto blu italiano e poco verde friulano. E questa è identità. Uno dice, ma come? Allora non parla più friulano. No, non è vero. Qui stiamo parlando di lingua madre, quell'identità, quella cosa. Le persone che parlano friulano sono molte di più di queste. Il problema è, o la questione sociologica e politica, è che molte di quelle persone che in qualche caso o sempre o quasi esclusivamente usano il friulano, però poi dichiarano di lingua madre, si dichiarano di lingua madre friulana, italiana. Che forza ho dietro? Può cambiare velocissimamente. Anni, siamo ancora più, almeno con la mia età siamo, tanto tempo fa, negli anni 70, inizio degli anni 70, un'inchiesta dello Stato, della Doxa a Roma, aveva trovato che in Friuli, con pochi intervistati, qualche centinaio di intervistati, la maggior parte delle persone parlavano o dialetto o 50%, o italiano e dialetto in casa 30%, solo italiano erano pochissimi e solo 2% altra lingua. Poi terremoto. 10 anni dopo, metà della popolazione parla altra lingua. C'è stato un evento catastrofico che non ha cambiato la lingua, ma ha cambiato il riferimento alla lingua. Quella cosa che prima era dialetto, dopo il terremoto è diventato lingua, la nostra lingua. Ora, mi ricollego ancora perché mi piace la proposta. C'è qualcosa dietro, ma è un gioco quella che in pianificazione linguistica chiamiamo la Catherine Wheel. Ora, c'è qualche cosa che può dare impulso ad un cambiamento giuridico? Sì, forse, ma il cambiamento giuridico può dare impulso al sentimento e quindi è un gioco doppio, circolare. 3 o 4 anni fa, vedo qua uno degli autori, anzi l'autore sul Friuli, abbiamo lavorato sulla legittimazione, abbiamo fatto una piccola pubblicazione sulla legittimazione di alcune lingue minoritarie in Italia a partire dalla 482. Non è stato 26 anni fa, non è stato tanto quello che la legge 482 ha dato di norme, ma è stato il fatto che molte comunità si sono dette ma noi esistiamo. È stata riconosciuta ufficialmente. Solo che dopo 25 anni questa legge è stata applicata poco e dopo 25 anni, vabbè, non esistiamo più tanto. E c'è una perdita di identità. E questo ce lo dimostra. Va bene, questo non lo faremo. Se no invece, ecco il verde. Ma in verità, che lingua parli con la mamma? Ed ecco che appare il verde. Si può andare indietro? No, non si può andare indietro. Quando dico che lingua madre hai? Italiano. Ma che lingua parli con la mamma? Beh, friulano, no, evidente. Ed ecco che il negativo scompare e appare il verde del positivo. Certo, lo sappiamo, abbiamo 2 aree rosse. Una però non è neanche sotto controllo Arlef, perché cade in provincia di Venezia. E sappiamo che già da parecchi decenni l'area intorno a Pordenone non è tanto friulanofona. Però non è così male. Questo per dirvi, non andrò avanti tantissimo su questo, ho già parlato per ben 10 minuti, è che attenzione ai dati, attenzione all'identità e attenzione alla realtà.
evidentemente lingue parlate con la madre, non c'è solo la mamma con cui si parla, c'è il papà, c'è l'insegnante, c'è l'amico, c'è il collega e abbiamo centinaia di domande. Però c'è molto verde. Chiaro, un po' più in campagna, un po' più in montagna, si sa, ci sono più alberi ed è più verde, d'accordo. Persone anziane evidentemente sono verdissime, non ve le faccio vedere tutte, c'è molto verde però le carte sono verdi. Vi faccio vedere questo però, una cosa strana. Dunque, la tecnologia di oggi, ne abbiamo parlato prima, ci permette di fare cose strane e analisi. Dei nostri 4.000 dati abbiamo giocato a tirarne fuori quasi tutti, i 3.000 più completi, perché qualcuno non ha risposto a tutte le 100 domande del questionario. Ne abbiamo tirati fuori un pezzetto, quelli in cui tutti hanno risposto. Abbiamo selezionato le domande sull'uso, cosa usi con la mamma, col papà, con la nonna, con il nonno, con gli impiegati comunali, con gli amici, eccetera, eccetera, e li abbiamo fatti analizzare ad una macchina, analisi statistica, analisi delle corrispondenze multiple, per vedere cosa succede. Detto così, dite, boh, cos'è sta roba? Ora immaginatevi, qui è tutto il Friuli, viene molto meglio quando si va paesino per paesino, ma questo è tutto il Friuli. Immaginatevi Piazza Friuli. Questa è la piazza della città e si passa con un drone di quelli piccoli non cattivi sopra la piazza e si guarda come è messa la gente. Ogni puntino è una persona. Se il puntino è più piccolo è una persona poco rappresentativa, cioè rappresenta poco nella ponderazione dei dati. Se è grossa, un puntino grosso è più importante, cioè rappresenta più persone. È come se fosse una persona più conosciuta e quello piccolo è uno meno conosciuta. Non so se vedete la grandezza dei pallini. Allora questa distribuzione ha un significato. Ha un significato che ci dà un'idea generale, sociolinguistica, di tutto il Friuli, evidentemente territorialmente, l'abbiamo visto prima, variata. Ma se noi andiamo per così e chiediamo, lo vediamo a occhio, ma lo chiediamo alla macchina di dividere quest'area, questi pallini in gruppi, ci accorgiamo che a sinistra abbiamo quello che è chiamato Furlan, cioè coloro che parlano il friulano e che hanno principalmente il friulano come lingua d'uso nella loro vita. Quella che i sociolinguisti chiamano diglossia, e cioè l'italiano esiste per forza, perché lo abbiamo imparato a scuola, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente si parla friulano. Più siamo alla mia, di là, no, di là per voi, scusate, di là per voi, dove c'è scritto Deuterolettia, dove c'è scritto Furlan grosso, più c'è friulano, più si va verso il centro, più il friulano diventa marginale. Poi abbiamo un'area in alto, che voi sapete, è quella degli uso dei vari dialetti veneti, che possono essere veneto coloniale, possono essere veneto del pordenonese, può essere bisiacco, triestino, quello che vogliamo, non era lo scopo della nostra inchiesta, però c'è, che non è gente che si parla, nel senso che se noi abbiamo il nostro drone che passa lì sopra, vediamo che i friulani si sono messi in fila, tutti in fila, di là c'è il bar in cui si parla solo friulano, di là, ok? E tutti gli altri sono fuori, non sappiamo che età abbiano, non sappiamo da dove vengono, ma sono lì, e tutti in fila e parlano tutti quanti tra di loro. I venetofoni invece sono sparsi nella piazza, non hanno un vero centro, infatti non ce l'hanno. E poi abbiamo dall'altra parte l'italiano fino ad altre lingue. Come forse potete immaginare, e questo è il punto un pochino più debolino, è che il centro di questa comunità friulana è italofono, cioè sono blu. Questa comunità del Friuli, in questa piazza, c'è un centro che tiene la piazza, che sta in mezzo, ed è composto da gente che parla prevalentemente italiano. Quei pallini blu che vanno verso il friulano parlano anche friulano, lo sanno parlare, lo parlano ogni tanto con la vecchia nonna, lo parlavo con la zia una volta ma non lo parlo più. Se vado verso l'alto, sì, mi capita di dire delle parole in veneto, e verso sud in rumeno, arabo, spagnolo e italiano. Poi ci sono dei pallini fuori qua e là, che sono quelli di Sauris o della Valcanale, ma sono fuori. Ora già questa è un'idea, che abbiamo quindi questa piazza che, come vedete,
non è compatta. Cioè, se noi avessimo una comunità compatta, se noi facciamo finta, non l'ho mai fatto, Milano, abbiamo un centrone con dei palloni molto grossi, gente importante, e poi tutto intorno un pezzettino di milanesofoni, non ci sono più, e poi gli altri. Il Friuli non è così. Ha una punta da una parte, un centro, una galassia, che però è un centro purtroppo centripeto, cioè attira. E perché attira? Ecco, attira. Queste sono le età, giusto? Sì. Come le foglie, ancora. Se è verde sono giovani, se è marrone sono anziani, foglie più secche. Ora il centro è verde, a parte dei palloncini grossi marroni, borghesia di Udine e Pordenone. Il verde è in quella parte di italofoni e più si va verso il friulano e ancora più verso il Veneto, l'età aumenta. Quindi, ancora una volta, sì, gli anziani vanno al bar friulano, in mezzo c'è uno stand di musica rock e ci passano gli italofoni. E come i veneti, che sono anziani, vagano i venetofoni. Però per fortuna che dal punto di vista territoriale almeno siamo più compatti. In verde abbiamo le montagne e in rosso e marrone abbiamo la città, principalmente. Vero, è così, però ad andare a analizzare con molta precisione, con un microscopino, ci accorgiamo che nelle aree montane tutti parlano friulano. Però c'è questa cosa. Ora, se noi dovessimo fare una politica linguistica, e quello che dobbiamo fare, non so se 3 minuti, quello che dobbiamo fare è puntare su quell'area gialla. La cosa bella di quell'area gialla è che è una linea, e cioè sappiamo esattamente quali sono i punti di forza e di debolezza, che sarebbe il punto che dovrei presentarvi adesso, ma poi lo lascio a lui. Cioè, i venetofoni vanno, non hanno più una regola. Gli italofoni stanno in mezzo, ma in quella riga di friulano, notate come il sociolinguista sta analizzando come se fosse una lastra, sta andando al dottore, dice fa vedere una lastra, voi tutto quanto grigio, ma non vedi qua che c'è? Ecco, uguale, no? Voi dice, ma cosa sta dicendo? Bene, il sociolinguista guarda e mi dice, quella riga gialla ha un significato. Vuol dire che il friulano si perde in modo regolare, su dei parametri regolari. A partire con l'età si perde nei rapporti con i bambini, il partner e per ultimo con gli anziani. Lo si perde alla scuola, lo si perde, possiamo vederli uno per uno. Quindi sappiamo dove possiamo agire molto chiaramente ed è su questo che va fatta una politica linguistica, a partire dalle cause sociali della perdita, che sono molto chiare proprio sul friulano. Adesso smetto, ma fondamentalmente in un'analisi generale di questa grande analisi di queste 4.000 domande che qui vi ho sintetizzato in 18 minuti, vi faccio velocemente vedere quella che si chiama analisi SWOT, cioè dei punti di forza, delle debolezze, delle opportunità e delle minacce che si possono capire, estrapolare dai nostri dati. Punti di forza, prestigio e identità friulana. Attitudine positiva verso il friulano, ma ci lavoreremo quest'anno e l'anno prossimo. È una vera che positività, in un lavoro fatto anche qui 20 anni fa, la positività del friulano era bio con la R4 come macchina, e la positività però l'italiano era ancora meno positivo. Forse oggi questa positività è molto prodotto bio. Se poi però devo andare in università, forse è meglio che parli italiano, non lo so, forse l'università può anche girare. Competenza linguistica passiva elevata,
effettivamente, perché abbiamo visto cosa parli con la mamma, però quanto capisci? Beh, è molto di più. Uso, sì, c'è un uso, piace molto, il friulano si può scrivere il messaggino. Qui, forse più che Facebook, è il messaggino, si può scrivere in friulano. Ci manca forse un correttore, cioè un uso installato di un correttore ortografico, ma va bene. Le persone sono positive del friulano, il friulano nella scuola. Cosa voglia dire il friulano nella scuola va visto qualitativamente, però c'è una certa positività. Non è no, dialetto fuori, non è più così. Il friulano può entrare a scuola. E in particolare, ultima domanda, voluta da te, paghereste più tasse per il friulano? Sì, senza dubbio. Debolezze, uso intergenerazionale, basso, bassi, autovalutazione sulla lettura e scrittura. Oddio, è scritto in friulano, non sono capace di leggerlo. Io non mi piace. Come sarebbe bello scrivere in friulano, non sono capace. È vero che è bello il friulano nella scuola, ma prima di tutto l'italiano, poi l'inglese, poi il tedesco, eventualmente il friulano. Bello sì, però non esageriamo. Opportunità, e smetto, uso e presenza del friulano nell'amministrazione comunale. Sì, che bello avere l'amministrazione comunale, perché è passivo, abbiamo visto, no? Perché non prendiamolo come passivo? Piace la presenza del friulano nella segnaletica stradale? Infatti ci sono poche fucilate, succede dappertutto in Europa, sui cartelli in friulano. Qualcuna c'è, ma non è perché è friulano, è perché l'hai fatto con la I invece che con la I. Vabbè. Minacce, prestigio e dominanza dell'italiano, evidentemente, è fortissimo italiano, cioè non stiamo parlando di friulano e ladino, no, italiano, è comunque una lingua di grande cultura, la lingua dello Stato, e oramai la presenza dell'italiano nell'uso orale, si può sempre parlare italiano. Mi suona il telefono, devo finire. Dunque, io vi riporto prima a meditare su questo, e cioè su questa strana lastra della situazione friulana che ci dà un'idea di com'è la situazione dell'uso, non dell'ideologia, e su dove possiamo lavorare. Grazie. Grazie. Grazie anche a te professore per la puntualità e adesso concludiamo questa prima sezione con l'intervento del professor Michele Gazzola a FAS, attorno di Iuf al Furlan, che è docente di Politicis Publicis e Amministrazione dell'Università dell'Ulster, che è anche quel che nos ha dato un eman e alle da ora danno un eman per il New Plan generale di politiche linguistiche, che nos svelerà di un aspetto nevore importante della pianificazione, venastai dal sistema informativo riferito al plan che si avrà quest'anno, 2021-2025, con dai DAS di supporto. A te la parola, Michele Gazzola. Grazie. William di avermi dato la parola, parlerò anch'io in italiano, pur essendo nato qui a Udine, ma come è stato detto precedentemente, credo dalla dottoressa Mosenghini e ancora negli anni 90, anni 80, il friulano a Udine almeno era considerato un dialetto che parlavano in campagna ed era stigmatizzato come tale, quindi è solo più tardi che si è cambiata l'opinione, no? Nella fine degli anni 90 soprattutto, per cui sicuramente una perdita non aver avuto questo tipo di bilinguismo fin dall'infanzia, ma questa è la storia della regione. Proprio per questo l'importante è pianificare, progettare e poi attuare correttamente le politiche pubbliche nell'ambito linguistico che permettono di sostenere le lingue di minoranza. La base legale, abbiamo ascoltato prima la bellissima relazione della professoressa D'Orlando, la base legale o le basi legali ci sono, poi però bisogna realizzarle. E attualmente naturalmente la legge del 2007, la legge 29, è la base legale regionale che fornisce il quadro legislativo dentro cui ci si muove
e la legge prevede che la Regione ogni 5 anni debba dotarsi di ciò che è stato chiamato Piano Generale di Politica Linguistica, che è uno strumento operativo della durata di 5 anni, l'ultimo è ancora in corso, finirà a dicembre di quest'anno, uno strumento operativo attraverso cui dare realizzazione alle disposizioni della legge. Naturalmente nell'ottica di un piano di qualche anno, non si può pretendere in 5 anni di trasformare completamente una realtà sociolinguistica, quindi va naturalmente programmata una politica linguistica che sia realizzabile, che abbia obiettivi realizzabili nell'ordine dei 5 anni. Quali sono gli elementi fondamentali di un piano generale? Beh, stanziare delle risorse, nel senso ampio del termine, quindi risorse finanziarie, umane, organizzative, per produrre delle realizzazioni concrete, quali ad esempio i corsi di lingua per i funzionari, la segnaletica stradale bilingue, piani di sostegno all'editoria e ai teatri, e anche però produrre poi dei risultati finali, vedremo poi la differenza più tardi, cioè quello che poi conta veramente, ovvero se poi la lingua viene effettivamente utilizzata. Il piano generale di politica linguistica è un piano ampio, ha una funzione strategica e sistemica. Strategica perché mira a creare delle condizioni per un graduale miglioramento della vitalità linguistica nel corso del tempo, 5 anni, ma poi ne seguono altri di piani generali. E sistemica perché abbraccia tutti gli ambiti dell'agire sociale. La politica linguistica per lingue minoritarie è complessa perché abbraccia tutti gli ambiti dell'agire politico e tutti gli ambiti dell'agire sociale, abbraccia la lingua in quanto tale, quindi il corpus, il suo stato simbolico e amministrativo e la sua acquisizione prevalentemente tramite la scuola e gli studi e la formazione degli adulti, ma abbraccia tutti gli ambiti dell'agire delle persone, dalla toponomastica alla sanità, alla salute, alla pubblica amministrazione, cosa diversa rispetto a politiche settoriali come ad esempio le politiche linguistiche che mirano a fornire un servizio di traduzione e interpretariato agli imputati nei processi penali che sono di origine straniera e che non parlano la lingua del tribunale. Quelle sono politiche molto specifiche che spesso peraltro fanno parte secondaria di norme che riguardano altro. Ora, voi capite che quando si lavora su una politica linguistica di questo tipo, di natura sistemica e strategica, è necessario dotarsi di un sistema informativo che, così come le spie nel cruscotto dell'automobile, ci permette di sapere se stiamo guidando sopra i limiti di velocità o troppo lenti, se abbiamo abbastanza benzina, se i fari sono accesi, se c'è una spia che ci dice che l'olio motore deve essere cambiato e via dicendo. E noi in questo piano generale, noi parlo nel plurale maiestatis, comprendo naturalmente anche i pianificatori tecnici linguistici di politica linguistica della regione dell'Aref in particolare, abbiamo sviluppato un sistema che permette di monitorare non soltanto le risorse, che sono alla fine quelle forse più facili da monitorare, le risorse stanziate, ma i prodotti, cioè quello che è realizzato concretamente dal piano generale, e i risultati, cioè le ricadute poi alla fine sulla vitalità linguistica. I prodotti sono ciò che è più facile da monitorare, relativamente più facile, ad esempio, facciamo un esempio molto semplice, si tratta di vedere per esempio quanti funzionari pubblici vanno a seguire i corsi di lingua friulana. Ma questo è interessante fino a un certo punto, a noi interessa sapere quanti poi imparano la lingua alla fine del corso e quanti la usano poi con i cittadini, perché è quello che ci interessa veramente. Quindi il prodotto è soltanto un intermediario tra la risorsa investita e il risultato finale che riguarda sostanzialmente la vitalità linguistica della lingua in tutti gli ambiti dell'agire sociale, in particolar modo, naturalmente, la vitalità linguistica all'interno della famiglia, perché questo è l'obiettivo principale, fondamentale, ultimo del piano, ovvero ripristinare la trasmissione intergenerazionale della lingua, cioè quella che si trasmette da genitore ai figli. Ora, nessuno può in un sistema, in una democrazia liberale, è impossibile, è illegittimo che lo Stato entri in cucina e nelle camere da letto e obblighi la gente a parlare una lingua piuttosto che un'altra, per cui naturalmente la politica non può che usare strumenti di natura indiretta, ovvero creare le condizioni politiche e sociali affinché i genitori trovino alla fine vantaggioso, bello, simpatico, utile trasmettere la propria lingua, in questo caso il friulano, ai loro figli invece di non farlo. La scuola naturalmente aiuta, ma non basta.
Il caso da scuola, da manuale, è la Repubblica Irlandese, isola su cui io vivo, ma io abito a nord, nel Regno Unito, ma dopo dopo il raggiungimento dell'indipendenza dell'Irlanda nel 1922, le autorità irlandesi si dissero, beh, la scuola ha ucciso l'irlandese, la scuola lo rivitalizzerà. Grande errore, perché nel frattempo era cambiata la società sottostante che parlava in inglese, l'irlandese oggi come oggi ha imparato dalla maggior parte dei cittadini sull'isola come noi si impara il latino, cioè una lingua che si impara ma non si usa. Chi usa ormai l'irlandese sono poche persone, intorno ormai alle 20.000 che lo usano quotidianamente in alcune zone dell'isola, peraltro abbastanza isolate, su una popolazione di quasi 5 milioni di persone. Parlo della Repubblica d'Irlanda, in Irlanda del Nord è ancora peggio. Ora, detto questo, noi quindi abbiamo sviluppato un sistema che permette di raccogliere informazioni e permette di capire se nell'arco dei 5 anni la politica si sta sviluppando come è pianificato. E per fare questo, come dicevo l'esempio prima del cruscotto, è necessario dotarsi di un sistema di strumenti, di misurazioni, che chiamiamo indicatori, d'accordo, che deve essere tagliato apposta, deve essere fatto su misura sul piano generale, non puoi avere degli indicatori generici, almeno per quanto riguarda i prodotti. E abbiamo sviluppato per la prima volta nella storia della politica linguistica regionale ciò che è stato chiamato sistema di indicatori di prodotto e risultato per il monitoraggio del piano generale di politica linguistica 21-25 per gli amici SIPR. Questo sistema è stato sviluppato sulla base di periodi di studio fatti su altri sistemi, su altri contesti, in particolare il contesto canadese, il contesto catalano, contesti molto avanzati, quindi il sistema friulano si ispira ai migliori modelli internazionali e non ha uguali in Italia, almeno per il momento. Quindi è un sistema sostanzialmente nuovo, un sistema di indicatori che permette di cogliere i vari aspetti dell'attuazione della politica linguistica e delle sue ricadute. È stato approvato, adesso non letto nei dettagli, insomma poi leggermente modificato perché è necessariamente così, e la struttura di questo sistema di indicatori è la seguente, quella che vedete in questa diapositiva. Per quanto riguarda i prodotti, cioè le realizzazioni dirette della politica linguistica ancora in atto, abbiamo un sistema di indicatori che coprono tutti i progetti obiettivo del piano e gli obiettivi generali, in tutti quanti gli ambiti o domini della politica linguistica. Abbiamo 49 indicatori per la pubblica amministrazione, una quarantina per i mezzi di comunicazione, come potete vedere 20 per la presenza sociale, 10 per le tecnologie, 54 per l'acquisizione linguistica, quindi scuola e informazione degli adulti, e 13 anche per il corpus planning, quindi per la pianificazione di corpo. Alcuni sono, diciamo così, doppi. Per comunità espositive abbiamo messo numero barra percentuale per evitare di essere noiosi, quindi in totale il sistema attuale comporta circa 230 indicatori diversi, che sembrano tantissimi ma non lo sono, perché il piano generale, dicevo, è un piano di natura sistemica e strategica che copre molti ambiti, tutti questi ambiti devono essere naturalmente adeguatamente monitorati. Invece per quanto riguarda gli indicatori di risultato, cioè le ricadute della politica linguistica poi sulla vitalità linguistica, gli indicatori sono ovviamente e strutturalmente devono essere di meno, perché sono meno le variabili che si monitorano. E queste sono sostanzialmente 3, ovvero il livello di competenza linguistica del friulano della popolazione residente, cioè sanno parlare il friulano, sì, no, a che livello, come, quali sono le opportunità di utilizzo della lingua nei diversi ambiti della vita quotidiana, e qual è l'atteggiamento psicosociale della popolazione nei confronti del friulano. Queste sono le 3 variabili fondamentali del piano. Quindi ciò che a noi interessa nell'arco del piano generale di politica linguistica è aumentare il livello di competenza linguistica nella lingua, dare più opportunità d'uso del friulano nella società, in modo da influenzare le scelte delle famiglie, cioè creare un ambiente che renda più vantaggiosa la trasmissione intergenerazionale e ridurre lo stigma, dove ancora c'è, nei confronti della lingua di minoranza, ne parlavo proprio all'inizio della mia relazione, o addirittura aumentare il prestigio della lingua, rendere parlare la lingua di minoranza qualcosa di addirittura
positivo, qualcosa che rimanda al futuro come qualcosa di bello da mantenere e da sviluppare. Ora, i 52 indicatori di risultato, che diventano 56 con i doppi, vanno a monitorare un po' questo tipo di, queste variabili fondamentali. Quindi se il friulano viene più o meno usato nei rapporti con i cittadini, da parte dei comuni, qual è il livello di competenza, chi parla friulano con la madre, il padre, la madre, i parenti, i vicini, eccetera. Ora, oltre a sviluppare, e mi avvio verso la conclusione, un sistema di indicatori, abbiamo dovuto anche sviluppare un sistema di raccolta dati. E il sistema informativo del piano generale è l'insieme degli indicatori e delle procedure di raccolta dati. Per quanto riguarda quindi questo punto, le fonti sono due. La prima è la via amministrativa, che si fonda su 20 questionari digitali amministrati dall'Università dell'Ulster, che vengono somministrati ogni anno, e quindi riusciamo a raccogliere i dati sui prodotti ogni anno. Proprio adesso abbiamo concluso la raccolta dati per l'anno scorso, 2024, siamo in fase di analisi, e invece per gli indicatori di utilizzo linguistico e degli atteggiamenti psicosociali abbiamo come fonte esclusiva l'indagine sociolinguistica condotta dai colleghi, brillantemente presentata da Vittorio. Ora, naturalmente l'indagine sociolinguistica non la fai ogni anno, intanto perché costa tanto e poi perché non cambiano gli atteggiamenti e le pratiche linguistiche di anno in anno, però va fatta ogni 5 anni almeno, magari anche 4. Queste due sono le due fonti che abbiamo. I dati sono stati, per quanto riguarda i dati amministrativi, abbiamo raccolto dati grazie all'eccellente supporto dell'Arlef e dello Sportello per la Lingua Friulana. Non si sprecano qui i superlativi perché i risultati sono straordinari. Se voi vedete i tassi di risposta che abbiamo ottenuto presso i 243 enti pubblici coinvolti nella politica linguistica, di cui 173 comuni, abbiamo dei tassi di risposta bulgari, se possiamo usare queste, cioè incredibili. Quando presento questo piano nelle conferenze scientifiche tutti mi invidiano perché rarissimamente hai percentuali così alte, 98% di tasso di risposta, 80% per quanto riguarda i comuni, 90% delle elezioni generali, 100% degli enti a programma. Hanno risposto tutti e di questo io ringrazio di cuore naturalmente sia Arlef che lo Sportello per la Lingua Friulana per il grandissimo lavoro di dettaglio fatto. Quindi ora, data questa notevole massa di dati affidabilissimi che abbiamo raccolto, è un capitale su cui costruire. Innanzitutto abbiamo un'esperienza maturata nel corso di questi ultimi anni che è una novità assoluta per la politica linguistica friulana, ma dicevo una novità a livello nazionale che colloca la politica friulana all'avanguardia da questo punto di vista. Inoltre noi abbiamo un sistema di raccolta e utilizzo informazioni che ci permette di valutare gli effettivi risultati della politica linguistica e non soltanto la conformità legale rispetto alle norme vigenti, che è un po' un peccato di molte politiche pubbliche in Italia, ma anche altrove, dove si pensa che quando emerge un problema, quale esso sia, si prepara una legge, si vota la legge, si stanziano dei soldi e il problema è risolto. E no, non funziona così. Quello è per dare il contentino, se vogliamo, all'elettorato, ma una volta che la base legale c'è e che ci sono i denari per attuarla, bisogna pianificarla, attuarla e vedere cosa poi effettivamente viene fatto. Allora abbiamo gli strumenti per farlo. E in particolare il nuovo sistema di indicatori che ho qui, naturalmente per questioni di spazio, illustrato in maniera soltanto generale, ci permette di avere dati per pianificare meglio il prossimo piano generale, perché adesso possiamo definire dei valori soglia, possiamo dire beh, dal 2021 al 2025 si è fatto così, adesso enti coinvolti del piano non potete scendere sotto quel livello, perché se no si fa un passo indietro, non va bene. Oppure possiamo usare, o e anche, i dati per fissare adesso dei cosiddetti target, quindi degli obiettivi, dei traguardi numerici specifici, che aiutano peraltro anche l'attuazione, dire adesso noi entro i prossimi 5 anni vogliamo spostare la percentuale per qualche cosa, il numero di funzionari ad esempio che vengono formati, dal 19% al 25% entro 5 anni e ci dotiamo degli strumenti e delle risorse per farlo. Questa è un'esperienza quindi che spero verrà mantenuta nel prossimo piano generale e mi fermo qui,
spero di aver rispettato i tempi, sì, ho addirittura 3 minuti di anticipo, mi fermo perché comunque siamo già un po' in ritardo. Grazie della vostra attenzione. Grazie, soprattutto perché tu non hai fatto risparmiare sparagna 3 minuti. Allora io ringrazio un'evore i relatori di queste prime sezioni, io invito a accomodarsi a loro posto, così a posso clamare Cassù, i relatori de sezione che è dedicata la prima parte al New Plan regionale di politiche linguistiche 2026-2030, che sono il professor Franco Finco, che ho clamicato, ecco, che sta arrivando, lo presenti più in dettaglio dopo, e la professoressa Patrizia Pavatti, direttore del servizio istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia. Allora, lasci da ormai la parola al professor Franco Finco, che è docente dell'Università Pedagogiche de Carinzie, è un che di passe 30 anni si occupa dal profilo scientifico delle lingue, delle linguistiche e via in avanti delle lingue furlane, e che proprio per questa sua grande esperienza ci svelerà dal corpus delle lingue furlane. A ti la parola. Grazie. Allora, sì, io tabai per furlan, ma le slide sono per italiano, e allora il discorso è sulle planificazioni del corpus planning, che è una componente centrale delle politiche e pianificazioni linguistiche, come sapete, e si concentra soprattutto sul sviluppo delle forme, sulla codificazione delle strutture delle lingue, perché si è in stato di essere doprate dagli ambiti, anche dagli ambiti ufficiali, di scuole, culturali, mediatici e così via. Gli interventi di corpus planning sono prima di tutto linguistici e pertanto interni alle lingue, ma hanno di essere coerenze e in armonia con le più generali politiche linguistiche in generale, che domanda per altre competenze anche interdisciplinari. Di poi da 3 attività classiche che sono che già individuate di Haugen dal 59, di standardizzazione ortografica, grammaticale e lessicale, è fondamentale anche il coinvolgimento attivo delle comunità, partecipative e inclusive, per garantire che la pianificazione espieli i bisogni reali dai fevelanze, per rinforzare la legittimità e accettazione di queste azioni e di poi favorisce anche la trasmissione intergenerazionale e l'efficacia sociale. 30 anni di corpus planning, se chiapin le date dal 96, hanno le prime leggi regionali di tutela dal Furlan, sono state realizzate interventi fondamentali con l'adozione di una grafia ufficiale, la realizzazione di una grande opera lessicografica, il Grande Dizionario Bilinguale Italiano Furlan, come abbiamo fur, e di questi materiali elaborati per il Grande Dizionario sono stati tirati fuori anche altre imprese linguistiche come il correttore ortografico, il dizionario ortografico Furlan, un traduttore automatico, un corpus etichettato, e dal 2021 sono stati pubblicati anche i materiali da certificazione linguistica in lingue furlane per 3 livelli dal QCER. Se queste valutazioni e analisi dice che è stata fatta al corpus planning in che 30 anni, seguendo il modello di Einar Haugen, che è dagli anni 80, le azioni di corpus planning si sono concentrate soprattutto all'area di codificazione, in particolare sul settore di graphization, con la codificazione delle grafie, insomma, sulla codificazione, ufficializzazione di una grafia unitaria standard, ma anche di una grafia che è l'importante per le varietà locali di Furlan. E il sforzo poi importante in termini di tempo, di lavoro, di risorse, è stato che dalla lexication, cioè dal lessic che ha prodotto le opere lessicografiche che dite prima,
magari così no, è stato trascurato il chiaro settore di interventi primari, cioè che da Grammatication e dove dal 2021 è stata inviata la realizzazione di una grammatica di riferimento delle lingue furlane scientificamente fondate, esistevano grammatiche anche prima, però non si lava in sotto con le analisi. E questo ritardo è un po' gravuto se si tiene in considerazione che magari i materiali di certificazione linguistica, per esempio, sono venuti fuori prima di una grammatica di riferimento. Dall'area delle elaborazioni, sempre dal modello di Haugen, si sono avuti contributi per modernizzazione e adeguamento terminologico, ma poi, per qualche esempio, hanno integrati in un plan generale. Tal'ultimo, sempre dentro dal schema di Haugen, lo stile comunicativo in furlan resta a forte influenzato dai modelli italiani, a petto di raccomandazioni, ma anche di miglioramenti dagli ultimi science, però il modello italiano lavora ancora sotto e si luviota. In generale, in tutto caso, la situazione di pianificazione del corpus dal furlan è positiva, se lo paragoniamo con di altre minoranze, e con qualche criticità, in tutto caso. Si ha di proviodi, azioni di aggiornamento, slargamento, manutenzione, come si diceva anche prima, e una valutazione costante, come diceva anche il professor Gazzola, di validità ed efficacia. La prospettiva di azione dal Plan Generale di Politica Linguistica di 5 anni risulta manco l'efficacia se non è inserita dentro di una politica linguistica profonda e strutturale, planificata su un orizzonte temporale che magari è più lungo di che dai 5 anni. Pertanto, questo intervento propone anche nuove azioni operative tenendo conto del contesto sociolinguistico di Cumò e delle esigenze delle comunità furlane. Slargando un po' quel che è i modelli classici di pianificazione del corpus, Haugen, Claus, Fishman, che appendente anche le innovazioni tecnologiche e la dimensione globale delle società moderne. Sì, questo volevo mostrarlo prima, scusate. Fra i progetti che sono stati finanziati all'ultimo plan generale, la grammatica furlana di riferimento, vi già dite, che è in fase di conclusione e si può come riferimento essenziale. È scritta per Furlan, ma si proponerà anche una traduzione e diffusione anche in lingue italiane e inglese per slargare un po' la fruibilità della portata sociale e anche per essere un modello per altre lingue minoritarie che possono impogliarsi a queste esperienze. Si propone anche una versione minore di queste grammatiche che come poi manco sono 700 pagine, ma che magari si può tirare fuori una versione più pratica di consultazione, più corta e più di uso pratico, sul modello anche un po' della grammatica della lingua catalana, che è anche una versione minore. Un di sviluppo che si ha di proviodi è l'elaborazione di confronti grammaticali fra le furlan standard e varietà locali, soprattutto che hanno differenze morfosintattiche abbastanza importanti. In stesse maniere anche un'analisi contrastiva in diacronie si può dare fatta sulla fonte di questa impresta. Che sono imprese che sono non come utili a ricerche linguistiche, ma anche all'insegnamento avanzato. Dal sviluppo del lessico, del lexication, il settore più sviluppato, come vi dite, è quello del lessicografico, con la realizzazione del grandi dizionari, e altri strumenti derivati che vi dite prima, magari così no, non viene anche un dizionario bilinguale, bidirezionale, italiano-furlan, completo, simmetrico e paritetico, che è un prestito indispensabile per ragioni non solo linguistiche, educativi e sociali, ma anche perché conferisce dignità e pari funzionalità al furlante ai confronti delle lingue socialmente dominanti, l'italiano. Queste mancanze però noi supplite da ricerche bidirezionali dal Gran Dizionario. I sviluppi che si può invedere dalla lexication in lingue furlane avranno però di fondarsi su principi metodologici salsi e di una visione inclusiva e partecipativa delle comunità che
è importante coinvolgi in questa operazione perché si dà una visione inclusiva e partecipativa e che i risultati di questa codificazione rispiegano anche la funzione identitaria e sociale in confronto al patrimonio linguistico e dà anche legittimazione e efficacia. Un altro principio da adottare è che di una valorizzazione delle varianti lessicali, geosinonimi, varianti stilistiche di registri, forme popolari e così via, che riflettono la ricchezza linguistica e espressiva e la realtà di uso delle lingue, per una migliore identificazione che rinforza anche il legame affettivo e culturale delle comunità con il proprio patrimonio linguistico. Questa la si fatta però in maniera ordinata, con etichettature, insomma, in maniere sistematiche. Di poi la pianificazione di produzione di dizionari diversificati per tipologie di utenze, di scuole settoriali per apprendenti foreste e soprattutto l'integrazione di queste opere lessicografiche dai supporti digitali moderni, da di criteri però di accessibilità e di sostenibilità al tempo. Sempre dalla lessification ha il discorso su che sono le opere lessicografiche storico-etimologiche, in vore già dal 2009 il dizionario storico Furlan online, sostenuto da Arlef con la collaborazione dell'Università di Udine, delle società filologiche Furlan e Biblioteca Ioppi, sul lessic storico, ma il Furlan è una delle poche lingue minoritari o regionali in Europa che non ha anche un dizionario etimologico. Lo hanno i ladins, lo hanno i romanzi, ma non lo vince anche mo. Lei è partita negli anni 80, ma si è fermata alla lettera E. E queste opere lessicografiche e storiche non sono come i prodotti di un prodotti glottologici che sono di uso accademico, ma sono un strumento di documentazione potenzialmente linguistica che testimoniano l'antichità della lunga funzione culturale delle lingue furlane e pertanto affermi anche ulteriormente la legittimità dall'uso del furlante istruzione, anche di istruzione superiore, dai media, dai usi amministrativi, giuridici e così via. Pertanto colleghi anche i fevelans con il patrimonio culturale e linguistico. Però alle, torni da di un colpo, no, sono già su materia di dati, ma vorrei dire anche che è covente anche il sviluppo e l'integrazione di una terminologie tecniche e specialistiche dal Furlan per slargare l'uso dai contesti settoriali. Ho dicevi prima che sono stati fatti lavori che però non avevano un criterio generale di applicazione e di progetti unitari e che avresti di essi fatti in maniera sistematica e tenendo in conto anche dei livelli di terminologizzazione e di indice che è stato prodotto in chiave lessicale prima. Materiali didattici, che io robi magari un discorso che alle relazioni che mi seguirà, e all'importante e cruciale perché è un chiam che sta a mise via tra il corpus planning e l'acquisition planning, ma la produzione fin come è stata carente fino a un certo punto e dove gli ultimi science e ha seguito metodologie glottodidattiche poi fondate, poi saldi, per esempio sono Minus Fur, Lingue e Culture e Anin 1 e 2, ma si ha di rinforzare questo ambito cruciale con strumenti comunicativi, funzionali, culturalmente radicati, che rappresentano sia la tradizione ma anche la modernità, la contemporaneità e che non portino a una visione museale delle lingue e pertanto materiali che hanno di essi multimodali, adatti ai diversi gradi scolastici e dentro all'interno di un progetto educativo longitudinale delle scuole d'infanzia a tutto il secondo ciclo delle scuole d'obbligo. E va incentivato anche l'uso dal CLIL e i materiali avrebbero di essi accessibili anche ai insegnanti che non sono di marilingue e adattabili a contesti plurilingui, in maniera di favorire così un'integrazione più larga delle lingue furlane dai percorsi scolastici. Formazione
cruciale, fondamentale la formazione, anzi l'endenante e slargiare le attività di formazione di operatori linguistici in lingue furlane, traduttori, interpreti, operatori di sportel, formatori, mediatori linguistici e digitali, eccetera. I programmi di formazione hanno chiappa dentro attività pratiche si coinvolge i fevelans nativi, col promuove anche la consapevolezza linguistica e le competenze socioculturali di cui dalla professionalizzazione, perché le offerte formative a di essi anche regolari e continuative. E di cui sono necessari anche corsi di aggiornamento su nuove metodologie, pratiche operative e imprese tecnologiche che sono in continuo di sviluppo. Un ambito che provveduto dalla legge 442 è le toponomastiche, sapete che dal 2014 sono state stabilite le denominazioni ufficiali per furlandi, comuni, località e idronimi e anche le varietà locali, con il coinvolgimento dai comuni, ma si va a di là in denant, slargiante il corpus toponomastic anche con i esonims furlans, venastai i noms di puest che sono fuori del territorio zonizzato per le lingue furlane, ma che sono parte dal patrimonio linguistico e dall'uso comune, per esempio Milan, Vignesi, Roma e così via, Berlino, e anche perché l'Ungen, cioè il gruppo di lavoro dalle Nazioni Unite, per i nostri geografici, a domande anche le lingue minoritarie di fare su una lista dai esonims, e il furlan anche mo non dà una. Di cui ne banche dati georeferenziate dal patrimonio toponomastico furlan, beni culturali non materiali, sulle fonde un po' che sull'esempio dal dizionario toponomastico da Trentin, ma l'importante è anche garantire la visibilità dai toponimi furlans, dal paesaggio linguistico regionale, cui favorì l'installazione di segnaletiche in situ, anche tra cartografie su chiarte e digitali, GIS, WebGIS e così via, forme toponimici che verranno di essi validate da ARLE prima di esposizione o pubblicazione. Sulle tecnologie linguistiche, anche qui le relazioni che seguirà sarà di più, però c'è che mi interessava marcare a chi sponta è il fatto che il furlan alla di essi presente tal contesto digitale è un obiettivo prioritario proprio la costituzione di un corpus testuale furlan, che è un'operazione già in vore e probabilmente si interrompe dopo, ma sarebbe anche di fare su un corpus vocale con la digitalizzazione di registrazioni che esistono già, radio, tv, etonotest e così via, ma anche nuove campagne di ricolte che possono essere ispirate al modello, al progetto catalan, la nostra lingua è la Teva-Teveu, per documentare spies orai delle lingue, pronunce, prosodie, che è importante per l'insegnamento, la documentazione e conservazione linguistica, ma anche per l'elaborazione di tecnologie di riconoscimento vocale, automatici, sintesi vocale e così via. In corto anche il di sviluppo, ma si interviene dopo, sulla traduzione automatica e anche il di sviluppo di imprese di sintesi vocali, assistenze virtuali e chatbot in lingue furlane su l'intelligenza artificiale. L'INSI sta lavorando anche su questo campo e potrebbe essere una collaborazione, un lavoro importante. Anche qui ho fatto il bottone ma è tardi. Importante però chi è garantire la sostenibilità digitale dai processi linguistici. Venastai, se la regione finanzia è essenziale assicura l'accessibilità a long termine dai servizi online e delle risorse digitali. Perché l'obsolescenza linguistica, interruzione dai servizi o dai siti web per motivi economici, gestionali, eccetera, eccetera, è un pericolo concreto. Si propone quindi che la gestione tecnica che i progetti a chi sia affidata a INSALS, magari direttamente alla regione, magari tramite l'INSIEL o pensi al data center, per non perdere dati e servizi. Sapete che negli ultimi tempi abbiamo avuto qualche problema. Ieri è tornato fuori qualche servizio che era disparuto in Pindaur. È fondamentale di cui che i materiali prodotti, anche se sviluppati da enti esterni, siano accessibili liberamente e riutilizzabili da comunità, senza vincoli di copyright per non limitare l'uso e il riuso di dati scientifici e di uso pratico.
e questo in obbedienza dal principio della open science, secondo che i materiali che sono i risultati di ricerche finanziati con fondi pubblici e hanno essi pubblicamente disponibili e riutilizzabili. Per rinforzare la solidità e continuità di questi progetti, corpus planning ma anche in altri settori, si raccomanda la collaborazione con università e istituzioni scientificamente qualificate che garantiscono infrastrutture, personale qualificato, competenze tecniche scientifiche per assicurare ai progetti continuità, interoperabilità, sostenibilità a lungo termine e possibilità di sviluppo ulteriori. Di cui strategic alle far rete con altre comunità di lingue minoritarie e ciò favorisce gli scambi di pratiche, condivisione di tecnologie, ottimizzazione delle risorse, sparagna base e visibilità anche e l'efficacia dal progetto grazie anche alla saponte di consorzi e iniziative internazionali europee come ELDIA, Claring, European Language Equality e farete in queste maniere. E dopo 30 anni, quasi 30 anni, è il momento in qualche maniera di tornare a riflettere un po' su ciò che è stato fatto, i risultati ottenuti e anche una riflessione per migliorare le azioni tal divini di corpus planis. Di questo punto di vista magari si suggerisce l'istituzione di un gruppo di lavoro che collabori con il CTS di Arle per discussione e consulenze su specifici argomenti e problematiche linguistiche, componuti sia di linguisti esperti di lingue furlane, ma anche di operatori dal mondo delle comunicazioni, delle culture furlane, letterature, arts, traduzioni e interpretariato di lingue furlane, un gruppo che non sia di massa larga, ma rappresentativo e che garantisce, garantisce solidità scientifica di indicazioni fornisi, implementabilità e condivisione comunità. In conclusione, la pianificazione del corpus è ad essi coerente con le strategie e gli obiettivi dal plan, dalla politica e la pianificazione linguistica in generale, integrarsi con le azioni di status planning e di acquisition planning, avere obiettivi anche su un orizzonte temporale più lungo dai 5 anni, ma anche in modo di essere inclusive, flessibili e pragmatiche per avere risultati positivi e per assicurare legittimità sociale e accettazione delle azioni proponute da bande delle comunità. E con questo un saluto e un ringrazio. Grazie professor Finco, anche per la puntualità, 20 minuti pacas austriache a Disares, che chi a Gorizia pensi che sia di preseade in particolare. Come con l'ultimo intervento, prima di una piccola polse per ripiarsi un tic insomma, sono stati interventi su un'evore pens, no? e un tic di polse va bene. E appunto, prima di queste polse si intarin una relazione sul sistema di istruzione che la farà la professoressa Patrizia Pavatti, che in questo momento è direttore del servizio istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma ha una grande esperienza anche per ciò che riguarda la lingua furlane, perché è stata che cammi tutto in vore per prima dentro l'assessorato all'istruzione dal 2011 la legge 29 e è stata anche direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Prego, professoressa Pavatti. Grazie. Ho appreso che vige la regola di giustificare perché non si parli friulano, allora la mia regola è molto semplice, io sono originaria di Monfalcone, quindi non sono di madrelingua friulana, ho sposato però un friulano, vivo a Premariacco, quindi ho appreso il friulano come lingua passiva, cioè la conosco benissimo, non sono in grado di parlarla perché voi sapete, quando si apprende anche una lingua straniera, no? Scatta un'emotività e quindi non ci si sente molto rilassati quando si parla una lingua che non è la lingua che si domina, quindi preferisco appunto utilizzare l'italiano, che è la mia comfort zone in questo momento.
E vorrei dare conto quindi anche del gruppo di lavoro che ha costituito questa relazione, poi il testo che troverete nel testo più ampio appunto che sarà diffuso, e cioè 3 istituzioni fondamentali che sono la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Università degli Studi di Udine. 3 istituzioni fondamentali che devono fare squadra proprio perché ben sappiamo che la Regione non ha competenza primaria nell'ambito dell'istruzione, pertanto tutto quello che è stato fatto negli anni appunto dal 2011 in poi per l'insegnamento del friulano si muove nell'ambito dell'autonomia, si muove un po' in punta di piedi, non si muove attraverso delle classi di concorso e soprattutto viene realizzato all'interno del curriculum complessivo della scuola. Vi spiego quindi che il curriculum complessivo è dato dal 100%, di cui l'80% però è determinato dallo Stato, quindi fa parte dei livelli essenziali delle prestazioni, un 20% è lasciato all'autonomia, che può essere autonomia della scuola, ma anche in accordo appunto con le regioni, e qui noi appunto ci muoviamo nel friulano, ma entrerò poi nei dettagli. Per quanto riguarda poi il quadro normativo di riferimento, abbiamo sentito più volte le norme appunto che ci riguardano, però qui vorrei soffermare l'attenzione ancora una volta sulla 482 del 99 e vi ricordo che la 482 tutela e garantisce quindi la tutela a 12 lingue minoritarie sul territorio nazionale. Di queste 12 ben 3 sono in Friuli Venezia Giulia. Un'altra legge fondamentale che abbiamo sentito citare più volte ovviamente è la 29 del 2007 e poi il regolamento, perché sono state date gambe alla legge del 2007 attraverso il regolamento che è stato quindi approvato il 21 agosto del 2011, per cui dall'anno scolastico 2011-2012 è stato introdotto l'insegnamento del friulano nelle scuole dell'infanzia e primarie. Poi vedete sotto la legge regionale 13 del 2018, una legge molto importante perché è un po' il testo unico della scuola per quanto riguarda parte regione. All'interno di questa norma quindi un articolo è proprio dedicato agli interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa attraverso le lingue minoritarie, quindi un bando annuale che appunto è destinato alla diffusione delle lingue, delle minoranze linguistiche storiche, in particolare nelle scuole secondarie di primo grado. Quindi l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado è regolato appunto dalla legge 29 dal regolamento, e il regolamento naturalmente prevede che la lingua friulana sia attivata nei comuni in cui insistono le scuole che appunto sono tutelati comuni, e poi ci sono le scuole quindi che possono erogare questo tipo di insegnamento, e nelle scuole secondarie di primo grado la programmazione avviene appunto attraverso la 13 del 2018. E nelle scuole secondarie di secondo grado è possibile attivare dei progetti di lingua minoritaria all'interno del bando dell'offerta formativa, anche questo potenziato e sostenuto dalla Regione che annualmente dà un finanziamento alle scuole, però è lasciata all'autonomia la possibilità di organizzare o non organizzare percorsi mirati. Vorrei iniziare dai numeri, perché oramai dopo tanti anni appunto di applicazione della norma, e quindi 14 anni se pensiamo di insegnamento del friulano nelle scuole dell'infanzia primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, è interessante capire a che punto siamo. Qui vedete quindi questi numeri, sono stati organizzati a partire dal 2021 fino ad arrivare al 24-25. Vedete quindi quanti sono i totali degli alunni anno per anno, quanti si avvalgono dell'insegnamento del friulano e qual è la percentuale. Come potete vedere è una percentuale abbastanza stabile, sì ci sono delle flessioni in più e in meno da un anno all'altro, però grosso modo rimaniamo su un trend positivo. Questi dati si riferiscono all'insieme delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Lo vedete anche in quest'altro grafico che comunque dà il senso di quello che abbiamo visto prima. Se invece passiamo solamente ai dati riferiti alle scuole dell'infanzia e primarie, vedete che le percentuali aumentano. Questo significa quindi che i risultati sono più confortanti nelle scuole dell'infanzia e primarie,
piuttosto che nelle scuole secondarie di primo grado. La spiegazione è presto data. Mentre nelle scuole dell'infanzia primarie abbiamo l'insegnamento della lingua, quindi comporta questo almeno 30 ore all'anno, che significa un'ora alla settimana di lingua, nelle scuole secondarie di primo grado abbiamo progetti che vengono realizzati a valere su questo bando e quindi ancora una volta dipende dall'autonomia delle scuole realizzare o meno queste progettualità. Questo è lo stesso di prima che vedete appunto con un insieme di istogrammi. Il territorio dell'ex provincia di Udine, alunni scuola infanzia primarie e secondarie di primo grado, non leggo i singoli numeri, potete leggerli voi, però vedete proprio dagli istogrammi ancora una volta la differenza se noi prendiamo tutto insieme infanzia, primarie e secondarie di primo grado oppure se prendiamo solamente infanzia e primaria. Questo è il territorio dell'ex provincia di Gorizia, vedete che i dati si abbassano notevolmente, dopo lo vediamo tra l'altro in particolare quando prenderemo a riferimento proprio le zone del Friuli Venezia Giulia, e il territorio dell'ex provincia di Pordenone, anche qui i dati sono inferiori rispetto a quelli che abbiamo visto per l'ex provincia di Udine. Però andiamo ad analizzare le singole zone, così abbiamo una visione d'insieme che ci dà meglio il quadro della situazione. Preso a riferimento l'anno scolastico 24-25. In totale in Friuli Venezia Giulia la percentuale è del 68,2% se consideriamo il totale degli alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado che si avvalgono dell'insegnamento della lingua friulana, quindi su un totale di 49.464 persone, 33.737 si avvalgono dell'insegnamento. Se prendiamo il totale degli alunni iscritti solo nelle scuole dell'infanzia primarie, vedete che la percentuale aumenta al 78,3%, quindi su un totale appunto di 33.788 sono 26.440 che si avvalgono dell'insegnamento. Dall'altra parte, quindi, vedete il totale degli alunni iscritti nelle scuole, no scusate, è la stessa che io vedo doppia, devo andare avanti. Pordenone abbiamo dati in calo e dopo cercheremo anche di dare una risposta comunque al quesito che ci poniamo, come mai c'è una flessione notevole, perché arriviamo sempre prendendo insieme tutti gli alunni del primo ciclo a un 46,9%, sale al 62,8% se prendiamo a riferimento solo infanzia e primaria. Per quanto riguarda Gorizia, i dati calano notevolmente e vedete che arriviamo sempre per il totale del primo ciclo addirittura a un 30,2%, quindi sicuramente una percentuale piuttosto bassa, un po' più alta se prendiamo a riferimento solamente l'infanzia e la primaria, arriviamo al 45,5%. È interessante quindi poi vedere che su Udine i dati aumentano e ancora una volta però c'è la differenza data dall'insieme degli alunni del primo ciclo sul 76,5%, solo infanzia primaria all'84,5%, che comunque è un dato molto importante. Comuni in cui in base alle norme vigenti è riconosciuta e tutelata la lingua friulana. Allora, nella ex provincia di Udine ho preferito dire chi non è piuttosto che chi è, perché come sappiamo la maggior parte dei comuni sono all'interno, cioè ci sono 122 tutelati su 134 totali. Quelli esclusi sono Drenchia, Grimacco, Lusevera, Marano Lagunare, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Sappada. Nell'ex provincia di Gorizia sono 15 invece i comuni tutelati e sono Capriva del Friuli, Cormosdo, Legna del Coglio, Fara di Sonzo, Gorizia, Gradisca di Sonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans di Sonzo, Sagrado, San Lorenzo Isontino, Villesse. Non leggo quelli dell'ex provincia di Pordenone perché sono molti, però mi sembrava giusto appunto dare conto anche della situazione perché poi questo ci permette di fare ulteriori analisi. Adesso invece è stata esaminata nella provincia di Udine, che naturalmente è quella più copiosa sia per comuni friulanofoni sia per diffusione dell'insegnamento, è stato importante anche analizzare i singoli territori. Il distretto di Friuli Centrale, che quindi corrisponde alla zona di Udine e la cintura udinese, vedete che va, sempre il primo dato è riferito a tutto il primo ciclo, quindi infanzia, primaria e primo grado, il secondo dato solo infanzia e primaria, da un 73,3% a un 82,2%.
Il distretto di Natisone Cividale ha secondo me una differenza sostanziale se inseriamo la scuola secondaria di primo grado o invece se escludiamo e consideriamo solo infanzia primaria, si va da un 62,4 a un 84,2. Il distretto di Gemona, Valcanale, Canal del Ferro, Gemona ha delle percentuali molto elevate in tutti i settori, quindi 91,4, 92%. Molto interessante poi la situazione dell'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio, quindi che si trova appunto nella Val Canale Tarvisio, che ha addirittura il 100% delle adesioni. E la spiegazione è data subito. L'Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio ha ottenuto 2 anni fa la sperimentazione ministeriale per la scuola quadrilingue, quindi ha avviato una sperimentazione in cui a partire dalla scuola dell'infanzia abbiamo il contemporaneo uso della lingua friulana, tedesca e slovena, più naturalmente la lingua italiana, più la lingua inglese. Questa sperimentazione che è stata data ai sensi del DPR 275 del 99, che è una norma proprio che è riferita all'autonomia scolastica, però prevede appunto il consenso da parte del Ministero, l'autorizzazione ministeriale, ha dato la possibilità a tutte le famiglie di aderire con convinzione, anche perché grazie a questa sperimentazione l'insegnamento plurilingue è stato inserito a pieno titolo in quell'80% del curricolo di cui vi parlavo prima. Il distretto Torre di Tarcento ha ancora delle percentuali molto elevate, anche il distretto Carnia di Tolmezzo, possiamo stare molto felici appunto dei risultati. Il distretto collinare di San Daniele ha anche una roccaforte, come pure il distretto medio Friuli di Codroipo, vedete che superiamo, addirittura sfioriamo il 100% nel caso di infanzia primaria. Il distretto agro-aquileiese comincia a calare un po' le percentuali, dove invece precipitano appunto nella zona di Latisana, quello che diceva tra l'altro prima il professore, più ci avviciniamo al Veneto e meno è utilizzato il friulano, quindi meno si sente. E infatti abbiamo, vedete, un 45,8% se prendiamo a riferimento tutto il primo ciclo. Allora, qua si dà conto, quindi modalità di gestione dei dati funzionali al fabbisogno. Come avviene però tutto questo? Avviene in questo modo: le scuole nel momento delle iscrizioni danno l'opportunità alle famiglie di esprimere l'opzione riguardo all'insegnamento della lingua friulana. Questo è un momento molto importante, lo diceva prima la professoressa D'Orlando citando appunto la Corte Costituzionale, quindi tutti i problemi che c'erano stati, a capovolgere, no? Cioè mi devi dire di no, io te lo do per forza, tu mi devi dire di no se non lo vuoi, invece è stato capovolto, tu famiglia mi devi dire sì. È un momento cruciale però se pensate questo, perché adesso, lo sanno i genitori presenti in sala, le iscrizioni avvengono online, quindi c'è un modello standard che è predisposto dal Ministero. Il Ministero però dà una finestra alle scuole con la possibilità di personalizzare il modello e quindi da qualche anno le scuole appunto hanno inserito proprio la voce vuoi usufruire del friulano eccetera eccetera. È chiaro che però il momento di scuole aperte in cui il dirigente scolastico, i docenti presentano la scuola è fondamentale proprio per far capire alle famiglie quanto è importante l'apprendimento della lingua friulana. Io credo che laddove i dati sono bassi probabilmente manca anche questo passaggio, perché non è automatico che una famiglia dica sì, appunto perché si creano le questioni di cui abbiamo sentito parlare, ma in inglese, ma il tedesco, ma le altre lingue, e invece sappiamo bene che non è così, il friulano non porta via nulla alle altre lingue, è un'altra dimensione all'interno del sistema. Quindi i dati appunto che la famiglia dà alla scuola sono validi poi per tutto il ciclo scolastico, quindi vengono forniti un'unica volta al momento dell'ingresso a scuola, primo anno della scuola dell'infanzia, primo anno della scuola primaria, primo anno della scuola secondaria di primo grado e sono validi per tutto il ciclo scolastico. Però una famiglia, sempre esercitando la propria autonomia, può anche decidere di non avvalersi più dell'insegnamento, lo fa semplicemente andando in segreteria prima che avvengano poi le iscrizioni d'ufficio. Il fabbisogno di ore di insegnamento della lingua friulana sono programmate nell'orario curricolare complessivo e non devono essere meno di 30 all'anno. Considerate che l'anno scolastico ha circa 33 settimane, quindi 30 ore significa praticamente un'ora a settimana. Interventi, sono andata avanti? Penso di essere andata molto avanti. Come si torna indietro? Col rosso. Ok, ero qui, sì, benissimo. Ok,
opzioni dell'insegnamento della lingua friulana, quindi l'ho già detto del ciclo di studi, rimane valida e modificata, sì, questo l'avevo già detto. Interventi della Regione per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana nel settore dell'istruzione. Dicevo all'inizio, dato che appunto il friulano non rientra nel curriculum obbligatorio della scuola, tutto quello che è possibile fare grazie proprio a un lavoro di squadra tra Regione Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale e Università degli Studi di Udine. Che cosa garantisce quindi la Regione? Il sostegno finanziario alle scuole, la predisposizione della tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, l'istituzione della Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, il sostegno al centro DocuScuole gestito dalla Società Filologica Friulana, convenzioni con l'Università degli Studi di Udine per sostegno finanziario, percorsi di insegnamento e la certificazione linguistica e la definizione del piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici. Andiamo nel dettaglio. Sostegno finanziario alle scuole dell'infanzia e primarie nel quinquennio 2020-2025. Allora, annualmente la Regione concede un contributo alle scuole per la realizzazione dell'insegnamento del friulano. Come è calcolato? È calcolato in base al numero delle ore di insegnamento, appunto secondo un monte ore di 30, e di uso curricolare della lingua friulana programmata dalle scuole. Le risorse sono destinate al finanziamento delle spese sostenute per i docenti impegnati nell'attività di docenza e per le spese organizzative. Ci sono due modalità per insegnare il friulano a scuola: o il docente che è considerato l'esperto esterno, questo vuol dire che non è un docente della classe, potrebbe essere però un docente dell'istituto, oppure potrebbe essere un docente di altro istituto, oppure lo stesso docente della classe che fa quindi l'insegnamento all'interno del proprio orario di servizio, e in questo caso vengono assicurate le ore funzionali all'insegnamento. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede due possibilità: la docenza tout court e appunto le ore funzionali all'insegnamento, che sono quindi di supporto alla preparazione di materiali, alla predisposizione di documentazione, anche di materiale grigio. Quindi su questa base la Regione eroga i finanziamenti. E come avviene questa erogazione del contributo? Sono passati 14 anni, vi dicevo dal 2011, quindi sono state anche riscontrate alcune criticità che abbiamo cercato di superare. Per esempio, per ovviare al fatto che dicevano le scuole, no, di non riuscire a partire con l'avvio dell'anno scolastico perché i dati devono essere comunicati dall'ufficio scolastico regionale. Poi sapete che qualsiasi macchina amministrativo-contabile è un po' un elefante, no? Ha dei tempi lunghi, eccetera, rischiavano le scuole di partire troppo tardi. Quindi per ovviare a questo è stata fatta una modifica per cui il 20% del fabbisogno viene dato sullo storico alle scuole subito, dall'inizio dell'anno scolastico. Il 70% viene dato entro novembre, cioè una volta che si conoscono i dati forniti dall'ufficio scolastico regionale, e il 10% a saldo. Quindi tutte le scuole potenzialmente sono in grado di partire con l'insegnamento del friulano proprio dal primo giorno di scuola. Sostegno finanziario alle scuole dell'infanzia primaria nel quinquennio. Qui voglio darvi conto anche dell'investimento della Regione per il friulano, per l'insegnamento del friulano, che ammonta, vedete, a quasi 7 milioni e mezzo, con i dati che riscontrate sono sempre più alti negli anni. Si possono notare, se voi leggete il numero delle scuole, meno scuole, ma questo è frutto del dimensionamento scolastico. Molte scuole sono state fuse, accorpate, e quindi in realtà, anche se il numero è inferiore di scuole, vedete che il numero degli alunni è sempre in crescita. Sostegno finanziario alle scuole secondarie di primo grado viene garantito invece attraverso la legge 13 del 2018. Ogni anno esce un bando che appunto è destinato alle 3 lingue minoritarie con dei distinguo, nel senso che per quanto riguarda la lingua slovena e la lingua tedesca, questo bando viene offerto alle scuole di ogni ordine e grado. Per quanto riguarda, escluse sempre le secondarie di secondo grado, per quanto riguarda il friulano viene offerto solamente alle scuole secondarie di primo grado, proprio perché infanzia e primaria hanno già garantito l'insegnamento. Quindi attraverso questo bando viene data la possibilità alle scuole di esprimere quindi la volontà di realizzare dei progetti, e il finanziamento concesso negli ultimi 5 anni è stato di 500.000 euro con 100.000 euro l'anno, e vi do subito l'informazione che da quest'anno, il bando è appena uscito, invece l'ammontare è stato aumentato a 150.000 euro.
Se noi vediamo in questo grafico, abbiamo fatto il confronto tra i comuni tutelati in cui è presente almeno una scuola e quante di queste scuole hanno fatto domanda per il bando lingue minoritarie delle scuole secondarie di primo grado. Vediamo quindi che il dato del friulano è alto, ma non è il 100%. Il dato del tedesco possiamo dire che è il 100%, perché vedete che è leggermente più basso, ma perché corrisponde a una sola scuola, quella di Paluzza, che non ha fatto domanda sul nostro bando perché ha altri finanziamenti. Comunque eroga tutto, cioè fa la progettualità, soltanto che non aveva bisogno dei finanziamenti regionali. Per lo sloveno meriterebbe un discorso a parte perché comunque è un po' più basso, ma per il fatto che, come sappiamo, qui vige proprio un ordinamento per l'insegnamento della lingua slovena, quindi riconosciuto a tutti gli effetti. Ho finito? Cosa devo fare? Posso rubare 3 minuti? Posso? Vado velocissima, posso rubare 3 minuti? Vado veloce. Ok, adesione al bando lingue minoritarie, questo lo vedete anche in grafico, così si capiscono meglio le percentuali. Vi parlo brevemente dell'elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, che è fondamentale perché si può insegnare friulano nelle scuole dell'infanzia primarie se si è iscritti nell'elenco. Questo elenco è ricchissimo, vado avanti, guardate i numeri, è un numero veramente enorme di docenti iscritti, tuttavia non riusciamo ad avere il 100% del fabbisogno delle scuole. Perché? Proprio per questa logica che deriva dalla 482, che chi insegna friulano nella scuola deve essere un docente, non può essere un esperto esterno. Ma se il docente sta insegnando nel proprio istituto, difficilmente potrà accettare l'offerta che riceve da un'altra scuola per andare a insegnare sempre di mattina, perché naturalmente è impegnato in servizio. Quindi l'ideale sarebbe avere iscritti all'elenco che sono nella stessa scuola in cui insegnano, perlomeno nello stesso istituto. Questo ovvierebbe tanti problemi, perché allo stato attuale abbiamo fatto di tutto veramente come Regione per venire incontro, addirittura inserendo 2 anni fa, nel 2022, 3 anni fa ormai, la possibilità per le MAD. Le MAD è un acronimo che significa messa a disposizione, cioè sono praticamente i laureati, i neolaureati che non appartengono ancora a nessuna graduatoria, che fanno domanda direttamente alla scuola, all'istituto. Qualora in possesso dei requisiti previsti, appunto, c'è anche la possibilità per questi. Quali sono i requisiti? Sono titoli culturali, scientifici, professionali. Purtroppo non ho più tempo, però dico soltanto che adesso anche nella commissione che si è riunita da poco stiamo cercando di alzare questi titoli, perché quando si è nato tutto questo nel 2011 volutamente sono stati lasciati molto larghi, bastava aver fatto veramente poco per poter insegnare friulano. Adesso un po' alla volta cerchiamo di elevare. Vado velocissimo, prometto. Quindi dicevo che sono tantissimi, le regole per l'utilizzo dei docenti, mi fermerei più a lungo, ma qualche cosa ho accennato. Volevo accennarvi solo a questo, DocuScuole, molto importante, che è tenuto dalla Società Filologica Friulana, ed è la documentazione di cui si è tanto parlato anche nel regolamento. Cioè avere un centro di documentazione significa avere una comunità di pratica che farà crescere questo centro di documentazione fornendo un sacco di materiali, perché non dimentichiamo importantissimi materiali scientifici, ma nella scuola c'è tanto materiale cosiddetto grigio che va valorizzato, non va chiuso in un cassetto, va fatto circolare. Vado avanti veloce e vi dico soltanto che poiché, lo dico ancora una volta, il friulano non fa parte del curricolare dei LEP ma è extra, dovevamo dotarci di un qualche cosa che non trova la documentazione nei piani di indirizzo ministeriali per quanto riguarda, diciamo, l'insegnamento standard. Ci siamo dotati di un piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua che dà le indicazioni sulle metodologie, dà le indicazioni su quelli che devono essere gli standard minimi da raggiungere, sulle modalità di valutazione, eccetera. Cosa contiene il piano? L'ho appena detto e dico soltanto, molto importanti poi le convenzioni della Regione con l'Università di Udine, cito soltanto 2 cose importantissime che poi fanno parte anche delle criticità, cioè la possibilità di avere un curricolo di friulano all'interno del percorso di scienze della formazione primaria e la certificazione linguistica. Dico subito la criticità perché abbiamo riscontrato proprio poche settimane fa, quando ci siamo riuniti in commissione, che purtroppo pochissimi studenti si avvalgono di questa possibilità. Ed è assurdo che in Friuli Venezia Giulia futuri docenti, quindi persone che hanno scelto il percorso di scienza della formazione primaria, non seguano anche questo percorso per poter poi anche insegnare friulano, che tra l'altro permette anche, se vogliamo, un riconoscimento economico. Quindi bisognerà fare una riflessione, ce lo siamo detti, e cercare quindi di diffondere maggiormente questa opportunità. La certificazione linguistica è molto importante perché va proprio in questo che dicevo di nobilitare i titoli e ad arrivare, come per tutte le altre lingue, a un riferimento al quadro comune europeo per quanto riguarda i livelli appunto di conoscenza della lingua. L'ho detto, vado velocissima, vi chiedo scusa.
e la certificazione l'abbiamo detta. Ecco, posso soltanto concludere con questo: l'evoluzione del percorso, quindi nell'ambito dell'istruzione dalla terza conferenza ad oggi, è stato garantito il sostegno continuativo per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole. Abbiamo cercato di migliorare con una tempistica diversa nell'erogazione dei finanziamenti. Abbiamo inserito le MAD per avere più possibilità di attingere a questo elenco. È stato aumentato il fabbisogno perché nel frattempo è stato rinnovato anche il CCNL delle scuole e quindi anche l'importo previsto per i docenti è aumentato. Una continuità del finanziamento annuale al centro DocuScuole che è stato anche aumentato. Abbiamo fatto un interessante webinar che ha permesso alla comunità di pratica di ragionare e dovremmo farlo più spesso. Sostegno all'Università appunto di Udine e i requisiti dell'elenco che sono stati rivisti. Soltanto due forti criticità, quella di cui ho già parlato, il fatto quindi che i docenti sono difficili da reperire per le motivazioni che abbiamo detto e il curriculum del friulano che dovrebbe essere potenziato soprattutto nella diffusione e nella comunicazione. E inoltre ancora la cosa importante è che nel frattempo sono anche cambiati diversi dirigenti scolastici, soprattutto in questi ultimi anni, e quindi forse è il caso di ripensare a una formazione / informazione appunto per i dirigenti e i docenti, perché il momento cruciale dell'opzione esercitata dalle famiglie è fondamentale poi per percorrere una strada di successo che deve essere quella delle lingue minoritarie. Scusate del tempo. Grazie professoresse, grazie ai nostri relatori. Allora, come disei, facendo una piccola polse, a tornare a attaccare con la seconda parte e dopo la discussione e le conclusioni, alle 5:40 in ponte. Qui cale a lei, qui non è.
Regional di Politiche Linguistiche 2026-2030, che sono Veronica De Giorgio, operatore dal Sportel Regional Pelenghe Furlane, che nos svelerà dall'amministrazione pubblica, Marco Torresin, funzionari de Arlef, che nos chiacchiererà dai media e de promozione sociale, e Elena Zanussi, funzionaria di Arlef, che nos svelerà des tecnologie. Anche qua, come che avendite prima Cirin di stata i teams, cirerai anche di faus qualche segnale, a manchi in 5 minuti. Approfitti anche per dire che dopo queste sezioni sarà una parte dedicata alla discussione, dove che si potrà domandare di intervenire, e dopo subito da ora saranno le conclusioni e così alla rina finì queste quarte conferenze regionali sulla lingua furlane. Allora è venuto buon che qualcuno è entrato, qualcuno altro è restato là e après le soste se poden fa un lavoro di convincimento forte, non dico proprio violento, ma quasi, no? Per poter attaccare, e ho dato la parola appunto alla dottoressa Veronica De Giorgio, operatore da Sportel Regional Pelenghe Furlane, che nos svelerà de amministrazione pubblica. Prego Veronica. Sì, grazie direttore. Il mio intervento sarà in lingua friulana, quindi se qualcuno ha necessità di mettersi le cuffiette. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Che il mio intervento tratta un argomento che tocca la vita di più parte dei cittadini di questa regione, che interagiscono con l'amministrazione pubblica e con i suoi servizi in tante occasioni ogni giorno. Proprio per questo è fondamentale garantire l'esercizio pleno dei diritti linguistici. La presenza dal Furlan, anche lingue minoritarie, e i servizi forniti dall'amministrazione pubblica rappresenta un fattore importante di legittimazione e anche un elemento essenziale per favorire il suo sviluppo e il suo uso. Dunque l'amministrazione pubblica è uno dei settori più importanti per tutelare e valorizzare la lingua furlane. Già il titolo di questo intervento, la lingua furlane e amministrazione pubblica, un passo in denant, mette in evidenza che in effetti in negli ultimi anni sono stati fatti passi in denant di attuazione delle leggi di tutela delle lingue furlane e in tal suo uso pubblico. In che senso, è vero, la strada di fai è in chiamò lunga, ma va segnalato che la sensibilità verso l'uso delle lingue furlane in amministrazione pubblica è da ora cresci. La riforma dal sistema di pianificazione linguistica, attuata con la legge regionale 9 dal 2019, ha superato le limitazioni dai plan speciali dai singoli enti e il plan generale, dunque, è diventato il punto di riferimento per tutte le amministrazioni. Questa ha permesso un'applicazione delle leggi regionali e dai miei provvedus più svelte e coerente e alla rendenante a fallo. Il Plan Generale di Politiche Linguistiche 21-25 aveva portato a formulare un plan di attuazione specifico per promozione delle lingue furlane taiens che fanno parte dal comparto dell'implei pubblico e della sanità dal Friuli Vignesi e Giulia. Questo plan di attuazione ha previsto una strategia operativa strutturata da di 3 azioni principali, che sono il coinvolgimento e la formazione dagli amministratori e dal personale. La seconda azione è la creazione di imprese che permettono al cittadino di esercitare il diritto alla lingua. E il terzo punto del plan di azione era il bilinguismo visivo. Dunque la promozione di queste attività, metodi sinvore e massime de bande de Arlef, si è indrecciata prima di tutto su questi tre settori. Fevelando ai soggetti pubblici che sono interessati, sono diversi che sono chiamati a esercitare le funzioni specifiche di attuazione delle politiche linguistiche e di rispetto delle leggi di tutela delle lingue furlane.
prime tradutte è chiaramente la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, cui è dal comparto unico dall'implay pubblic e il suo consiglio regionale, l'Arlef, Jens Locai, l'Aclif e le aziende sanitarie. Due loro sono accompagnati e poi de Arlef anche mediante dal sportello regionale. Questo offrisce servizi di traduzione e di consulenze linguistiche e in generale attività di consulenza e di sensibilizzazione da realizzare che sono le varie attività di politiche linguistiche. Come che è facile immaginare, gli ambiti di lavoro dai diversi enti pubblici sono un'evore differenza e dunque anche le attività a pro delle lingue furlane e amministrazioni pubbliche sono differenti. O livelli di varietà, massime perché il calinteng la natura e la tipologia dei materiali prodotti anche per furlan. Perché si va da traduzioni per il settore medico-scientifico a che per il settore amministrativo fino alle consulenze toponomastiche. E questa è chiara alle domande un uso qualificato e specialistico delle lingue furlane applicate a ambienti tecnici e di settore. Per dare esempi concreti su questo tema, mi fa piacere ricordare le buone pratiche che qualche soggetto ha immaneato, con la speranza che a poter inviare una reazione a chiadene e che a lei a influenzare in maniera positiva sempre più enti. Tra gli strumentali di regione, Ardis, ETP, ERSA e Promoturismo FVG si sono indrecciati al sportello regionale per traduzione in lingue furlane o dal loro sito web o di materiale divulgativo che al chiappe dentro, come che ho dicevi prima, anche l'engas un'evore tecnici. Proprio per regione sono state sprontate versioni per furlan di diverse attività, per esempio per direzione salute, le campagne annuali per vaccini e quintri di influenze e dal Covid-19, oppure per servizi elettorali, i manifesti elettorali per selezioni amministrative e per convocazioni dai comizi. Anche il Consiglio regionale ha domandato la traduzione in lingue furlane dal suo statuto e dal suo sito web istituzionale e ricordi che per tutti i consiglieri è disponibile un altro servizio un'evore importante. O ben che in tutti gli sentati de aule, in tanto ai lavori di assemblee, si può svegliare per furlan e servizi dall'interpretariato simultanei. Anche le aziende sanitarie sono tra gli enti, come che ho dicevi, clamata predispone un programma di intervento per gli adempimenti di legge e tra gli enti le aziende dal territorio si erano impegnati in educazione sanitaria e promozione della salute, realizzando diversi materiali plurilinguali di informazione, sensibilizzazione e prevenzione. I mesi di pandemia che hanno caratterizzato una parte di questi ultimi 5 anni non hanno sicuro facilitato la continuità delle buone pratiche o la nascita di iniziative nuove. E anche il mutamento delle strutture aziendali, con l'unione di territori che di spesso non condividono in maniera uniforme l'interesse per promozioni linguistiche, ha intardato le buone pratiche e le produzioni dai materiali. Ma ho di nominare per sua positività l'attività delle aziende sanitarie universitarie Friuli Centrale, la più grande a livello regionale, che serve più di 500.000 utenti, che dal 2023 mette a disposizione un buon servizio di comunicazione dall'ambito sociosanitario, con la realizzazione in lingue furlane dal suo sito web, che è un mezzo fondamentale per dialogare con l'utenza di lingue furlane e dare informazioni utili, massime con la sezione Novis. Mediante il servizio di traduzione che il sportello regionale mette a disposizione dagli enti pubblici, come che ricordavi prima, questa sezione dal sito è sempre in giornate. Pensate che gli Novis pubblicati anche in lingue furlane sono in media 150 per anno. E questo dimostra anche molte volte che il furlan è una lingua dal tutto adatte anche per un settore sensibile e tecnico come che il sociosanitario, ma soprattutto dimostra che per gli enti pubblici è in effetti possibile offrire ai loro cittadini un buon servizio di comunicazione per furlan. In più,
In che schiains alle lati indenanti il progetto Cresci con plui lenghis che al chiappe dentro i duchi dipartimenti di maternità e infantile de ASUFC e è un progetto in manea de Arlev che ha l'obiettivo di promuovi tra i genitori dai fruttins appena nasciuti la conoscenza di tutti i vantaggi dell'educazione plurilinguale e in questo tempo al vuol valorizzare le caratteristiche culturali e linguistiche dal territorio regionale. Il progetto ha previsto anche corsi di formazione per il personale, di modo di prepararlo a dare informazioni su questo progetto al momento che consegnano alle famiglie la valiggiute con dentro materiale informativo e ludico. Fin quando il pont nascita di San Vito al Tilimento era stato attivo ben fin dal novembre del 2023, il progetto chiappava dentro anche l'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Tornando ai soggetti pubblici, il servizio di traduzione e di consulenze linguistiche è disponibile anche per altre istituzioni pubbliche statali e anche in questo caso ovvero esempi positivi con la Sovrintendenza Archeologia e Belles Arts e Paesaggi dal Friuli Venezia Giulia che pubblica con regolarità sia comunicati stampe in lingue furlane, con la Questura e la Prefettura di Udin che hanno attivato in maniera rispettive progetti dedicati alla prevenzione dei struffis, massime a pro delle popolazioni blu e anziane, e progetti di sicurezza stradale che hanno dentro investito i studenti delle scuole secondarie di secondo grado. E infine anche la RAI è un soggetto pubblico che si giove di consulenze linguistiche dal sportello di Arlev. Massime per presentazione di diversi programmi radiofonici o televisivi dal palinsesto in lingue furlane. Arrivi come a quel che forse è il cur di amministrazione pubblica, che sono gli enti locali. Per una schiera di caratteristiche, prima fra tutti il fatto di essere un'evore d'ogni alla popolazione, i nostri comuni hanno un'importanza primaria tal da valore e visibilità alla lingua furlane. Gli enti stessi sono chiamati a assicurare l'esercizio dei diritti linguistici e l'applicazione delle disposizioni dal plan generale. Si ben che, come chi dicevi, all'enchiamo tanto migliorare, si ha di riconoscere che in tagli ultimi anni sempre più enti hanno fatto domande di traduzione. Qualche amministrazione locale ha domandato di voltare in lingue furlane il suo statuto e sono tanti le amministrazioni che hanno in fur materiale informativo e divulgativo anche per furlan. Perché gli enti che hanno siglato accordi di collaborazione con l'Arlev, gli è stata anche applicata una delle azioni previste dal plan di azione, la seconda, se ricordate che usai detto, e di fatto si tratta di aver messo a disposizione un pacchetto di modulistiche bilinguali italiano-furlandi che più doprade in diverse aree operativi dall'ente comunale. A un'evore di altri comuni sono state fornite anche la traduzione per furlanda agli articoli del Codice Civile che si leggono in occasione dal matrimonio. E con di più è stata voltata per furlan anche la Costituzione italiana, che è pubblicata da Arlev in versione bilinguale italiano-furlan e avendo distribuita in tai comuni di lingue furlane a tutti i giovani che finiscono in 18 anni. L'ACLIF invece in che scantine ha promovuto tra i comuni che aderiscono all'assemblea l'installazione di una segreteria telefoniche automatiche per furlan e dunque i cittadini che telefonino all'ente sono indrecciati ai servizi che urcoventing mediante una voce automatica che fevele anche per furlan. La proposta Pala Vigny vuol rispondere a criteri di immediatezza, provando a semplificare che è la complessità delle burocrazie pubbliche. E si vuole mettere a disposizione da Jens la modulistica più doprade, voltate per furlan, in un unico luogo virtuale, chiaramente. Perché il sito di Arlev, che ha già una sezione dedicata alla consulenza per gli enti pubblici, potrà prevedere anche una sezione di queste per modulistiche. Tra gli enti locali, un esempio di buone pratiche, massime in tal'ambito del bilinguismo visivo e uditivo, è rappresentato dal Comune di Udin, che ha attenso ridotta i materiali proposti in sei musei, dove sono presenti panelli informativi e audio-videos in lingue furlane.
Anche la sezione furlane delle biblioteche IOPI è presente insegni, cartelli di catalogazione e supports visivi per Furlan. De stesse maniere anche il comune di Tavagnà è un buon esempio che si impegna a garantire la presenza del Furlan in tesso strutture e tesso comunicazioni istituzionali che manda fuori in maniere periodiche. I das pluiresins che fanno in riferimento al 2024 che sono passati mediante il questionario annuale per valutazione intermedia dal stato di attuazione del plan generale che valutazione che faceva riferimento prima il professor Gazzola, nos dicono che gli ens che hanno immaneate al mancul una collaborazione con l'Arlef dal 2024 sono ben 83, per un totale di 650 voti consulenti fatti dal sportel regionale. Dunque, l'implementazione di queste iniziative metodi invore da IENS per garantire la presenza delle lingue furlane sul loro territori è in chiamo parziale, ma in qualche settore è da ora migliorare. Per esempio, ovvero marcare la positività della diffusione del bilinguismo visivo, che assicura la presenza di segnaletiche stradali con toponimi e scritti bilinguali. Proprio su questo ho fatto un piccolo approfondimento, partendo di una considerazione importante. La segnaletica stradale e gli insegni pubblici che riportano in toponimi e indicazioni in forma bilinguale, con la stessa dignità grafiche, sono mies visivi che esprimono inclusione e soprattutto identità. Di questo punto di vista, la nostra è una delle regioni più virtuose dell'Unione Europea, con l'83% dei comuni del territorio di lingue furlane che assicura segnaletiche stradali bilinguali sul suo territorio. Da specifico, il 91% dei comuni dell'ex provincia di Udine, il 73% dell'ex provincia di Pordenone e il 75% dell'ex provincia di Gorizia. Questa attività è stata facilitata dai contributi regionali straordinari dal 2021, 2022 e 2024 per investimenti in materia di segnaletica stradale bilinguale mediante il bande Arlef per concessione di contributi agli enti locali per installare segnaletiche stradali bilinguali, chiaramente. I servizi che l'Arlef mette a disposizione mediante il sportel regionale al comparte la ricerca e la traduzione di centenari di toponimi ogni anno con microtoponimi, oronimi e idronimi e che servizi alle indrecciate agli enti locali, FVG Strade, Società Autostrade Alto Adriatico SPA, a tutte le direzioni e ai servizi regionali e agli EDR di Udine, Pordenone e Gorizia e più in generale a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno di esponi segnaletiche o cartelli in lingue furlane. Il bilinguismo visivo però non è come segnaletiche stradali o toponomastiche, ma anche tabelli, supporti visivi in generale e mezzi di trasporto. La legge regionale 29 dal 2007 è previsto che sul territorio di lingue furlane i cartelli, gli insegni e tutte le indicazioni utili esponuti al pubblico in tali edifici che sono sede di strutture operative avvedi la traduzione in lingue furlane con evidenze grafiche compagne dall'italiano. E anche su questo l'ex provincia di Udine è la più virtuosa col 24% dei cartelli bilinguali. Per sburtare un po' questa aspetta, dal 2024 l'Arlef ha pubblicato un bando per gli enti pubblici interessati a sottoscrivere un accordo di collaborazione con che di promuovere il bilinguismo visivo mediante concessione di un contributo per installare cartelli esterni e supporti visivi bilinguali. E per questo progetto hanno presentato domande 20 voti tra locali e pubblici. Infine, vuoi rimarcare l'importanza della formazione, massime che dagli amministratori e dai dirigenti amministrativi. Le loro conoscenze normative e le loro coscienze sull'importanza dell'uso del furlante amministrazione pubbliche dipendono non solo dall'attivazione reale di azioni che ha increscito il suo uso, ma anche la disposizione del personale chiamato a metterli in vore. Gli amministratori e i dirigenti indrecino le attività portate in denaro dagli uffici e dunque anche l'uso del furlante, anche riconoscimento di un diritto linguistico e anche strumenti che aiutano la comunicazione empatica tra amministrazione e cittadini.
In questi ultimi science, mediante collaborazione tra ANCI e Compa FVG e Arlef, tra i corsi di formazione proponuti agli amministratori locali e ai dipendenti pubblici, sono stati inseriti anche moduli per le lingue furlane. In più, le liste di offerte formative regionali è stato proponuto un corso di formazione per il personale sulla grafia ufficiale delle lingue furlane. E riguardi anche l'attività di formazione proponuta dall'Università del Friuli mediante il CIRF, che coi fondi della legge 4 per ogni dun dagli ultimi 5 anni e ha offerto corsi di formazione in lingue furlane per i dipendenti pubblici. La formazione linguistica in quest'ambito è fondamentale anche per gli operatori sanitari che hanno un ruolo professionale specifico che mette ogni giorno a contatto con persone deboli, dove è fondamentale di sviluppare un'empatia linguistica. Dunque sarà importante prevedere che queste formazioni siano proponute in modalità a distanza o asincrone per facilitare la partecipazione di una categoria come che sanitarie che lavora sui turni. A questo proposito è importante confermare la volontà di puntare sulla formazione del personale amministrativo, tecnico e sanitario, fa crescere queste iniziative e in maniera progetti di sensibilizzazione per gli amministratori, promuovendo un uso delle lingue furlane senza pregiudizi o discriminazioni. A voi ascerà, perché il direttore mi ha detto che manca un minuto, con le giuste, perché ho scelto questo mio intervento con una piccola riflessione generale. Un'amministrazione pubblica che garantisce sia i servizi in lingue minoritarie e riconosce in maniera ufficiale l'importanza di queste lingue e delle sue culture e contribuisce a mantenerle vive. Quando i cittadini possono dialogare con le istituzioni doprando la loro lingua madre, si sentono più ascoltati e capiti. E questa incresta la fiducia tra la comunità e le strutture amministrative. L'uso delle lingue minoritarie in servizi pubblici e dunque dal furlan permette una comunicazione più chiara e funzionale. E questa è un lavoro importante per settori come la sanità o la giustizia, dove che capire bene queste informazioni e avere il diritto di esprimersi con la propria lingua fa la differenza. In tali ultimi anni, in qualche area, sono stati passi avanti significativi, talmente in vore la normativa di tutela delle lingue furlane in tale pubblico. Dut caso, a pet dal numero dei soggetti pubblici interessati e tenendo conto dal numero dei materiali prodotti in diverse attività di amministrazione pubblica, è di augurarsi un'increscita capillare dall'uso delle lingue furlane, con un'attenzione che diventi sempre più cosciente. Come che si vede dai casi che hai riportato non mancano esempi virtuosi che possono ispirare sempre più gente in maniera attività che garantiscono il rispetto delle normative per tutela e per promozione delle lingue furlane. E in questo caso dimostrano anche che queste sono una possibilità concreta. E covente però un'attuazione convinta e costante. E dunque è fondamentale agire con responsabilità e determinazione. Le azioni che conventi per attuare buone politiche linguistiche hanno bisogno di una sinergia attiva e completa tra i diversi soggetti che la massa mette in vore queste normative di tutela dal furlan e è fondamentale che sia di un coordinamento di risorse politiche, amministrative, umane e professionali, dove che ogni dun, perché il calè di sue competenze, garantisce in maniera responsabile il suo contributo all'attività di politiche linguistiche per le lingue furlane. Grazie a voi per la vostra attenzione e buon proseguimento. Grazie. L'indevant con il dottor Marco Toresin, funzionario di Arlef, che nos farà il ponte, nos svelerà dai media e de promozione sociale. Prego, Marco. Sì, buonasera a tutti, anche io farò il mio intervento per Furlan. E sarei a parlare di due campi di azione che sono fondamentali quando noi parliamo di una pianificazione linguistica, quindi i media, i mezzi di comunicazione e la promozione sociale della lingua. Quando era stata la terza conferenza per la lingua furlana dal novembre del 21, eravamo in una situazione storica dove eravamo lavoro a venire fuori dalla pandemia, che non ci aveva fatto capire
l'importanza dei media, era stata una crescita e era proprio evidente la di bisogno di avere una presenza dalla lingua furlana in forma scritta. Per questo uno degli obiettivi era, l'obiettivo principale era quello di favorire una maggiore presenza della lingua furlana in tai media e anche di avere una maggior presenza del furlan dai media che è fondamentale per una crescita dal status e dalla lingua stessa. Allora io adesso sarò in davanti dalla prima parte a vedere se è stato fatto dall'ambito dai media e dopo con la promozione sociale della lingua. Allora, la situazione dei audiovisivi dal 2021 era una diffusione ridotta in ambito online, è stato fatto un lavoro importante con il Fondo regionale per l'audiovisivo e sono stati fatti tutta una serie di prodotti documentari, anche grazie all'introduzione di finanziamenti specifici per il furlan, quindi perché i prodotti che aveva sia i requisiti per i bandi del Fondo regionale per l'audiovisivo e anche parlarle quindi per la lingua furlana. Sono stati fatti un gruppo di produzioni con i più vari argomenti che potessero sia che di storia, quindi sul patriarcato, sul terremoto, ma anche di argomenti attuali, per esempio sulla disabilità. Zinta vede i materiali prodotti proprio da Arlef, quindi i materiali per i pipissui, avven i cartoni animati, comunque avven una serie di filastrocci, di chansons e di conti con illustrazioni, dove che si è messo insieme sia la tradizione, ma anche un'innovazione, una creatività, quindi anche un'attenzione a ciò che succede al di voi. Si continua col doppiamento dai cartoni animati, produzioni internazionali, quindi avven sia dai materiali prodotti in Catalogna o per esempio dalla BBC, dalla rete audio-televisiva dal Regno Unito. Questi materiali sono stati messi a disposizione sia per televisione, quindi su Telefriuli, su Maman e su Telefrus, ma anche sono stati messi online, così che si può vedere sia su YouTube che on demand, sempre a disposizione di tutti che sono interessati. Bisogna vedere la situazione dai social network, bisogna notare che è una crescita, anche se moderata, dalla presenza della lingua furlana online. Tanti volte la lingua è adoperata dai vari utenti, quindi anche magari la grafia e comunque tutta una serie di situazioni non sono proprio, sono magari varie, però bisogna notare e sottolineare che è una situazione positiva. Per quel che riguarda le testate giornalistiche è stata una crescita, quindi avendo la Patria dal Friuli e la Voce dai Furlans, l'Arlef e la Società Filologica e anche dalle sessioni dal sito sia con le notizie che con dei materiali che si possono scaricare. E dopo bisogna segnalare, Simone che aveva detto anche la collega De Giorgio, che sono a livello di enti, per esempio l'azienda sanitaria del Friuli Centrale o la Regione, che hanno delle sessioni informative sempre in giornate per Furlan. Dopo sono anche tutte le associazioni, come può essere l'ACLIF, Glese Furlan, l'Istituto Ladin Furlan, il Teatro Stabil Furlan, che hanno delle sessioni informative per Furlan, e quindi insomma è una situazione sempre in crescita, insomma positiva. Adesso si vede proprio i social, quindi Facebook, Instagram e TikTok, avendo tenuto da conto che questi social hanno dei target differenti a livello di età e quindi anche i materiali, i format che sono stati ideati sono stati fatti con la considerazione di cui Cal avrà di doprà o di comunque vede questi materiali. O che avvengono tre schermati con dei vari rubrichi
che sono su Facebook. Quindi il primo è che dai sinonimi e dei contrari, che si mette da una banda la parola e da che altra l'immagine, insomma lancia un effetto abbastanza divertente, no? Il secondo è nettiti la lenga, che vemituda la parola par furlan e che parola che magari tanti volte sapendo Prada, ma è dopo un'italianizzazione, quindi ancia proprio una formazione e tal divertirsi ancia un ruolo didattico. Infine Facebook, per il suo target e comunque per se non avendo si presta ancia a tutta una serie di comunicazioni istituzionali, quindi che si dice le campagne dall'Arlef o ancia i vari events che sono metodi in vora. Quindi chi vede che sono quasi 24.500 follower, 163.000 like dal 2022 al 2024. I post sono soprattutto per sensibilizzare e per far capire agli utenti al valore del Furlan e contenuti di carattere istituzionale, promozione e diffusione degli eventi. Su Instagram abbiamo un target un po' più giovane, quindi vedete che sono di nuovo in una maniera divertente, dove abbiamo questo dei amis falsi, dove abbiamo una parola par furlan e una parola in un'altra lingua, insomma si scrive dalla stessa maniera, però il significato è spesso differente. Stessa cosa con che dos trambis sono mis, e dove abbiamo due parole che si scrivono dalla stessa maniera, però il significato par furlan è molto differente. L'ultimo è un mondo par furlan, e che è un gioco dove è il nome di un brand internazionale che viene riveduto con il furlan. Anche qui per capire il valore numerico, 13.500 follower e più di 134.000 like dal 2022-2024 e un focus sui pisovins e anche una volontà di avere comunque un'interazione, quindi anche chi studia con la lingua è una maniera per stimolare, per avere la reazione e le idee dai giovins. TikTok Furlan, che è un target anche più giovane, dicono che sono dei video, video di 1 minuto, dove si fa coesistere l'informazione ma anche un po' l'ironia. Sono stati scaricati 166 video con 25 milioni di visualizzazioni e 200.000 like. Io per il tubo, dicono che dal 2021, quando era stata fatta l'altra conferenza, era già un canale YouTube dall'Arlef, però non era stato pensato in questa maniera, si è lavorato per avere un canale che con dei youtuber, no? Quindi sono questi 13 giovani che hanno età differenti e anche provenienza, quindi avvengono anche le varie varietà dal Furlan, e che insomma è stata fatta anche questo lavoro di dei volti che sono giusti in varie iniziative, insomma dei volti giovani, delle musiche giovani che sono conosciuti e la possibilità veramente di trattare i vari argomenti, quindi avendo le 80 lingue d'Europa, dove al Furlan avevamo tu in una suase con le lingue minoritarie in giro per l'Europa, ma anche a livello storico. Gitti è un'attenzione per le generazioni più giovani, quindi per i frus dai 3 ai dei Science, è un sito internet che è stato sviluppato a partire dal 2021, dove che si può chattare insomma anche i materiali che avevamo già visto prima, i cartoni, i Zux, i fiabis, o chi potete vedere una schermata, la schermata per rientrare, dove che insomma sono anche accattivanti per i fruttini piccoli, e per garantire e avere una diffusione anche a più possibile sono stati fatti dai canali social su YouTube, su Facebook e su Instagram, e dicono che questo sito internet è pensato sia per i canali ma anche per essere doprare assieme ai genitori e quindi per poter avere l'interazione già tra i genitori e i canali.
Per quanto riguarda il servizio sulla televisione, sulla radio, con la RAI dal 2021 abbiamo 150 ore radio e 40 ore in TV, quindi un aumento insomma, dalla programmazione. Abbiamo programmi sia per i episodi che per gli adulti, quindi per i episodi sono cartoni animati, mentre per gli adulti sono documentari di argomenti che possono essere cultura o arte. Hai anche la disponibilità on demand su Rai Play e Rai Play Sound, quindi anche la possibilità di ascoltare o vedere questi materiali quando che si vuole. Bisogna che se hai di sottolineare una situazione dove si può dare hai la necessità di vedere, hai che il canale è disponibile un notiziari con gli novis sia TV che per radio. Passando per parlare della promozione sociale della Lenga, è stata mituda la questione è che praticamente quando i frusti giovani si vanno a scuola vengono fuori da famiglie dove si parla come furlan e si chatta in un ambiente dove si parla l'italiano e tante volte il furlan va perduto. Allora l'idea era di avere un doposcuola per furlan, certo è un intervento che ha una certa importanza per metterlo in vora e quindi è stata fatta un studio analisi per via di la fattabilità e sono state fatte delle analisi su 3 situazioni, 3 regioni dal Friuli centrale, dalla montagna, dalle Culinis e poi dalla pianura. Appunto l'idea è che di vedere gli ambienti di immersione dove che i giovani possono imparare ma anche a divertirsi, tutto per furlan. Fin dal passato insomma, è stata fondamentale la promozione della trasmissione intergenerazionale della Lenga, con campagne per le famiglie e per i genitori, con l'idea di favorire il doprare la Lenga in famiglia. Sono stati fatti trasmissioni per TV Maman, insomma è un programma che è già arrivato alla 10ª edizione a cadenza settimanale e anche questo si può chattare in vari media, quindi in televisione, ma anche online e on demand e ogni anno, quando tacca la nuova stagione di Maman, sono fatte campagne stampa e web per favorire insomma anche che si sapeva che insomma a parte un'altra stagione, ma ormai è un appuntamento fisso. Il progetto Cresci con più Lenghis è il primo step, anche al frutto al NAS in tagli ospedali, è stata ormai dal 2012 all'età questo progetto, dove viene consegnata ai neogenitori la valisuta quarta casa del Furlan, dove sono dei materiali informativi, ma anche dei gadget come il bavarin o il misuratore di altezze per i frus. Dal 2021 sono stati quasi 10.000 nuclei familiari che hanno avuto questa opportunità e a partire dal 2024 si è pensato di alla fase successiva che è di attivare il progetto Cresci per i nidi di infanzia, dove che per i frus dall'età dai 24 ai 36 mesi hai la possibilità di avere questi nidi. Dicono che questo progetto è in alcune realtà come a San Denel, a Tumiec, a Pontebbe e dal prossimo anno si conta anche di farlo di là da Laga, Morsan e San Vital Tiliment. Fin dal passaggio, da quando era l'Olf, ma anche dopo con l'Arlef, sono sempre stati fatti campagne generalistiche che avevano l'obiettivo di incentivare la gente a adoperare il Furlan. A partire dal 2023 è stata mituda su chiave annuale, quindi dal 2023 la campagna cui calza il Furlan al Sadi Plui,
era Catina la rappresentante di questa campagna, insomma era anche un personaggio importante perché originaria dalla Lucania, è un esempio diciamo, che al Furlan può essere veramente un'opportunità anche di integrazione, insomma, di far divertidus e quindi era un personaggio insomma, fondamentale e conosciuto da dus oramai attorno al Friul. Dal 2024 invece è stata fatta la campagna Non sta a fatti contare la storia dall'Ors, con il target su Yupal Tubo, quindi potete vedere la mascotte che è questo orso insomma vestì alla maniera dai Pisovins e là che sono avuto partecipazione anche dei vari youtuber che avevano già visto prima, insomma i 3 di Pisovins, e sono stati fatti le campagne su un po' i social per favorire con un'attenzione insomma alla generazione dai Pisovins e per insomma favorire il doppio Furlan alle generazioni alfa e zeta. Gli ultimi 2 punti sarai rapido perché comunque avete già sentito le presentazioni del dottor Dell'Aquila e del dottor Gazzola. La ricerca sociolinguistica, bisogna tenere conto che dagli anni 70 sono stati fatti tutta una serie di indagini e quindi è stata importante comunque dagli ultimi anni di avere dei dati per poter fare una comparazione anche a quel che è succeduto in questo ultimo periodo. 180 i comuni che hanno coinvolti, quindi per pensarsi sempre che quando parliamo del Furlan abbiamo veramente a si fa con tanti enti locali, e una nuova metodologia insomma per viodi magari delle nuove situazioni, ma per avere la possibilità di fare dei confronti con se che era stato fatto già nel passato. Ultim, il sistema di indicatori, quindi tutta una serie di indicatori di prodotto e di risultati per capire dai vari ambiti che erano comunque la pubblica amministrazione, i media, la scuola, la società e le tecnologie che erano provveduti dal plan di politica linguistica in corso, e l'obiettivo è appunto quello di capire che all'estate metu in vora e gli impatti che si sono prodotti sul territorio. Le conclusioni, quindi il prossimo plan di politica linguistica, dicono che su questi settori sarà fondamentale, ben capire che l'industria si fa con i Pisovins e quindi da una banda la presenza dai media e a livello digitale dal Furlan sarà fondamentale consolidarsi a modi pluri e slargiare e continuare con le campagne sociali e educative. E anche per capire qual è il risultato sarà fondamentale continuare a vedere se che succede al territorio, quindi un monitoraggio e un'analisi dei risultati per capire le politiche smettute in vora quale effetto che hanno prodotto. Io vi disgrazie e mandi. Grazie, dottor Toresin, anche qui per aver sparagnato 1 minuto quasi, 1 minuto. No, sparagna e non risparmiava in più. Allora, l'ultimo intervento, prima dalla discussione e dopo dalle conclusioni, è della dottoressa Elena Zanussi, che è una funzionaria di Arlef e che ci svelerà dalle tecnologie. Buonasera a tutti e a tutti. Allora sì, la prima slide è pronta. Allora, le tecnologie rappresentano un pilastro fondamentale per vitalità linguistica. Dal 2021 in denant la Regione ha investito in tal sviluppo di nuove tecnologie, un traduttore automatico basato sulla intelligenza artificiale, un modulo per sintesi vocale e per riconoscimento alveolar per Furlan e una piattaforma di gestione multilinguale dei testi
il progetto Hermes. I moduli dalla sintesi vocale dal riconoscimento al fevelat sono stati inviati in tal 2024 e appunto a facilitare la trascrizione automatica, la vocalizzazione di test e la inclusione dal furlan in sistemi digitali accessibili anche a persone con disabilità. I progetti sono stati realizzati all'andaur di standard internazionali e confrontarsi con esperienze simili di altre minoranze linguistiche europee. L'obiettivo finale è la integrazione delle lingue furlane in schemi di intelligenza artificiale generative mediante creazione di un large language model native. Questa esperienza dimostra che l'innovazione tecnologica è un elemento strategico per garantire la vitalità del furlan e la sua presenza in dinamiche culturali, sociali e economiche contemporanee. Le paraules clave di questo intervento sono dizionari, correttore ortografico, tastiere per furlan, sintesi vocale e riconoscimento del fevelat. Strumenti che esistono già sono dedicati alle lingue furlane presenti in sezione strumenti del sito di Arlef e rappresentano risorse preziose per promuovere le politiche linguistiche nel settore delle nuove tecnologie. Realizzando pandin diversi strumenti di livello tecnico alto, si smira a facilitare l'uso scritto del furlan. Queste imprese acchiappano, per esempio, un dizionario digitale, un correttore ortografico, una tastiera ortografica e strumenti tecnologici moderni, tanto CMS, che sono Content Management System o ben sistemi di gestione dei contenuti, per creare siti internet o per installazione di tastiere furlane su smartphone. Sono a disposizione anche risorse interattive, anche applicazioni per consultare il dizionario digitale che fanno in modo di imparare in maniera più accessibile e appassionante l'uso delle lingue furlane, semplificando la scrittura e promuovendo la diffusione. La pagina strumenti del sito di Arlef offrisce risorse che il Gran Dizionario Bilinguale Italiano Furlan, che è un dizionario più completo per l'EMIS e profondità descrittiva a disposizione UE, alla più di 70.000 lemis italiani, riferiti a 68.000 lemis furlans, al contiene definizioni, esempi e fraseologie. Si può operare con la funzione di ricerche semplici o fare ricerche più avanzate o te versioni su CD-ROM. Anche consultare il quadro flessionale dei verbi o dei sostantivi. Il Gran Dizionario Bilinguale vuole un strumento di servizi dal furlan per tutti che desiderano leggere e scriverlo in maniera corretta, da urdes regole di grafia ufficiale delle lingue furlane. Con di più, in grazie a un'app, tutti i contenuti al GDBTF si possono consultare in tempo reale anche su smartphone e tablet. L'app è a disposizione sia per iOS che per Android. Il correttore ortografico Furlan è un'impresa a disposizione in modalità online che analizza il test, al segnale gli errori di ortografia, mantenendo le forme esatte e suggerendo le correzioni si fa. Il COF riconosce più di 3 milioni di parole furlane e fra queste le forme principali e queste equivalenti da urdes regole di grafia ufficiale. Il correttore è un lavoro utile per risolvere problemi di grafia, ma domanda una buona conoscenza del lessico e della sintassi. Si può anche adoperarlo in modalità offline, chiamandolo sul proprio computer. La tastiera furlane semplice è un programma per PC che permette di scrivere in maniera svelta e corretta in lingue furlane cui accensa i caratteri giusti. Dopo installato, grazie a una combinazione semplice di tasti, non diventerà più adoperare scurti dei caratteri sassi o inserire ogni volta dal testo il simbolo specifico.
Poi vengono le risorse per creare siti per Furlan, le WordPress, è un sistema di gestione di contenuti più conosciuto e adoprato per progettare e costruire siti web, nasciuto dal 2003, geolocalizzati in 172 lingue, e grazie a Arlef e a Insol SRL si può sdoprare per creare siti internet in lingue furlane. La traduzione per Furlan è domandata l'elaborazione di 6.287 frasi, localizzando anche tutto il back-end dal gestionale, i temi 2016 e 2017, il tema Rosetta e il plugin QTranslateX. Grazie a questo programma, doprà la lingua furlane sul web sarà anche molto più semplice. Poi vi invito la localizzazione di Facebook e Telegram per Furlan. Telegram dal 2020, per Telegram, il Furlan è diventato una delle lingue di queste app per scambi di messaggi che è una di quelle più adoperate in tal mondo, con passe 1 miliardo di utenti attivi ogni mese e 13 milioni di utenti attivi in Italia. In Friuli, un gruppo di volontari ha domandato supporto linguistico e professionale ufficiale a Arlef e sono stati svoltati e revisionati, grazie alla collaborazione con il portello regionale per lingue furlane, su pariù 15.000 stringhe per i sistemi operativi, la che l'app è a disposizione, venga stai per Android, iOS, Windows, macOS e Android X. Facebook. Dal febbraio del 2023 Facebook ha attaccata Fevelà per Furlan. Si può scegliere anche lingue delle sue interfacce, grazie alla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Arlef, Insiel e Meta per Facebook, che ha dato supporto alle proposte con entusiasmo. La prima traduzione di stringhe per Furlan è stata fatta con un'azione di Insiel con supporto di Arlef. Il risultato è un esempio di eccellenza in la promozione delle lingue minoritarie. In DDWE è a disposizione domente versione web. Si tratta di un lavoro sinergico e di un'attività che la RAI indenante anche alla Vigny, in giornate portanti in miglior la opere, anche se no in tempo reale. I news progress. Si fa vele di sintesi e di riconoscimento vocale. Dopo di un'analisi preliminare di fattibilità da Welte in tal 2022-2023 di DITEDI, che è il distretto delle tecnologie digitali del Friuli Venezia Giulia, che è una realtà nasciuta per sostenere la crescita del comparto ICT sul territorio regionale e di una ricognizione delle tecnologie a disposizione UE, dal 2024 si è inviata con la stessa realtà la definizione delle modalità operative e la realizzazione di un sistema che vede dentro questi moduli. Il riconoscimento vocale, SST, che è speech to text, bon di riconoscere un audio e di trascriverlo in maniera giusta per Furlan, e il modulo di sintesi vocale, TTS, Text to Speech, un modulo buono di pronunciare in maniera giusta il testo scritto per Furlan. Tra le finalità di questi sistemi è di incorporare la lingua furlana in contesti diversi, come per esempio trascrivi testi per Furlan per gli enti locali e regionali, per esempio verbalizzazione di riunioni, creazione di audios automatici per materiali audiovisivi e via indicando. Fa annunci in contesti diversi, anche in testuali di mobilità pubblica, anche sugli autobus, i treni, le stazioni e via indicando. Realizza web apps e apps mobile specifiche, anche per esempio la lettura di siti per persone che hanno visto in per Words e via indicando. Integrarsi in prodotti che esistono già sul mercato, anche per esempio Alexa, Google Workspace e via indicando. Vi è per fase di creazione del prototipo, il progetto ha avuto maniera di confrontarsi con gruppi di lavoro simili dal settore tecnologico di altre minoranze linguistiche europeane, per esempio i gruppi di lavoro di Occitania, di Galizia e di Frisia. All'estan metodologia un corpus audio e di test con trascrizione fonetica che permette di realizzare in modo che sul TACA dal 2025 è già stata data fuori la prima versione del modulo STT. In tal corso l'anno, dunque di quest'anno, si svilupperà anche in modi più il modulo
Cunché dimostrare e di migliorare le prestazioni con un obiettivo minimo dall'85% di precisione in te trascrizione des paraules, riconosciuti staccando audio in varie edizioni di Furlan. Con di più avvegneranno definiti specifici per integrazione dal sistema sedi in modalità asincrone, con chiaramente la spiete di trascrizione, sedi esplorando la possibilità di una modalità sincrone, una trascrizione in tempo reale. A supporto del riconoscimento saranno integrati moduli semantici sulla fonte di frasari, coniugazioni verbali e dizionari specifici per rinforzare la coerenza e la leggibilità dei testi trascritti. Saranno chiamati in considerazione anche soluzioni per il filtramento, con che di escludi e di censurare risultati non appropriati, non giusti, c'è molto che succede già per le lingue maggioritarie. Per ciò che tocca il modulo di sintesi vocale, il lavoro fatto in tal 23-24 doprante le svoci sintetiche già disponibili in altri contesti linguistici ha permesso di individuare limiti strumentali legati all'uso di trascrizioni fonetiche IPA, l'International Phonetic Alphabet, applicate alle lingue furlane. I risultati si sono dimostrati non adatti per riprodurre in maniera fedele i suoni bandiere delle nostre lingue, quando orientarsi quando il modello di partenza era stato creato per altre lingue, anche l'italiano. È stato dunque deciso di orientarsi bande di sviluppo di un sistema di text-to-speech basato sulla intelligenza artificiale. Venga stai adottando una rete neurale addestrata ad hoc per operare in maniera nativa sulla lingua furlane. Di lungo dal 25 si lavorerà per raccogliere di un gran corpus di frasi in lingue furlane, selezionati con cura col supporto di linguisti esperti per garantire di chiappadentri le sonorità caratteristiche principali del furlan. Dai test avvegneranno giuntati notice, sedi a livello fonetico e testuale e infine registrati per produrre file audio di alta qualità. Le fasi successive appreiono, mediante cicli interattivi di addestramento e di valutazione, di realizzare e di migliorare in maniera progressiva voci sintetizzate in lingue furlane con un'edizione neutra. Il progetto al ponte anche avere a disposizione dentro del fin dal 25 una prima web app che permette l'uso autonomo di sintesi vocale da bande di ARLEF e dai soggetti interessati istituzionali. Il traduttore automatico, accanto al 2021 in SIEL, la società ICT in-house al Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la ARLEF, ha sviluppato un traduttore intelligente avanzato sulla fonte di tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale, progettato per tradurre test e documenti tra la lingua italiana e furlane. Il modello di intelligenza artificiale è stato addestrato con un insieme di dati un'evore grains che al chiappedenti più o manco 90.000 cubi di frasi per italiano e per furlan, con che di garantire traduzioni precise e affidabili. La soluzione è stata avviata all'uso mediante un'interfaccia web user-friendly che permette agli utenti di operare il traduttore con facilità. Sull'imprint il sistema è stato allenato operando cubi di frasi furlan italiano già indineati tra di loro. Aiutandosi col dizionario con altri lemmi sutis, e gli è stata data fuori una prima versione che aveva una qualità non anche molto accettabile dal punto di vista dei risultati sburris fuori dal sistema di traduzione. Sulla fonte dei risultati ottenuti col primo modello è stata inviata una seconda iterazione di addestramento che ha integrato altri dati e che ha dovuto anche fasi di manipolazione pre e post elaborazione, anche per esempio la gestione di acronimi e di numeri, i non svoltati mal, la gestione di termini e frasi in lingue forestiche, per aulis dopleadis, traduzione di links e direzioni email, mettendo in pratica riconoscendo tutte queste categorie con cerindi metti dai algoritmi per di intervenire su queste situazioni poi critiche.
Questi interventi hanno contribuito a migliorare in maniera significativa le prestazioni del modello, risolvendo i restanti problemi venuti fuori durante le fasi di prove delle prime versioni e garantendo così una traduzione più accurata e affidabile. La valutazione dei risultati è stata sommettuta all'indice BLEU, che è il Bilingual Evaluation Understudy. Venga stato un algoritmo per valutare la qualità dal test voltato in maniera automatica di una lingua naturale ad un'altra. Il livello di qualità si calcola con la corrispondenza tra i risultati di una macchina e il prodotto di un uomo. Più una traduzione automatica e idonea di una traduzione umana e professionale e migliore è. Questo indice viene normalizzato tra 0 e 1, che il valore 1 al segno i pons massimi. A fin di svore dal 2024, dopo 91.629 frasi scubiate per l'allenamento, per il training, il risultato dall'indice BLEU è stato di 0,74, ben dal 74%. Di segnalare, infine, che dal mese di giugno del 2024 il Furlan, adunque un altro centinaio di lingue, è stato aggiunto di Google in tal suo sistema di traduzione assistita Google Translate. Calcolando che il totale delle lingue supportate è più o manco il 230, questo avvenimento rappresenta un riconoscimento importante dal punto di vista del status. Il progetto Hermes. Hermes è l'acronimo per Hub per elaborazione e revisione multilinguale delle espressioni scritte. Via per il 2025 verrà fatta su una piattaforma software web che sarà una banca di dati testuali in lingue furlane in linea con contesti in lingue italiane. Queste piattaforme hanno più intendimenti. Chiamare test in lingue furlane già voltate dal DUT per italiano che avranno di essi in linea in maniera automatica fra di loro per poter essi doprare, per esempio, per l'allenamento, per il training di progetti di machine learning. Chiamare test che esiste in nome per Furlan, creando un sistema che permette di assegnare a traduttori specifici che provvederanno a voltaio per italiano, dopo le validazioni seguitive i test saranno allineati in maniera automatica per stesse finalità di tesore, diventa l'archivio più importante di cubi di frasi allineati tra Furlan e italiano. Poi dopo è il progetto Tradost, che è un programma, un software di traduzione assistita e un sistema di gestione delle traduzioni progettato per migliorare l'efficienza e la qualità del lavoro di traduzione. Dopran memorie di traduzione e glossari. È la soluzione cloud di nuova generazione che permette ai squadri di traduzione di lavorare e collaborare ai progetti di traduzione. I vantaggi sono una memoria di traduzione che torna a adoperare traduzioni già fatte per sparare tempo e mantenere la coerenza. La gestione delle terminologie che mantiene la coerenza terminologica mediante i progetti. Strumenti di collaborazione che facilitano la collaborazione tra squadre per progetti di traduzione GRAINS, l'automazione dei progetti che standardizza e automatizza i flussi di lavoro e invia i processi di traduzione in maniera più automatizzata e efficiente. I traduttori professionisti delle quattro lingue ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia si giovano già di questa impresa. Ho vinto dopo il progetto dal Super Dizionari per arrivare a un nuovo dizionario che ottimizzi e calpei i risultati contenuti di quattro strumenti informatici diversi che esistono già o che sono in vore, sia da ora mette ad un il Super Dizionario. Gli strumenti linguistici che daranno vita al Super Dizionario UE già in fase avanzata di sperimentazione e che sarà messo in rete, si spera, dentro di qualche mese, sono il GDBTF, il Gran Dizionario Italiano Furlan e dall'Arlef, che è il dizionario più completo per l'emis e profondità descrittiva a disposizione in lingue furlane, il dizionario di lingue furlane, tra le finalità principali di queste
dizionari monolinguali e la descrizione analitica des accezions e la prestazione di esempi derivati soprattutto de produzione scritta in lingue furlane, che dizionari alle fur par furlan in tai lemis, in te definizioni, in tai esempi. In te versione web in linea, sempre in aggiornamento, sono quasi 6.000 lemis e più di 4.400 locuzioni, espressioni polilematiche. Le accezioni totali sono 36.426 e le frasi di esempi sono 51.349. Poi dentro il superdizionario alla dentro anche il dizionario dei cognomi, che è il dizionario al NAS di trascrizione in linea con traduzione per furlan dei contenuti e pubblicazioni di Costantini Fantini, i cognomi del Friuli, che è stato pubblicato dalla Bassa Elito Stampa dal 2011, che è una vera enciclopedia dei cognomi e che svolume in chiarte al conto poi di 200 pagine, con nomi, riferimenti storici, esplicazioni etimologiche, studi geografici e altre informazioni e curiosità. Poi viene il DIFA, che è il dizionario dal Furlan antico, la razza imprendenti superdizionari, e la redazione del dizionario dal Furlan antico è un progetto dal Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Informazione e Società dell'Università del Friuli, sostenuto di Heinz de Arlef, che nasce da studi e analisi di una grande quantità di documenti antichi conservati in archivi e biblioteche della regione. Che dizionari, anche in fase di perfezionamento, permetterà di conoscere l'evoluzione del furlan in tal tempo e di chiappare dentro le etimologie di tanti lemis doprati come in te lingue furlane. In conclusione, le prospettive per l'avenir, che sull'Instein stanno a dimostrare la centralità delle tecnologie e delle presenze in tal mondo digitale per favorire e potenziare l'adozione e la diffusione delle lingue furlane. Per queste ragioni, l'Arlef si propone di là in denant a sostenere i diversi progetti in questo settore, sui materiali didattici digitali, con il sviluppo di risorse educative digitali per facilitare l'insegnamento e l'apprendimento del furlan in scuole e in corsi di formazione per adulti, le piattaforme in linea con la creazione di piattaforme digitali per diffusione dei contenuti in lingue furlane, in particolare per traduzione, il riconoscimento e la sintesi vocale, l'applicazione mobili con il sviluppo di apps per smartphone che supportano la lingua furlane, anche dizionari, correttori ortografici, sistemi di traduzione, sintesi e riconoscimento vocale, e infrastrutture tecnologiche con l'implementazione di tecnologie per gestione e per promozione delle lingue furlane. In quest'ambito, uno dei progetti più ambiziosi al ponte a generare un modello linguistico digitale, LLM, Large Language Model, in maniera nativa in lingue furlane, tanto elementi abilitanti per tutte queste tecnologie che adopereranno l'intelligenza artificiale generativa. Grazie Selena. Non sapevi se tu avevi finito. Allora no, mi mangiavo le ultime frasi, quindi ringraziavi per la pazienza di aver ascoltato queste robe che non sono tanto semplici e facili di digerire. Né di disi né di fa. Allora, se arrivassi in somp, ringrazio anche tutti i relatori che hanno favelato. Come è il momento della discussione, clamerei allora su sul palco il presidente Arlef, vello là che l'hai veduto. Allora, come lui spiegherà che la roba, in pratica per ogni argomento che viene trattato, no, domandarinsa sono dalle domande, girerà un microfono aghielato e si clamerà sul palco il relatore che ha trattato l'argomento che riguarda la domanda. Allora, Presidente, passi la parola. Bene, allora, dopo aver ringraziato i relatori che sono stati veramente bravi, hanno trattato con
particolare capacità i loro argomenti, sono sicuro che magari a sedere dalle riflessioni, che poi sei stati che poi sei nasciuti in tante relazioni, o se no che già avevi svuto e avevi svuoto di presentare alla conferenza. Ecco, sicché in realtà non vince una schialetta ben definita, ma si contiene se magari i rispettedis che è stata anche la schialetta dai interventi. Ma venga stai che comunque se i veis dalle osservazioni, dalle domande, dagli approfondimenti, dalle anche proposte, i sinchi proprio per sentius. Il microfono alle talmies dalla sala, se qualchedun do il microfono, sono per un po' un sottchi, se qualchedun alla voce di rompi la grazia, ecco qui. Ecco, anche intervenisse cortesemente, si presentai, così magari... Sì, sono il dottor Rossetto e ho dopo il Furlan come lingua di Vore. Volevo domandare un po' di robis, perché l'insegnamento dal Furlan a livello di scuole e appunto per promuovere anche l'insegnamento e la promozione delle lingue. Se io ho vari scopi di chiappare le certificazioni delle lingue furlane. Una volta chiappate le certificazioni di lingue furlane, poi io insegnare disegno punno gli gradatori delle scuole? In realtà io penso che sia anche possibile iscriversi dopo la certificazione all'interno dei gradatori, come che io dico anche la possibilità di vedere una delle robe che lui in questo momento al VRC come porta di riflessione, alle anche il numero di iscritti e dopo le difficoltà che hanno i dirigenti per poter chiattare il personale. Però perché la situazione, perché la specifica domanda qui, se cortesemente domandi gli autori dalla professoressa Pavatti, ma è interessante che lui al dis proprio per cercare di capire un momento che il problema che viene chiappato dipende soprattutto dal momento del Covid. E purtroppo non è possibile perché l'elemento fondamentale è essere docente. Lo dicevo prima, lo prevede la 482 e quindi essere docente o di ruolo o iscritto nelle graduatorie o docente potenziale perché comunque c'è una laurea che poi dà l'accesso anche al mondo della scuola. Però la figura dell'esperto esterno che avevamo in passato prima della pubblicazione del regolamento purtroppo non è più utilizzabile, questo a livello di scuola dell'infanzia e primaria. Invece è possibile nelle scuole secondarie dove si lavora con i progetti, in questo caso sì, si può affidare l'incarico perché non lo fa la regione, a quel punto lo fa la scuola direttamente, ancorché con il finanziamento regionale, alla persona esperta. Grazie professoressa Pavatti. Le domande che resti qui, eventualmente se sono altre richieste perché riguarda appunto l'argomento trattato dalla professoressa Pavatti, in modo di non fare la Juve su dal palco continuamente. E spero che magari qualche altra riflessione vi ho Marco Stolfola. Buonasera a tutti i seduti. Io avrei un due o tre domande. Non so se di fare tutti scumò o come fa che per Patrizia Pavatti. Siamo sbagliati migliore. Sostanzialmente per rispetto verso la persona che ha la possibilità di dare una risposta tecnica, sarebbe meglio magari fa che e allora quindi avrai di tornare a domandare le paraule dopo, quindi. Va bene. Perfetto. Allora, domande che tra l'altro le domande che vi fatto al Presidente Eros Cisilino in occasione delle conferenze stampe, no? E le domande des fameis che a squegni domandà par plasè di l'insegnamento delle lingue furlane a scuole da dal sistema dell'EZ 482 che magari così no come che all'estate riguardata anche da dal risultato delle sentenze del Corpo Costituzionale 159 sia di domandare per plasea ai scuole, no? E
dalle sue belle relazioni, il dottore Pavatti non si è presentato anche un po' con quadri da situazione. Però, al di là di duci dati, di tros che sono che domandi, vino un dato che a tutte le risposte, se competenze, se conoscenze hanno i frutti dei famiglie che hanno domandato l'insegnamento delle lingue furlane a scuole. C'è qualche valutazione sui risultati di queste azioni che anche la sua relazione ha presentato anche in maniera interessante, anche per sé che di fare le regioni, per sé che di fare l'ufficio scolastico e forse anche per sé che non si arriva a fame, se a me deve capire. Grazie. Allora, ci sono sì, due momenti importanti, no? Come si fa di solito con le altre materie, quindi una rilevazione degli apprendimenti in entrata, una rilevazione degli apprendimenti in uscita. Per quella in entrata, devo dire, si fa relativamente, potranno dirlo magari tanti docenti che sono qui seduti, perché abbiamo effettivamente provenienze diverse, cioè ci sono i bambini che magari vengono da una famiglia che parla friulano, ma ci sono tanti alunni stranieri, e sottolineo questo fatto, quando ci sono alunni stranieri chiedono sempre l'insegnamento del friulano. Ci siamo posti come mai? Forse non comprendono bene, forse dato che si tratta di mettere un flag sulla domanda di iscrizione lo fanno in automatico, però lo chiedono e questa è una bellissima cosa, cioè comunque avvenga, avviene, questo è positivo. Invece per quanto riguarda la valutazione in uscita lo prevede il piano di applicazione. Come dicevo, siccome non c'è la valutazione standard, quella che quindi è prevista per tutte le altre materie, abbiamo dovuto prevederlo in questo piano applicativo di sistema. Quindi abbiamo indicato quelli che sono i traguardi formativi, divisi tra l'altro per ogni settore scolastico, più soft diciamo a livello di scuola dell'infanzia, un po' più alti alla scuola primaria, più alti ancora alla secondaria di primo grado, e quindi bisognerebbe da parte delle scuole dare una valutazione a parte, quindi non è quella da pagella, diciamo così, dovrebbe essere una valutazione a parte. E c'è stata molta discussione negli anni su questo tema, infatti non tutte le scuole lo fanno, lo lasciamo proprio all'autonomia completa. Però prima qualcuno mi ha detto nella pausa anche una cosa molto interessante. Bisognerebbe vedere anche a lungo termine se, ad esempio, questi alunni stranieri hanno continuato poi ad apprendere il friulano, cioè se si è perso e quindi è stata solo un'opportunità offerta in quegli anni di scuola, o se invece questo ha stimolato magari un approfondimento della conoscenza linguistica. Ci sono infatti le mie slide che ho potuto illustrare fino alla fine terminavano proprio con la strada continua, altro che se continua, ne abbiamo di cose da fare. Ecco, grazie. Se oggettivamente pensi di portare un contributo di ragionamento, Marco, col fatto che venga un'ora sola agli elementari, sì, fa una valutazione su un'ora sola per settimana, oggettivamente può essere una roba un po' complicata. Varesse di crescere il numero degli ore, che la lei, e doprà il furlan a livello veicolare. Mi sentite? Buonasera, Mandi. Riguardo la scuola, io volevo domandare, si è favelato dome di primarie, di infanzia, primarie e secondarie di primi cicli. Per ciò che riguarda i superiori, quindi il secondo ciclo, si ha elementi di falco, anche per ciò che se è stata una così bella risposta per i più piccoli, questi piccoli accresceranno un domani, quindi è possibile anche che sia di una risposta positiva di qua a qualche anno. Più si sale, più si secondarizza la scuola, no? Quindi la scuola secondaria di primo grado già è secondarizzata, lo è molto di più la secondaria di secondo grado. Questo vuol dire che mentre all'infanzia e alla primaria io ho dei tempi distesi di apprendimento perché ho alcuni docenti che però hanno tante ore, a livello di secondaria io ho le ore a cassetti, no? Quindi 8 ore di matematica, di italiano, eccetera. Ecco perché appunto nella secondaria di primo grado non si riesce a pensare all'insegnamento del friulano come fatto negli altri cicli. Ma a livello di scuola secondaria di secondo grado è previsto che le scuole possano esercitare l'autonomia all'interno del piano dell'offerta formativa, che noi Regione finanziamo, non solo il piano dell'offerta formativa, diamo anche la possibilità attraverso un bando convenzioni proprio di portare avanti progetti di rilevante interesse, tra cui il plurilinguismo avrebbe proprio la sede ideale. Devo dire che non tante scuole secondarie di secondo grado esercitano questa possibilità. Mandi, volevo domandare,
dal caso che le scuole non rivedono di offrire il corso di Furlan, oppure anche che non lo offriscono proprio, non stai che non è l'opzione, perché ho visto che sono scuole che neanche tal domandano. In quel caso i genitori, i Furlans, a cui varessero di domandare, non sai, queste robe, esiste un sistema per denunziare questi mancanze o no? Si può, prima di passare per aula alla professoressa Pavatti, denunziare è una parola che forse può dare a me antipatica, però a fare il nostro uso, a fare la nostra necessità e bisogna sicuramente far presente la situazione. Noi vi invito a fare con diverse segnalazioni, soprattutto al periodo Covid, mi visi una, ma la cito per esempio, ma perché i genitori sono stati attenti, che con il discorso Covid, cioè siccome che il Covid, viene sospenduto l'insegnamento al Furlan. È una scusa, tante volte no, si può capire anche magari qualche difficoltà dal poter inchiastrare orari che gli insegnanti di banda dai dirigenti, però in realtà che robischia quindi sei superati se il dirigente se non arriva a autonomamente una soluzione può farsi dall'ufficio scolastico regionale, se ci può fare lo fa anche no. Mi scusi professoressa. No, quello che ha detto è molto importante perché abbiamo proprio combattuto negli anni in questo senso, perché effettivamente non tutte le scuole facevano questa proposta. Poi devo dire che abbiamo sollecitato anche l'ufficio scolastico regionale che è intervenuto con delle proprie circolari dicendo appunto di inserire, dicevano in questo modulo standard che dà il Ministero c'è proprio la possibilità di personalizzare quindi le richieste, in questo caso di inserire. Quindi le scuole sono obbligate a livello di infanzia primaria e primo grado a inserire perché è un'opzione delle famiglie, ma un dovere della scuola. Nel momento in cui la famiglia richiede, è dovere della scuola comunque fornire questo tipo di servizio. Quindi in teoria tutte le scuole dovrebbero chiedere. Se la cosa non avviene, anzi vanno bene le segnalazioni, assolutamente va fatto. Per me c'è la debolezza nel momento della presentazione, perché se al momento di scuole aperte, dirigente, docenti non spiegano bene, le famiglie magari dicono cosa vuoi che sia friulano, mi interessa inglese, tedesco, altro. E invece sì, è un ragionamento sbagliato, ma vanno guidate, vanno accompagnate. Ma quindi a cui si vorresti di denunziare, scusami? E direi alla Regione e all'ufficio scolastico regionale. Ok, grazie. Posso dare una risposta, scusate, più tecnica perché mi pare che la domanda è chiesta. Allora, un conto all'essa la voi di così, che ha in considerazione la procedura amministrativa che è stata adoperata per arrivare, no, per esempio un plan dall'offerta formativa che non l'ha dentro, che roba lì, e lì è il giudice amministrativo. Se proprio lui la vuole di là a intervenire sul diritto soggettivo all'insegnamento delle lingue furlane, ve ne stai, io l'ho domandato per mio figlio e altri non l'ho visto fatto, lì si può arrivare anche al giudice civile. Pertanto, se all'ina favela di giudizi, c'è che è succeduto, c'è che descriveva prima il Presidente, dai genitori, soprattutto al periodo Covid, non sanno scritto, non si attivasse con l'ufficio scolastico per conoscenza anche il Ministeri e di dire che l'ufficio scolastico è stato un evore svelto e anche rigoroso dall'intervenire e dire no, la legge che ha bisogna applicare e dopo dire la maggioranza, non la totalità dei casi, di dire la verità, ma la maggioranza dei casi è stata risolta in questa maniera. Sì, allora io sono Alberto Travain, vi proponi questo argomento, il diritto individuale, il diritto linguistico individuale di un arlef, no? Di un scolare. Volevo capire, tal momento attuale, in che momento che è la normativa, che è l'interpretazione delle normative, un frutto di scuole, faccio l'esempio, i miei, delle scuole smeggianis, un frutto di scuole ha in DDV il diritto di domandare di sei interrogati in una materia qualsiasi par furlan. Se questa a lei non è fatta nessuna promozione di questo diritto. Se questo non è,
forse esistono le condizioni per interpretare in che maniera chi, esistono le condizioni per interpretare in che maniera chi c'è covin in questo momento sul plan legale, e se proprio queste condizioni non esistono, ho vinto mandarsi anche proprio di una conferenza come questa che avresti di evasi una voce ugnule che domanda, per giorno di noi in la politica, che domanda alla politica di nos 15 e di rivendicare di una banda l'obbligatorietà delle lingue furlane in tutto il territorio della regione Friuli, Vignesi e Giulia e nodome delle lingue furlane. E queste mi pare che siano le condizioni, e mi slardi, allora non mi riferisco al professore Chima, mi riferisco all'intero argomento di queste conferenze. È state presentate una serie di splendide iniziative, sono dunque un po' veri, sono svalutazioni naturalmente, ma di splendide iniziative che rappresentano una grande uffiarte, ma non viene la domanda. La domanda non le viene perché il Furlan non il covente. E se non facciamo in maniera che il Furlan al coventi, o resteremo a produrre strumenti macchinutis che ne sono al guida, che ne sono al dopre. O torni alla domanda fondamentale. Il diritto linguistico individuale delle scuole individuali. E ho già interesse anche che da insegnanti. Io ho sledrosato della mia scuola e ho obbligato dirigenti, professori, a rispondere per Furlan. No, ecco, disegno così. No, c'è tanto, con buone grazie, naturalmente. Ecco, ma vorrei farvi sentire l'aspetto dal diritto. Il diritto individuale dal studente e anche dal personale, dal professore. Grazie. Grazie Alberto Vain, è una riflessione interessante anche per il barcon che tu hai sviert a proposito della obbligatorietà. Parcenino a scuola per imparare anche le robe che non scoventi in tutta la vita, ma dal lavoro. Ecco, il lavoro, se noi avessimo una obbligatorietà anche lavorativa, sicuramente richiattaressimo un'alca non sfasa ragionata che banda lì e promuovi la lingua furlana in un altro tipo di capacità. Grazie. La risposta è evidentemente no allo stato attuale, ma per i motivi che dicevo prima, no? Cioè il fatto che noi comunque agiamo in quello spazio di autonomia che quindi non riguarda tutto il resto che è dato da piani di studi, da indicazioni per il curricolo, da quelli che erano i programmi una volta. Quindi il friulano, diciamo che per il centro, per Roma, non esiste come lo facciamo noi a scuola. C'è una cosa che si fa in Friuli Venezia Giulia che però ha a che fare con quello spazio appunto di autonomia di gestione, per cui non è possibile. Poi non possiamo neanche pensare che tutti gli altri docenti conoscano il friulano, non siamo nell'Alto Adige, no, in cui serve il patentino di tedesco per insegnare a scuola, è un'altra situazione. Però forse la giurista, la dottoressa D'Orlando, magari può dare una spiegazione un po' più giuridica, credo. Sicuramente vignerà integrata dal momento in cui la risposta vignerà integrata dal momento in cui Varin ha la possibilità di sentire qualche domanda per la professoressa D'Orlando, ma io penso che il ragionamento che ha lei sicuramente affrontato, lo capisco come nota di proponi e anche di poter mettere in plan perché riguarda appunto l'ambito lavorativo. Le certificazioni le abbiamo fatte con l'Università del Friuli, perché non restedi una roba fatta al DBL, ma restata inattuata, è importante che la mettedi anche a livello lavorativo e quindi che ha tanto il percorso che tu hai indicato anche tu. Erano altri interventi? Ecco. Buonasera, non so se funziona. Sì. Alessandro Ruppil e Ofeveli a titolo personale, non rappresento nessuna associazione o partito. Allora, una domanda sulla TV regionale e una domanda sull'amministrazione pubblica. Allora, non so se o puoi fare tutti e due. Non sai troppo che arriveresti a rispondere, però se la vuoi
Aspetta un momento, se erano domande semplici, Sì, forse... Cortis. Allora, la prima. Allora, c'è tanta fevelat, dignità ed utilità del Furlan. Vale a dire che per salvarlo si ha di sentirlo come anche un linguaggio che ha la dignità di lingue e di che altre bande che è utile anche per vivere e per lavorare. Allora, sul primo aspetto domandi, è possibile sperare che tal futuro venga fatto un telegiornale regionale in Furlan? Seconda domanda, già qualche regione, sedi a statuto speciale, che a statuto normale, ha provveduto che dai concorsi pubblici, per questo, che si ha più rapporti con il pubblico, per esempio dai servizi sociali, dai uffici di informazione, se viene denante, si provveduto la necessità o un titolo, una valutazione superiore per cui calza conosce la lingua locale. E in Friuli mi pare che questo non è mai succeduto. Veso mai pensare, si può pensare a partire anche con questo aspetto, con queste iniziative? Sì, si può partire con tutti i sedi col telegiornale regionale, sedi con la selezione dal mondo al lavoro. Allora, partiamo con la prima domanda. Lì in realtà ti viene una interlocuzione continua con la RAI e chi ha Daniele Sergon, sindaco di prima soprattutto presidente della comunità linguistica furlana, dall'assemblea di comunità linguistica furlana che acchiappa dentro poi io manco il 150 comuni su 173. Ecco. E vi sempre avuto questa interlocuzione con la RAI che ha portato dai risultati, ma non fin lì. Dal prossimo plan dalla RAI a manco che non viene riportato dal direttore corso, RAI regionale, avrà si inserito anche il TGR in futuro, senza però dando una definizione, is giusto, dando una definizione su metodici e teams. I vi invio notizie di stampa che le POC, comunicati stampa dal consigliere Novelli che era qui con noi, dal stesso Daniele Sergon, presidente dell'ACLIF. I vi invio le rassicurazioni, spodin anche FVLA di numeri economici che coinvolgono il rapporto tra il Dipartimento dell'Editoria e la RAI che sono stati anche implementati qualche anno fa, ma insomma, nonostante sia stata implementata anche la parte televisiva, è stata implementata per radio, però è stata introdotta la parte televisiva, al momento attuale il telegiornale per Furlan chi vin è che sono una emittente privata che come io non posso qui nominare, ma la conosco in ben dubbio e al funziona è una lavora preseata, insomma, e tanti spettatori che avviono con interesse. Il concorso, seconda domanda, il concorso pubblico con la selezione per Furlan, noi siamo plenamente d'accordo e vi fatto anche la certificazione con l'Università del Friuli, da quel senso qui. I promuoveremo in tutte le maniere la possibilità di poter doprarlo di banda dagli enti che appoggio anche benefici. In realtà i benefici comunque alle parducci, nonostante sedi qualche settore più interessato di qualche un altro. Mi spieghi ora, vi detto appunto che il rapporto tra la pubblica amministrazione e di una è gli uffici anagrafe con chiaramente gli utenti, ma anche gli ospedali. Come che se sarei in quarto anche dalla sala di UE, dicono che l'età media non si aggira so dai 20 anni, va più in su e tante volte dalla parte sanitaria in particolare, io penso che la certificazione in Save, la lingua furlana, sia di assolutamente indispensabile, non tanto per un contatto in cui manca è la prima roba di salvaguardare, ma anche per un
percorso terapeutico al poter discurtare la permanenza del paziente in ospedale, quindi ha una parte economica e una parte soprattutto umana. Buonasera a tutti e a tutti, Carli Pup, presidente di Informazione Friulana, che è la società editore di Radio Onde Furlane. Disin che il quadro che è stato presentato con tutte le iniziative che sono state fatte è un lavoro interessante, ma come è stato detto al mostre, sei elementi di luce ma anche elementi di scuro. Questa è una conferenza di verifiche, quindi ha l'importanza di segnalare le robe che sono state fatte e che vanno bene, ma è anche importante segnalare le robe che non vanno bene o che possono essere migliorati. Rispetto al quadro che abbiamo veduto, non avremo bisogno di fare tante azioni, di giocare in attacco, scusatemi le metafore, ma per giocare in attacco bisogna essere ben cuviarsi in difesa. C'è voglia dire, all'ULD che non possiamo permettersi di perdere ciò che già ho vinto, perché dice questo? Perché si è rivelato di comunicazione, di media, di telegiornali, radiogiornali e via indennante. Esiste di 45 anni una realtà che si chiama Radio Onde Furlane. Questa emittente qui, dove dal 2024 ha prodotto passe 3.000 ore per Furlan. Noi abbiamo sentito di numeri prima, abbiamo parlato di 30 ore di, a manco 30 ore di lingue furlane a scuole tunan. Ho sentito, anzi ho letto che sono 150 ore di radiofonie per Furlan sul servizio pubblico di radio e televisione. 30, 150. Che io favelin di 3.000 ore di produzione radiofonica. Radio Onde Furlane non è stata neanche nominata dall'intervento dai media in una sezione che si chiama Viarsi il New Plan Regionale di Politica Linguistica 2026-2030. Mi è venuto il dubbio, robe che non avrei mai pensato di poter dire, ma interessi Radio Onde Furlane coventi o non coventi? Perché se non si sta neanche nominati in tutti i media, in tutti gli elementi di comunicazione, si pensi al calè fondamentale, che al covente o no? E se si pensa che è importante, che al covente, bisogna in qualche maniera ci ridivinirsi in quintri. L'Enestra è una realtà che produce ogni dì, è una realtà che ha dei dipendenze e che ha dei costi che sono aumentati negli ultimi anni. Però ossin ai 9 di giugno dal 2025, ossin quasi a metà anno, e no dal finanziamento per attività che non fanno, che covercono una parte delle attività che non fanno, non abbiamo ricevuto un centesimo. Allora, di sicuro è un problema di tempistiche, di gestione e di erogazione delle risorse, che riguarda no, ma riguarda in realtà anche che altre realtà. Si è parlato di Onde Furlane, ma ovvio che è Firida Iros, che per Radio Spazio, che è un'altra realtà importante, che è insieme con noi che fa Radio Giornale per le lingue furlane. Allora, bisogna intervenire su questi robischi, perché sennò il risi reale è di piardi ciò che già ho vinto, perché non è una realtà che può distudare aspettando che arrivi il momento migliore. Perché una volta che le radio è distudate per sempre, e quindi che chi è una roba che mi sembra a onde serie, o ci riportarlo in maniera costruttiva tra i ponti che vanno affrontati per migliorare in avvenire. Grazie. Bene, sì, il plauso va anche Nestri dall'Arlef, perché l'interlocuzione che ha metaforicamente il direttore Calecchi mi pare che continua. Noi diciamo a momenti tanto rari, no? Ma mi pare che si fa a vonda di spesso e che via chiartis, ecco, per cui il problema è conosciuto e è anche riportato in regione. Io ci rindi dopo
praticità furlana, no? E poi dite che quando vieni besi non io teniamo per noi, chiaro, no? Quindi al dipende anche di percorso che fanno parte di al che sta per ora di no. Non è nome che sta all'interno di Zindalarlev che comunque ha una sua diciamo, un po' di mansione di revisione dalle rendicontazioni come che tu sai. Sarà de Furlane è un'associazione a capitolo, quindi ha un suo finanziamento che probabilmente non sconta l'aumento dei costi come che anche no, insomma è venuta a fare da questi anni e che ha la necessità di essere salvaguardata così come che sanno di essere salvaguardati anche che altre emittenti locali. Non è vero che in realtà non vinta il chiaf raro de Furlane, semmai forse la din per scontato, che non è medeot, però è din per scontato anche la Società Filologica Furlana, la Società Scientifica Furlana, tutte le associazioni a capitolo, i pensin che sono essenziali, pensin, insomma, sono essenziali per il Furlan, ci vengono di discutere di robe che savin assolutamente sono chiari saducchio. La questione appunto alle che probabilmente i teams amministrativi di cui l'Arlef e anche alle ingranaggio, insomma, è all'interno di un movimento che non è nome all'interno dall'agenzia, a podin sei poi dilazionare, a podin ve chi fastidi che tu riportavi. Con diminuzioni varie che noi vediamo attorno anche con il trasferimento da Stato italiano, e poi dite che vi invito anche no qualche momento di riflessione, non su Radio de Furlane, però, perché i vin affrontato subito il discorso con l'assessore e appena che lo vin affrontato mi pare che l'assessore non l'ha messo mai in dubbi e neanche, anzi, te l'ha consolidate con una posizione di Radio de Furlane con altre associazioni che sono di basilare interesse per il Furlan, perché quindi posso dare l'assicurazione che forse i teams possono non sei che avaressero di sei, però i vi ho che l'assessore è stato una lavoro disponibile per cercare di venire incontri anche a situazioni che possono essere di difficoltà, come che tu hai riferito. Come che vi promettuta, cioè per un'altra volta le parole, intanto se posso permettermi per dare un suggerimento. Clamait donge duci relatori così che se le qualche dunque alla di disial di tecnica all'intervegni che non si perdi team, stanno che si vonde in devant col team. Allora, fas dos osservazioni, dos riflessioni da urdice che le sta di. Aspetta, ti fermi subito. No, non le puoi sparducchie, grazie Veronica. Una alla volta perché se no comunque io penso alle professore d'Orlando e anche a che gli altri suoi interventi, gli altri suoi relatori dalle prime parti, cioè quando si resone più in termini di valutazione, ben a di Vittorio dell'Aquila e Michele Gazzola. Allora, perché chi ha San Saltanfur già di chi zir di interventi un po' di questioni. Diritti dineati o di serie B, Zemut che metteva in evidenza Albert Travain e Zemut che non si è confermata anche Patrizia Pavatti, il diritto a istruzione, che si chiama apprendimento, insegnamento e uso delle lingue furlane da Urde legge 482, è una roba di seconde serie. Così come le questioni dai use publici delle lingue e delle importanze dal personale che il potere di riconosciuto di selezione dal personale delle amministrazioni pubbliche in qualche maniera le competenze linguistiche. Allora, le mie idee è che a normative in vore queste robe si può già in parte fa. Se l'è arrivata anche il comune di Sappade a fare una selezione per i vigili urbani domandando tanto che requisiti il plodarisch, il tedesco sabadin, der Regione Autonome Friuli Vignesi e Giulie, parse nessun comune
dai 173 zonizzati non arriva a fare un concorso che consideri queste competenze linguistiche, al mancult anche un requisito in zonte, domande, parzeno lo fasi e le regioni, domande e riflessioni. Tra l'altro, e anche le fortune che l'assessore che ha le competenze dagli enti locali, alle che gli stessi che ha le competenze delle lingue di minoranze, dunque dai diritti linguistici, quindi forse potrebbe essere più facile le robe. Come che magari così no, è difficile capire l'apprendimento, l'insegnamento e l'uso delle lingue furlane al venire fatto delle bande di scuole e se vedi un risultato finale. Io mi visi un articolo su Patria dal Friuli di qualche tempo in daur, dove che un furlan che vive a Parigi, alla fis, tira su per francese e per furlan, al torna in Friuli, a Mortean, e non c'è un frutto che al può di fevelà per furlan qui si è fis. Quindi fasinsi qualche domande su se che si è da ora fa, ma non tanto in termini di domande e risposte, in termini di visione strategica. A me mi sembra che vedi un problema di fondo, che si è palesato, per esempio, ossia a Gorizia, dal fatto che le lingue furlane non è tra le lingue ufficiali di Nova Gorizia 2025. E queste robe qua aveva di fare indenante le regioni, aveva di fare indenante il comune di Gorizia, aveva di fare indenante le assemblee delle comunità linguistiche furlane, aveva di consigliare dal punto di vista tecnico, delle competenze sotto, anche organismi di politiche linguistiche, le agenzie regionali per le lingue furlane. Parse noise le lingue furlane, e io dal mio piccolo avrei suggerito anche le lingue tedesche, dal sloveno e dall'italiano e dall'inglese, lingue ufficiali di Go, Vinci, 5, una occasione perduta per il status, per il corpus e per diffusione delle lingue, cioè le tre dimensioni delle politiche linguistiche. Dice vero? Ecco, le scuole, il diritto alle lingue, insomma, è un diritto di serie B, condotta che il Noatris lo riguardava. Elena D'Orlando vince un articolo 3 dal Statuto regionale che al Sarace è minimalista, ma non è lì per caso, è un po' l'articolo 3, il principio generale che si chiama della Costituzione, ma è anche l'articolo 2 della Costituzione e è ridotto una versione anche dall'articolo 6 della Costituzione. Quindi le fonde delle autonomie regionali di queste regioni e le presenze delle minoranze linguistiche e le tutele delle minoranze linguistiche. A che punto, e arrivi a una domanda che vorrei essere una proposta, se spetti le regioni a discorri sulle tavole di confronto col governo in te commissioni paritetiche di metti ad un, c'è molto che diceva Elena D'Orlando prima, queste norme spemitude in vore dal statuto speciale di autonomie di queste regioni che le sue autonomie si fonde come motivazione e come finalità, sono due dal 2025, dal riconoscimento dei diritti linguistici, non aumenta una prospettive che camille più antiche delle tutele delle minoranze linguistiche, ma in una prospettive europeane, contemporanee, di coesione sociale, di cittadinanze multiculturali e multilinguistiche, dove che ne fiez i figli dei immigrati, un po' parafrasando il vers di canzone dai miti FLK che diceva i barbari che torneranno a insegnarmi una lingua a partire me fan, sono i barbari che arrivano a insegnarmi su una lingua e a partire fan e a conoscere il mondo e a conoscere anche il Friuli. Dunque, secondo me, forse queste conferenze di valutazione vanno di teams un po' più lunghi. Gli amici delle comunità slovene mi hanno detto che è un discorso per 2 giorni, no altri si sciatinca in mezze giornate di corse, un po' dismenteante robis e un po' riguardante robis che vanno senza di conosci, perché esiste il grande dizionario bilinguale furlan-italiano, vanno senza di saperlo, per esempio. Dunque, non sarei se ore, e queste sono domande tecniche, ma se ancora anche una richiesta, una sollecitazione di carattere politico, che si ciapi in man il statuto di autonomie per domandare che si metti neri su blanco norme di mitude in vore di questo statuto
par che si mette in vore un principio fondamentale della Costituzione repubblicana, che repubbliche che tendenti anche a livello regionale, delle regioni a statuto speciale, e dunque l'articolo 3 dal Statuto di Autonomia stessa. Queste le domande, e mi piacerebbe capire perché non si arriva o se finalmente non sarebbe ora di scominciare a farlo. Anche perché se no, a me quasi tutti banto, po' di fare le sperimentazioni, duzze calè. Per esempio, sulle scuole, il fatto che non si poteva fare fermato dalle sentenze del Corte Costituzionale 159, si può probabilmente rifarlo in una norma di attuazione del Statuto. Cioè che il modello Tarvis, Val Chianal, mi tut in prospettive su tutte le regioni. Una regione dove ha un diritto linguistico di duce, conosci e imparare e doprare a scuole per esercitare il diritto all'istruzione, le lingue furlane, le lingue slovene, le lingue tedesche e le lingue italiane. E c'è una possibilità, per esempio, per dopo la lavorate pubbliche amministrazione, per fare un servizio di qualità, doprante tutti i quattro le lingue. E anche per vivere migliori insieme e via denando. Quindi, per me conte, queste è un po', dice che le saltate fuori, queste è le questioni clave dal punto di vista strategico. Dal punto di vista tattico, operativo, ossiari, mi sa me che ogni tanto, che vengo un po' una mia esperienza anche di ex burocrate regionale, un po' c'è di confusione dal punto di vista di governance, come che si dice per italiano. Venga di, anche queste attività presentate, ogni tanto si capisce se che le fa da Arlef, se che le fa dal servizio, competenze dal servizio regionale, se che le sportelli linguistici delle regioni, a dove tale parte operative. Mi sembra anche che forse dalle parti operative e amministrative c'è di qualche problema, c'è molto che mi pare che saltava fuori anche di se che diceva Carli Pu prima. Forse sarebbe stato migliore lasciare le entità riconosciute che hanno una funzione fondamentale per le comunità furlane a gestione dal servizi amministrativi delle regioni, per permettere all'Arlef di là in avanti più con le azioni strategiche di politiche linguistiche. Se pensai, no, ma giusto per un momento anche di... Hai già finito Andrea, manco il 3 stimoli qui. Gurista 2025, il Furlan è lingua ufficiale, è stato dichiarato in maniera, sì, assolutamente sì, dall'assessor Zilli. Beh, che tu non tu la viodis, no, è una... Bene, insomma, che roba qui, sinceramente, a noi nome di imputare all'Arlef, che ha avuto una posizione sempre clara su che roba qui, così come ha avuto una posizione, una lavora clara e pubblica su quel che riguarda l'ultimo stimolo che tu hai fatto, l'ultima riflessione che tu hai fatto a proposito delle rendicontazioni, per cui l'Arlef aveva una sua entità disin lavorativa, operativa e compagnia varia, è stata attaccata un'al che veniva fatta di qualche donatri, ma su questo si in via pubblica, non gerarchica, già esprimus. Ma all'era al Catri, che io lascio in sospenduto perché alle corrette che magari coinvolgete anche la professoressa Lorlando, e se tu aspetti su momenti puoi dare risposta anche a quello. Però siccome chi vin chi, ecco, non un secondo, io avevo veduto che era la necessità di intervenire di banda di forse vino sorpassato probabilmente la necessità e quindi i passerei cortesemente la per sì, la Solerti. Allora, due erano le robis, anzi forse 3. Una è una segnalazione perché stand che insomma l'ufficio scolastico è disponibile, si è mostrato disponibile. Forse è stato anche che come è stata inviata la sperimentazione di Tarvis, io mi sento in una ricerca che stavi facendo in qualche scuola della Sardegna che per solito chialino
come a un modello, che però aveva chiappato una scelta, che è di far entrare la lingua sarda dalla percentuale di oris che la scuola e poi scelge di doprare in un muto o in che l'altro. E dunque a fase il sart ad uc, senza opzione. E sono anche loro entrati per un'altra strada in una sperimentazione dal Ministero, e questo è un stimolo. Che l'altro è che se non si arrivasse a potenziare l'insegnamento dall'infanzia e dalla primaria sarebbe più facile, perché è chiaro che dalla secondaria di secondo grado è più difficile perché sono le discipline appartengono a un esame di Stato. Però è vero anche che se magari i frutti arrivassero con un livello buono di competenze per Furlan, sarebbe forse più facile chiattare gli insegnanti che magari accettano di fare una parte della loro disciplina per Furlan. E dopo, ultime, noi abbiamo capito una roba. Il doposcuole, che poteva essere una buona idea, perché in certe zone del mondo, come che sanno sicuramente il professor dall'Aquila o il professor Gazzola, i centri estivi così e viendenanti doposcuole sono stati su un sistema CLAF per inviare un po' la ripresa dalla lingua. È stato mettuto in atto di qualche bande o veso che ha dato difficoltà se dunque alla fine, cioè non sai, che non lo avevi capito bene, ecco. Grazie. Non proprio dopo scuola, più che altro le attività che si fanno proprio a livello di scuola secondaria di primo grado possono essere anche a livello extracurricolare, quindi c'è chi anche lo fa a livello integrativo pomeridiano. Come dopo scuola non li mettiamo in campo noi, no? Di solito sono organizzazioni volute dal comune e quindi non sappiamo se questo avvenga sinceramente. Potrebbe essere interessante, magari lo dico anche all'Arle, fare un monitoraggio in questo senso, questo sì. Adesso poi che stanno partendo sempre di più dopo scuola, insomma sempre di più ce ne saranno, potrebbe essere uno stimolo assolutamente interessante. Prego? Scuse a integrio, ciò che le sta dite prima dal collega Toresin. Il plan che al Finischistan ha dentro una misura che ha provato il fatto di fare un studio di fattibilità che ho fatto, ho appena finito qualche settimana, qualche mese, un mese fa forse, no? Per via di c'è modo che si può fare queste attività qui, perché chiaramente è una complessità data dalla, non sto qui a contare, però abbiamo fatto, per fare corto, abbiamo fatto questi studi, sulla fonte di questi studi lì veniva fatto uno o più progetti pilota dal prossimo plan di dopo scuole per Furlan. Se non erano altre domande, ecco, per i domandi al consigliere Moretus anche un attimo di pazienza. Mandi Stefania Garlati Costa, consigliere delegata al Furlan dal Comune di Udin. In realtà certi srubis sono stati già toccati, in particolare le dottoresse Solerti. Io volevo rinforzare la posizione di altri prima di me che puntavano il DET sulla urgenza delle misure di Ciapà. Allora, la legge 29 è dal 2007, dunque a 10 votants de legge o savin o viodin, di spesso anche in altre situazioni come per esempio che è dal clima, che la situazione può cambiare, un lavoro di corse e le previsioni che infatti l'analisi della situazione e dei bisogni dal 2007 non è che di comune. Dunque, insomma, come anche come i glaciari, anche il Furlan, insomma, ovviamente si sta disfanti in qualche maniera. Dunque, certamente l'impressione che una ha che il covente, cioè che la ore
che nasce, o vi capite, ben fatte in maniera coerente di duce, non è che il calcovente per rallentare la perdita, cioè per incentivare la trasmissione delle lingue ai frusti. Dunque, al covente certamente un cambio di passo in senso, come che diceva la dottoressa Solerti, di una presenza più forte delle lingue, di esperienze, come per esempio che dal Bachmann in senso di scuole bilinguali a Mancul. Dunque, o volevi dire, anche mi ha risponduto il direttore dall'Arlef, la domanda era insomma, in prospettiva la creazione di una doposcuola, anche la possibilità di pensare a una valutazione delle domande delle bande des famiglie di troppo che sarebbe interessante per loro avere un percorso al mancul parziale, a mancul per i primi ordini di scuole calzetti bilinguali. Anche un'ultima roba, la questione delle valutazioni delle scuole, insomma, non sappiamo alla fine in che maniera che saltino fuori i frutti di ogni ordine di scuole, che competenze che hanno. E infine, l'ultima roba, la questione dei news locutors che l'ha menzionato qualche giorno prima, insomma, la situazione va sempre di più di che bande, il numero dei news locutors sarà sempre più grande rispetto a che adoperano il furlan come lingua madre. Dunque, sarà veso chiappato in considerazione delle strategie, delle metodologie e dai strumenti che sono indirizzati in particolare verso che tipologie di locutori. Allora, versi news locutors, qualcuno spero che lo vedi notato, e viene aumentato dal 50% i finanziamenti per i corsi furlan. Quindi i vinchiatati non hanno soddisfazione, ma in che modo poi richiesta e aumentare in che modo possibilmente con le risorse che non vengono assegnate, ma anche con la disponibilità sia dagli insegnanti e sia dalla società filologica furlana con la quale collabori per quel tipo di attività qui. In realtà no, io dico come Arle, ma insomma, abbiamo fatto una campagna interessante che instruca diceva sostanzialmente al dipendi no. Basti e nome la scuola, è sufficiente la scuola a poter promuovere il furlan che si aumentasse dal 100% gli ori, cioè di 1 a 2, i varesi di aumentare a dismisura gli ori, perché un frutto alvese savedi il furlan alla fine del suo percorso. No? Allora è che fatto? Stolfo la dita che non lo vedo, ma sostanzialmente al diceva che i varesi di là verso una obbligatorietà e chi chiedesse assolutamente la plena disponibilità. Non dipende, nome di no, da quel caso qui, ma che ciò dipende no è la trasmissione veicolare, che quella lì non è importante farlo, ma i disaressi obbligatori, prima l'intervento di i ciri sei più corti e di passare subito per aula, di trovare alla mettuta in luce un aspetto importante, lui al fevela con che altri spar furlan, indipendentemente che chi è una roba che purtroppo i vindi supera e i presins l'hanno già superato e i suoi assolutamente d'accordo, i vindi supera perché in qualche maniera è anche stata instillata dall'hardware, quando era in scuola, che assolutamente è stato un gran diserbo sul furlan, per mille motivi che guarda si conoscesse bene, dal momento in cui chi rivin davanti a un ufficio, davanti a un interlocutore qualsiasi, ma soprattutto dalla pubblica amministrazione, comprenduta anche il mondo della sanità, tante volte i fevelin par talian e non per furlan, non si buttin subito a fevelare anche coi frus, al dipende tante volte, anche di un piccolo stimolo, dal momento in cui si crea una quantità di pressione sufficiente,
allora in quel caso lì le robe si vanno in avanti. Poi in là in avanti per amore, come chiedita come, poi in là in avanti per forza, come che poi in 6 stati, le politiche dai Paesi Baschi, dal Galles, dalla Scozia in parte, insomma, sono situazioni che penso che tutto conoscete, non lavora bene soprattutto in Galles, ma sono robe che a porre in là in davanti anche per forza. Non è vero che una lingua non si salva per legge, si può salvare anche per legge. Quindi, perché roba qui è assolutamente in sistema con Watris, io vorrei dire che stanno domandando l'obbligatorietà o comunque forme di possibilità di imparare e di sapere furlan e dopo sempre migliore, sono assolutamente disponibili a fare sempre di più. Vorrei dare solo una risposta tecnica, ma tanto per farvi capire la complessità. L'esperienza di Trevisio Bachmann, che ha impiegato anni per ottenere l'approvazione ministeriale ai sensi appunto di un articolo del DPR sull'autonomia, con gran fatica. Perché? Perché mettere in piedi questa cosa significa cambiare l'organico, quindi l'organico docenti dato dallo Stato del Bachmann di Trevisio è di 100. Questo vuol dire fare tedesco, friulano e sloveno nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e anche secondaria di secondo grado. Quindi lo Stato ha dovuto garantire più insegnanti di sloveno, più insegnanti di tedesco, e sono gli insegnanti proprio da classe di concorso, insegnanti abilitati. Friulano no, lo fanno con gli insegnanti regionali, quindi quelli dell'elenco. Per cui per lo Stato costa questa sperimentazione. Figurarsi se dovessimo farla a tappeto su tutto il territorio regionale. Avendo 2 competenze distinte, non regionali ma statali, rispetto alla scuola, è chiaro che la cosa non è fattibile allo stato attuale. E anche un'altra soluzione, cioè una soluzione che va è l'autonomia scolastica, che Virgin in chiamò un'altra forma di ragionamento che pensi che potrebbe sia compatibile alle richieste di tutto il pubblico, tal senso che li è sintudis. Buonasera. Scusate, però vi un momento un ordine, e io ringrazio, se può scusarmi, però avevi promesso la parola al consigliere. Io porterei sull'intervento che è stato scritto dal professor Cestie, che al cole a buon prosedi con la dottore Pavati che è presente, se di altri spons, e ho la Rai instruc un po' rispetto a ciò che è stato buttato giù per via dai teams. Queste conferenze costituiscono un'impresa istituzionale regionale di verifiche di quali che sono stati i risultati in date di UE le politiche linguistiche che sia da vuelte di lungo 30 anni in ca, l'anco venga a calling i 30 anni, e di conseguenza l'occasione di disi c'è che resta in che modi fa. In questi 30 anni si sono stabilizzati su una grafia e una lingua comune normalizzati e è stato possibile, grazie ai lavori dal Centro Friuli Lingue 2000 e des collaborazioni che alla Clamadis Donghie, in virtù della promozione dall'OLF, di realizzare uno degli obiettivi principali che sono stati strumenti necessari che ha di bisogno una lingua. Voi, le scuole dal Friuli, possono disporre di più troppi sussidiari didattici. Tra questi, in primis, sono che di che e varesi dispone ogni scuola in Friuli che la lingua in furlane le insegna per da buon, con la didattica che covente. Si intende che varesi insegna la lingua furlane ni più ni mancul come che si insegni in tutti i linguis in forme complete, paritarie e dignitose, pari a quella lingua italiana e al mancul una lingua foreste. Metodi in corrispondenza continue e funzionale perché accrescia di insiemi in tes competenze dagli arlevs. Ho informin che il CLAP, o Centro di Linguistica Applicata Agnul Pitane, dal 2012 in ca, ha preparato e pubblicato sul web i sussidiari didattici per scuole primarie in vista di che sorte di scuole. Unità didattiche di davuelgi in internet con la tastiere in forme interattive o su chiarte, se stampadis, che corrispondono a sussidiari di ogni disciplina, linguistiche, social storiche, geografiche, scientifiche e matematiche, di educazione artistica e fisiche, per ogni classe delle scuole primarie. Non miliardi, ma decenni di miliardi di esercitazioni, di più tipologie, di più livelli di difficoltà per l'apprendimento, che mettono in comunicazione e contrasto furliano, italiano e inglese, te forme scritte, attive e passive per letture e scritture, e te forme di ascolto e audio.
Lenghis si clama la opere e si può visitare e doprare sul sito https://lenghis.me/. Anche ma una informazione. Il club ha da vuelta la sua opera in al di più di design, col finanziamento di Arlef e ha cessato legalmente la sua esistenza in avril di quest'anno 2025. Arresta sulla sofferata di preparare imprese didattiche per scuole secondarie con lo stesso impianto e intendimento didattico inviato per scuole primarie. Come arresta di informare gli insegnanti delle scuole furlane dell'esistenza di queste opere, Lenghis, e di istruire perché le imparano ad operare bene le loro scuole, sempre che siano insegnanti che hanno la volontà culturale e politica di trattare la lingua furlane a par di queste altre lingue che hanno insegnato fin come e con che continuano a insegnare. Ispieta e Arlef di fa un tanto. Intanto, perché questo patrimonio culturale di gran valore politico di lingue si sfantedi da spode si radure dal club, si è pensato di trasferirli a Arlef stesse, perché comparedi in su stessi di agenzie, anche all'estate per il Gran Dizionario Bilinguale e per altre imprese preziose di linguistica applicate. Grazie. In realtà noi abbiamo ben tagliato ciò che vuol dire Lenghis.me e lo abbiamo finanziato, come voglio dire, perché è un periodo di transizione e capiremo che succederà con Lenghis.me. I cirdi no, viergi che il cantin qui, ma i podini che fevelai per ora, per noi slunghià tanto la risposta. Ma fin come i vin sempre sostenuto Lenghis.me anche con un corso per i docenti, che mi pare che abbiamo fatto al Malignani, è vero? Quindi la possibilità di insegnare che i docenti adoprano correttamente Lenghis.me perché è un'impresa importante non nome per il Furlan, la piattaforma avendo prada a possedo prada anche per altri lingue, tant'è vero che guarda schiattesi anche il greco. Roba importante, insomma, assolutamente di poter doprare, a che è stata affiancata anche il sussidiario che viene distribuito, a ogni frual viene distribuito. E non è in comodato gratuito, ma proprio dalle personale, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, che ci permette appunto di produrre anni per le classi prima, seconda e terza, quarta, quinta. Sono due volumi che sono didattici anche di una certa capacità, quindi il frutto anche il grant ha la possibilità di autoformarsi. Perché che riguarda Lenghis.me, come chi dice, la conoscenza è massima, infatti anche le campagne pubblicitarie dai social network a proposito di Lenghis.me. Pardo pralo è chiaro che lì bisognerebbe non si può dire, una struttura, parlo proprio bene, perché dopo la volontà che può avere il singolo docente di poter operarlo è assolutamente possibile, ma parlo proprio in maniera complessiva, cioè anche integrare il sussidiario che hanno già in mano con Lenghis.me, capirei intanto che non basta un'ora sola, bisognerebbe oris, come che stiamo domandando usgnot. Ma soprattutto, insomma, bisognerebbe anche un apparato di formazione dagli insegnanti, un ALC che aiuti a mancul come coordinamento generale, tal sussidiario ANIN, ha un volume dedicato agli insegnanti, in modo che a vedendo pra il stesso ANIN. E anche da Lenghis.me. Lenghis.me ha la necessità forse di un momento di confidenza personale di banda dall'insegnante, ma dopo diventa anche facile. Tra l'altro all'interno è anche la vocalità, roba che un libro non può produrre. Quindi uno al posto anche sentire come si pronuncia la per aula. È stato un progetto importante, un progetto importante che io mi augurei con tutta la possibilità che poter là in davanti, come ho fatto, insomma, salvante, eccoci che in quel momento qui possei una condizione di esogena al progetto stesso che ha certi robis di metti a pues come rapporti. Era una domanda anche per la professoressa Pavati? No, bene. E lasci la parola al consigliere Moretus. Mi metto qui così ne do la scheda a tutti.
No, alla svelta sono tantissime robe che mi sono insegnato, ma l'ora non permette di lattarsi dal fin. Però ecco, pensi che se proprio perché sono tante domande in desur, a me, ma pensi a tanti, a tante di loro, di resonanti appunto sul fatto che forse vi bisogna in modi più momenti di confronto, no? Forse la modificare la legge invece di fare una volta a legislatura, queste conferenze vorrei farle poi da spesso, perché mi pare che prima il professor Fincola dite commentare su un confronto permanente, no? È vero, perché insomma lui confrontarsi su tante robe e tanti stimoli che sono io sorbuè anche, no? Anche rispetto al scandalo fatto dall'Ires, no? Io spero che anche chi dato lì io vedo in corta disposizione, perché sono una roba veramente interessante, voi avete avuto qualche pirule, però è interessante capire, no? Anche rispetto a tutte le proposte sono state fatte, rispetto alla valutazione, anche dal plan di politica linguistica, insomma, su che i documenti lì speri che sia l'occasione di rivadore a confrontarsi, no? E naturalmente però per fare un confronto permanente vuole anche i presti, i lux della fallo, no? E anche la sforces, mi vendi di, no? Nel senso che insomma, inventa il chiaro il dibattito di quando è stata approvata l'ultimo plan di politiche linguistiche. Il direttore e il presidente dell'Arlev Sivising, io che a volte mi pare che non avevo votato a favore, perché mi era stignuto, proprio perché l'elemento di debolezza, secondo me, era la scelta di dare all'Arlev tante competenze rispetto alla politica linguistica senza assicurare le risorse. No? Questa è una scelta politica che è stata fatta dall'amministrazione regionale, assolutamente legittime, lo diceva Mark prima, però questo è un tema secondo me, cioè capire se vuoi sono le sforze per arrivare a partire da tutta la carica di lavoro, che insomma è perché la roba è sulla tavola è tante, mi pare, per fortuna che è tante, però questo è un elemento secondo me su cui aveva fatto una riflessione. Così come le risorse per chi altri protagonisti della politica linguistica, no? Prima Carli Pupa chiacchierava da Jensa Capitol, è il tema delle rendicontazioni, ma anche il tema delle risorse. No? Mi pare che l'inflazione dagli ultimi 20 anni sia aumentata dal 17%, non sono aumentati dal 17% i contributi all'associazione. Allora, queste non è competenza dell'Arlev, è competenza del Consiglio regionale, però è una questione di tenere immensi, per da bondi da impresti alla Int per lavorare. Ultime robe, e quindi la fa scurte, io salti fuori di voi con la consapevolezza che i vinderanno dagli ostacoli enormi. No? Sebbene che vengono fatti tanti sforzi, sebbene che siano tante competenze, tante passioni, metode per difendere la lingua furlane, i vediamo che i scandali non dicono che stanno continuando, no? Avere difficoltà, no? E 440.000, se non mi visi male, no? Persone che fanno in furlan, insomma, sono manco di che erano 25 anni fa quando è stata approvata la 4.2. No? Allora, rispetto a questo, noi viviamo in montagne di scalà e bisogna capire c'è molto la frontina in queste montagne, no? Se in schiampinelle in manie scurte, so si viene l'attrezzatura come Nives Meroi per saltare su. No? E su questi vengono le questioni che aveva ponuto la professoressa D'Orlando prima, no? Su cui tante volte insomma, si tiene d'accordo sulla necessità di avere un'autonomia dinamica che cambia e che interpreta i momenti e i teams. No? E io penso che se vi voglio di affrontare queste montagne, non in schiampinelle, vi bisogna di norme, di leggi. E vi è un'impresa fondamentale per fare norme se l'esca coventi, in che è il statuto di autonomia e la specialità regionale. Allora su questo vado prade, no? E questa è una responsabilità del Consiglio e quindi capire insieme c'è molto che bisogna dare un sburto a queste robe. Però. Perché la norma regionale, la 29 del 2007, no? Di recepimento da 4.2, non era dall'imprint così come che è comune. Erano altre norme. Forse se che norme avesse tenuto come che era state prontate dall'imprint, dopo 25 anni magari altri di più lo avevano. No? Allora spazi di slardiare la specialità su questo, io penso che vi di domandarlo. E in che senso, e venga la questione, insomma, il Consiglio regionale l'ha approvato, mi pare all'unanimità, forse era stato un voto contrario di astensione, la mozione di dare il mandato alla Commissione paritetica da che dentro è stata inserita la norma di attuazione per il tema delle lingue minoritarie, insomma, no? E dunque la volontà politica in qualche maniera il Consiglio regionale le ha esprimute. Su questo quindi capite c'è molto bisogno di sburto, perché non dipende evidentemente dalla Commissione paritetica, non può mettersi la Commissione paritetica tanto che è nominata di parte statale, no? A scrivere la norma, io ho la volontà politica dall'amministrazione regionale di dare l'invio e di mandare una roba, perché il Consiglio regionale su questo l'ha deliberato. E io sono anche convinto, e queste sono le conquiste che mi fa dagli ultimi 25 anni, che noi
non sono posizioni di una banda di che altre contrarie, sa che si sindite voi anche. Un po' di sé di qualche dettaglio, ma insomma il tutela della lingua è una roba e das minoranze che fa spar dalla comunità politica regionale. Allora, capin c'è che si può dare sburt, perché se no continuiamo a contare senatori come in su, la prima neveada e torniamo a venire perché si in stiampinelle. Ecco, su questo io spero che di bande nestre, insomma, i colleghi che anche qui prima si siano d'accordo e possono fare la nostra parte. Da parte, in qualche maniera, da strutture regionali, dall'assessorato, insomma, dalla parte politica, ecco, che ha la responsabilità di farlo, lui pensi che al commento un scarto in denaro, perché se no, in continuare a chiattarsi cada 4 anni e si disin che srobe sa chi. Grazie. Grazie al consigliere Moretus e anche per i contatti precedenti che anche convegna qui, che conferenza qui, perché chiaramente la dialettica che ha adoperato con il consigliere Moretus poteva essere declinata in altra maniera e ritengo che l'intervento sia stato un lavoro propositivo, poteva essere di altro tipo, ma è stato invece un lavoro propositivo. Si può dire una roba, ecco, a proposito di un punto che l'ha osservato il consigliere Moretus, in quel momento qui mi permetterà il direttore, ma per me conoscenza, insomma, lì manco il team di lui, ma venire a lavorare in Arle fa come lavora in un comune. E qui miglior di un sindic, al posso avere che vuol dire mantenere i dipendenti in comune, che schiampano in regione, perché per motivazioni che conosciamo, oppure per avere altri tipi di aspirazioni o anche necessità personali. Un piccolo comune. Io direi che l'Arle potrebbe essere anche veduto così, con una struttura simile al comune, per sé dalle nostre bandis di San Vito di Feagna. Ecco, quindi speriamo di fare tutto il possibile, è anche chiaro che le competenze che sono state date hanno tutte alla prova e che il direttore possa insomma darmi conforto, ecco, se è vero o meno, ha messo alla prova una struttura che Duzzomat però ha sempre dato il 100%. Noi abbiamo avuto persone che sono state lì lavora anche quando no, insomma, per passione, per amore per la lingua furlana, però con grande competenza e soprattutto con grande serietà. Tante volte i dipendenti hanno una, una responsabilità, come dico, per l'amore di Dio, dipendenti, una responsabilità anche morale tal componimento dalle chiarte se viene davanti e mi sento di dire che bisogna fare i complimenti proprio perché hanno ceduto sempre da il massimo della serietà, ecco, perché il che riguarda che altri ragionamenti sono ragionamenti che i podini che condividi e assolutamente riportare. Erano altri, no, un momento che allora cortesemente, come clami la professoressa D'Orlando, ringraziando la professoressa Pavatti di essere stata qui con noi per rispondere, per cui se a voi l'accomodassi un momento la professoressa D'Orlando. Intanto che sulla professoressa approfitti per dare un'informazione, io che no, dopo il consigliere Moretuccia l'ha domandato, ma in pratica in 2 o 3 che anche rifurlà, i dati dalla ricerca saranno pubblicati da un libro che verrà presentato questo autunno, sin da ora impaginalo, insomma un libro, un evore pencil sarà, e anche i dati sul scandale che viene fatto di anno in anno dal plan, anche che l'alvarà una pubblicazione dal 2026, quando sarà finito il plan 2021-2025. Ecco, torniamo un momento a Marco Stolfo, che i prein, indichi perché alla PA disin l'usor sono una domanda che i domandi cortesemente di ripeti per agevolare un momento la memoria che dal mio caso non è tanto non aiuta tanto. No, allora vi veduto che ho avuto tante difficoltà, per esempio diciamo prima Patrizia Pavatti diceva che il lavoro fatto a Tarvis è stato un disio. Allora, per fare Tarvis in tutte le regioni
e per garantire, per esempio, le condizioni di reclutamento da insegnanti o di reclutamento dal personale di amministrazione pubblica che vede anche certe competenze linguistiche, anche per Furlan. Probabilmente anche l'andaur di esperienze state, di sentenze 159 che aveva fermato, una buona parte di norme di SEST propositivis delle legge regionali 29 dal 2007, mi sa me che anche da Urdice che diceva le stesse professoresse Elena D'Orlando prima, le strade si dicono des normis di mitude in vore da statuto di autonomie, che ue come ue, che strade lì è state si il giude con un risultato come venga a dire la gestione dai BEZ e le gestioni amministrative dai BEZ sull'articolo 9 delle 42 paesi locali. Quindi penso che sia importante capire dal punto di vista tecnico le robe a mani, e mi sa me di sì, però sicuro che io vinco che le stati di usare in maniera migliore, anche perché dopo è anche un problema di politica di fonde. E dal passato, se l'impresta la mani, per se non lo doprino, non lo vino doprato fin come e in prospettive, se è questa volontà palesate delle bande del Consiglio regionale, se che sia di fa parlare in denante, se molto che diceva prima il consigliere Moretuzzo. Grazie. Io passi direttamente la parola alla professoressa, se posano la mano. No, vi pongo io una domanda preliminare. Quanto tempo abbiamo? No. Ma no, tutto il tempo al comando alla platea, per cui Sangusti sta qui, ordini in qualche pizza, noi ci in qualche maniera di passare la serata. Adesso tra il serio e il faceto, io mi sono disimpegnata con i miei familiari, per cui posso trattenermi anche tutta la serata se volete. La sentenza 159, come accennavo prima, è una pietra miliare nella giurisprudenza costituzionale che non può essere presa, diciamo così, alla leggera. Ribadisco che noi abbiamo uno strumento di ampliamento della nostra autonomia, che sono le norme di attuazione dello Statuto. Però sgomberiamo subito il campo da un equivoco. Io condivido sul piano personale lo slancio, per esempio, idealistico di Marco Stolfo, che colloca il tema del plurilinguismo e dell'identità plurilingue e dell'identità plurale tout court in un processo di integrazione sovranazionale che, per quanto mi riguarda, è l'orizzonte per definizione che spero che non solo io ma i miei figli si troveranno davanti. Altra cosa rispetto a questo slancio ideale è ragionare in termini realistici e di possibilità di conseguire dei risultati di ampliamento dell'autonomia rispetto ad un ordinamento giuridico dato, che è l'ordinamento giuridico statale italiano, nel quale può piacere di più, può entusiasmare di più, può entusiasmare di meno, tutti noi facciamo parte, e che rispetto alla posizione della comunità linguistica friulana non riconosce a questa comunità linguistica friulana, di cui io ritengo di fare orgogliosamente parte, uno status di minoranza super protetta che riconosce invece alla minoranza di lingua tedesca del Trentino Alto Adige-Südtirol. Questo lo dico perché? Perché, ripeto, bisogna sgomberare subito il campo da equivoci. Il friulano non potrà mai avere un riconoscimento analogo alla lingua tedesca in quella regione a statuto speciale. Quindi non potrà mai essere considerato una lingua paritaria all'italiano all'interno della nostra regione. La Corte Costituzionale e l'ordinamento giuridico complessivo ci fanno capire
che la lingua friulana, come le altre lingue minoritarie che non abbiano alle spalle delle solide garanzie di diritto internazionale, deve rimanere un fattore minoritario. Ci deve indurre questo ad un atteggiamento di ripiego o di tipo recessivo? Io direi no. Questo ci deve invece spronare a trovare quello che i tedeschi chiamano un Sonderweg, cioè una strada alternativa, la nostra via alla valorizzazione della nostra minoranza linguistica, che non potrà essere utopisticamente assimilata a quella dei tedeschi in Trentino Alto Adige Südtirol. Quindi non si potrà pensare, ripeto, di avere una totale equiparazione del friulano con l'italiano in qualunque situazione normale di vita. Ovviamente questo non significa che non si possano, ripeto, cercare e trovare delle soluzioni originali. Questa è la vera sfida su cui a me piacerebbe che la comunità linguistica friulana a cui appartengo facesse propria. Una sfida che, come dicevo prima, non può partire dai massimi sistemi. I massimi sistemi vengono dopo, quando si tratta di trovare i limiti giuridici dentro i quali si può agire. Bisogna partire dalle piccole cose, dai dettagli, da quelli che apparentemente sono i dettagli, ma sono quei dettagli che cuciti insieme creano la visione, quindi creano l'obiettivo che si vuole perseguire con la politica linguistica. Dopodiché, definito questo obiettivo, si capisce se è un obiettivo che, considerati i limiti giuridici esistenti, può essere perseguito al 100% oppure va ritarato. Questo non è un percorso semplice, perché legare tutti i puntini per avere la visione non è una cosa banale, soprattutto non è una cosa che si possa fare dall'oggi al domani. Non è una cosa che si possa fare se c'è una comunità linguistica che al suo interno non è coesa, non rema tutta nella stessa direzione, perché vi assicuro che per quanto io sia rappresentante, fatalità sempre di nomina statale, nella commissione paritetica, penso che la più strenua difesa dell'autonomia regionale in quel tavolo sia sempre venuta da me. E non dico molto altro. Questo lo dico perché in quei contesti già è difficilissimo ottenere delle cose ovvie. Tanto più è difficile ottenere delle cose che siano un po' audaci. Diverse delle suggestioni che ho sentito potrebbero, a mio modo di vedere, trovare spazio all'interno di una norma di attuazione. Altre francamente no, neanche con una norma di attuazione, neanche con una modifica dello Statuto di autonomia, proprio per le ragioni che dicevo prima, perché esiste un interesse nazionale all'identità linguistica italiana che, piaccia o non piaccia, giuridicamente è destinato sempre a prevalere su una totale idea di equiordinazione dell'italiano al friulano. Quindi lo spazio in cui si può e secondo me si deve lavorare è quello che sta in mezzo. Cercare di individuare fattispecie qualificanti l'utilizzo della lingua friulana, molti di questi già emergono da quello che è stato detto, magari portarli a sistema, renderli ancor più qualificanti le politiche regionali, trasformarli magari in istituti di partecipazione, rafforzare i momenti di emersione istituzionale della minoranza linguistica friulana, così come delle altre. Questi sono tutti tasselli che però vanno non buttati là a spot, vanno pensati e legati in una visione coerente. Questo secondo me dovrebbe fare il Consiglio regionale.
ovviamente con l'aiuto imprescindibile di tutti gli stakeholders che si occupano di questi temi, perché queste sono costruzioni chiaramente bottom-up, cioè non si può pensare che su questioni così significative come le minoranze linguistiche ci possano essere politiche calate dall'alto. Per come la vedo io, le minoranze linguistiche, proprio perché sono annoverate in Costituzione tra i principi fondamentali dell'ordinamento, fanno parte della Costituzione materiale dello Stato e fanno parte anche di quella, tra virgolette, Costituzione materiale che è il nostro Statuto di autonomia. E potrebbero essere valorizzate, tra l'altro, guardate, da moltissimi altri punti di vista, non solo su quello della tutela dei diritti fondamentali, siano essi di carattere individuale o collettivo. Pensate solo come in certi contesti il fattore minoranza linguistica è diventato catalizzatore economico. Noi questo terreno, secondo me, non so quanto l'abbiamo seriamente sondato. E allora ritorniamo alle competenze regionali del governo dell'economia, per esempio. Quindi voi capite che sono ragionamenti che si sviluppano a ragnatela, ripeto, unendo tanti puntini e appoggiando, come già dicevo, le azioni di valorizzazione e promozione della minoranza linguistica a tutte le competenze che la Regione ha per statuto, perché le minoranze linguistiche non sono una materia a sé. Questo è importante anche che il Consiglio regionale capisca. Questa non è una materia a sé stante, infatti non c'è nel nostro statuto, negli elenchi che ripartiscono le competenze con lo Stato, ma se notate questa materia non c'è nemmeno nell'articolo 117 della Costituzione, cioè quello che ripartisce le materie tra lo Stato e le regioni ordinarie. Perché, ripeto, la tutela delle minoranze linguistiche non è una materia, è un principio, è un obiettivo e in quanto tale può riguardare qualunque competenza regionale. E questa è la portata dirompente che forse non è mai stata metabolizzata fino in fondo dal nostro legislatore regionale. E questa qui è una tesi, se ci pensate, anche di una semplicità assoluta, ed è una tesi che scriveva Livio Paladini, il mio maestro, proprio nel momento in cui si apprestava a scrivere il primo commento al nostro Statuto di autonomia, scritto, mi pare, la prima edizione 1967. Lui in quel momento si occupava, aveva in mente soprattutto il tema della minoranza slovena, perché mancava ancora tutta quella normativa promozionale che poi sarebbe venuta, e in quel momento la minoranza slovena era l'urgenza. Ma questo è un ragionamento che pari pari si può fare anche oggi. Cioè, lo dico banalmente, prendere l'elenco di tutte le competenze regionali, materia per materia, e capire come vale la pena declinarle per valorizzare il fattore linguistico. Non è, ripeto, una cosa che può sembrare così dirompente, ma vi assicuro che è la più dirompente, perché questo vuol dire avere una sensibilità rispetto al tema minoranze linguistiche che potenzialmente, capillarmente pervade l'intera politica pubblica, l'intero spettro delle politiche pubbliche regionali. E allora lì sì che si valorizza la minoranza linguistica, senza fare magari manifesti, ma la si valorizza nella realtà quotidiana, negli spazi giuridicamente consentiti, e in questo modo, secondo me, circolarmente e virtuosamente si alimenta anche il senso di appartenenza identitaria, perché si innervano proprio le politiche regionali in maniera capillare con questa sensibilità. Bisogna lavorare. Bisogna pensare, studiare, lavorare. Forse credo che come uno degli output di questo bilancio, di questa quarta conferenza,
potrebbe essere quello proprio di creare un tavolo, una task force che cominci a mettersi su questa strada. Grazie professoressa. E vedo che l'interlocutore le soddisfa della risposta. Pensi che anche il Consiglio regionale Morettuzzo vedi chiappato qualche parte, ecco, perché che riguarda il suo ragionamento e che vedi, ecco, apprezzato la risposta della professoressa D'Orlando. Erano altri interventi, domande che a poter coinvolgi la professoressa, se no la liberin da impegno, se la ringrazio. Ecco, grazie veramente. Erano altri interventi, ecco, io Renzo che... Ma una domanda semplice, un grum basilare. Se molto podino fa per convincere le femmine furlanis a adoprare il furlan in giase coi frus per trasmetterlo, che alle no, sono le femmine prima, per sé che maris, nonis, agnis, santulis e quant'altri stanno ben attenti a non adoprare il furlan e la trasmissione orale al principale per difendere la lingua e che duce che fa che ha presentato la professoressa Cumò. Quando si entra da una cantina furlane, si c'è scritto denominazione di origine controllata Venezia Giulia. Grazie allora, per il prossimo plan di politica linguistica mettiamo anche dentro il controllo familiare, no? No, scherzi con te. Alla cantina però. Ecco, anche la cantina, chiaramente. Ma quindi di una riflessione, ecco, che podem fare, ma veramente corta. Dall'indagine sociolinguistica è saltato fuori che se ben che si dice lengamare, in realtà com'è? Sì, è stata anche che declinazione qui, no? Quindi vi invio tutto che il numero dai figli che hanno imparato il furlan dai genitori all'attribuisce la conoscenza anche di banda dal pari. Come le percentuali i vari smior no, siccome che sarà la pubblicazione, le lascia la pubblicazione, no, non li palese come perché sennò insomma i vari anche magari diserà la conferenza, ecco, ma comunque sono interessanti se saresse il caso di dare una chialata con attenzione. Grazie Renzo. Sì. È un creatore dal Telegram par Furlan. Martino Buchini, piacere. Io clami Vittorio dell'Aquila so può essere per domandare una roba. Te tante statistiche che vengono fuori, vedo provato a vedere le incidenze che ha le presenze di foresti. Non si ha tanti chiesti, io però ho insegni a San Giorgio, te basse, lì che si spetti tanto furlan. Però io chi stampa prima volta ho avuto in una classe più foresti che italiani. Qualcuno a Sud Kenti, qualcuno Rivadogne di Picciul, qualcuno di Grant e sono tanti. Io intanto mi divertisco a buttare là una parola per Furlan, per vedere le musiche che fanno, perché non conosco neanche l'italiano a volte, allora si insegna anche tutti i due. Però ecco, che belle tabelle, con tutti i pons, grandi piccoli, le presenze dei foresti in qualche maniera si arriva a vedere. Dunque per la prima volta abbiamo in un'inchiesta del Friuli abbiamo una quantità di stranieri intervistati corrispondenti ai dati Istat, tantissimi. Siccome però sono stati selezionati dopo, non è un campione che
Cioè, abbiamo visto che abbiamo sesso, età e, come si chiama? Aree omogenee, ok? Non possiamo prendere gli stranieri che possiamo individuare a posteriori, attraverso alcune informazioni che abbiamo sul luogo di nascita e la lingua madre dichiarata. Non possiamo dividere tutto a pezzettini, però i dati generali ce li abbiamo. Cioè, noi abbiamo un totale di risultati per il Friuli, quella parte dei comuni friulanofoni sotto l'egida dell'ARLEF, con tutta la popolazione, i comuni friulanofoni senza stranieri, cioè quelli che abbiamo detto come stranieri, oppure tutto quanto, compreso gli 8 comuni della provincia di Venezia, 7 comuni della provincia di Venezia. Un prossimo passaggio sarà di selezionare tutti e solo gli stranieri e vedere cosa succede. Quindi lo possiamo fare. Non è richiesto per il momento dall'ARLEF perché non avevamo a priori, non potevamo sapere quanto ne avrebbero intervistati. In verità, intervistando i bambini, abbiamo un numero un pochino più alto, qualcuno l'abbiamo tolto, adesso li possiamo tirare fuori tutti e fare un bel lavoro. Sono circa 400 persone che noi abbiamo riconosciuto come potenziali stranieri. Abbiamo tantissimi dati, ma non possiamo, prima dobbiamo finire tutto quello che andava fatto nei tempi ci sono. Non abbiamo ancora una pubblicazione sugli stranieri, lo vedremo. Il problema principale però lo sappiamo. Ora, intanto l'esperienza ci dice che straniero, tra virgolette, non è con l'italiano che entra nel sistema. No. A Udine sì, se no è molto più utile il friulano. Forse lo sai anche tu, l'hai visto. Che i ragazzi, dove sei a San Giorgio? Hai detto che sei. Allora, se andiamo nella Lombardia orientale, nelle valli bergamasche, attraverso il bergamasco che si entra. Se vai a Napoli, attraverso il napoletano. Allora, se il friulano è la lingua in cui i bambini riescono, i ragazzini riescono a entrare, allora il friulano è forte. Se non lo è, mi preoccupo e non ti dico più niente. Grazie, dottor Dell'Aquila. Erano altri, vi ho un altro intervento, Ghiro. Sì. Grazie. Vorrei fare un'altra domanda al professore. Sì. Com'è? L'ultima, allora. No, vi favelat dome, giustamente, di Friul, però io domandi, dal resto del mondo, se stai succedendo, cioè a livello di lingue minoritari o forse, come che accennava la professoressa D'Orlando, lingue minorizzadis, come si stanno muovendo altre lingue? Cioè, i nostri quadri, all'esi è positivo o dal negativo? Dipende da tanti fattori. Però, come è stato detto prima, la situazione politica e legale del Friuli non è la stessa dell'Alto Adige. Però c'è una comunità in Alto Adige e in Trentino che è protetta come quella tedesca, cioè la comunità ladina. Per quanto che funziona però con quella tedesca. Cioè, io arrivo da lì adesso. Non è paragonabile la situazione né politica, né identitaria, né di diritto della comunità friulana con quella ladina dell'Alto Adige. L'Alto Adige è come se fosse quella tedesca, più piccolina, più debole. E anche per quanto riguarda la comunità che arriva da stranieri, è evidente che la comunità, gli stranieri che arrivano in Valle Badia, la prima lingua che imparano è il badiotto, poi si tengono il croato, l'arabo, eccetera, eccetera, è quello. Non c'è dubbio su questo. Qua il dubbio c'è. E poi dipende dalle situazioni, in Catalogna, eccetera, eccetera, ma adesso non possiamo parlarne. Comunque, la situazione del friulano non è, ma abbiamo visto per le ragioni, non è la stessa che c'è in Alto Adige, neanche nella comunità ladina. Ma non è colpa dei friulani, non è colpa del friulano, è che il sistema è diverso. Bene, se non erano altri interventi, come noi si un po' glais, no? Ecco, quindi io i clami momento di che banda qui l'assessore Maurizio Negro, scusami, e Daniele Sergon dall'ACLIF per gli ultimi interventi di chiusura.
i avevi anticipato. Prego. Beh, Daniele Sergon all'intervento prima e al Sierra. Vado subito. Sì, sì. Velocissimo. Allora, intervento vicino ai 3 minuti, non di più, giuro, perché più che conclusioni o parti delle riflessioni che hanno aumentato anche il senso di concretezza grazie a questa conferenza e sono riflessioni di azioni che sono in panza all'ACLIF già di un bel po', ma come che ho dici, a si hanno rinforzato anche a modi più. E vogliono essere anche ad esempio riflessioni di azioni pragmatiche, concrete, come che nos capita come sindics, insomma rappresenti KAUE 150 sindics, appunto dicevi, vogliono essere anche abbastanza pragmatici e concreti. Cercherai col Furlan, come che cercheremo a capriva, spero che non vedi in difficoltà la traduzione simultanea, Furlan Guristan anche. E queste azioni vanno in tre filoni, io credo. Il primo filone è un filone normativo, lo vince in tutto prima dall'Orlando, lo vince in tutto anche dal consigliere Morettuzzo, è un tema. ACLIF non è direttamente protagonista su quel filone di azioni lì, ma può essere indirettamente protagonista, perché come che vi detto prima, può essere un spunto continuo verso la politica e verso cui che può dare attuare qualche modifica legislativa o normativa. Vince carattere dal statuto. Dal statuto non è, secondo me, a sufficienza presente le 4 lingue di questa regione. Vince carattere dalla nuova trattativa Stato-Regione, vince carattere da materie che possono entrare dall'autonomia del nostro statuto. Quindi è un tema legislativo normativo, chiaro, evidente. Vince in fa non era, a uè vince sì, in fa non era, a uè l'è di più sicuramente. Dopo è un filone di rete di lingue minoritarie. Su una tavola nazionale e zonti a uè europeana, vince in tutta anche la europarlamentare Cisint, si consapevoli che sulle tavole nazionali le 12 minoranze riconosciute hanno dibattuto anche a modi più per i propri diritti, ma io credo che anche la tavola europeana deve essere la tavola dove cercherà di minoranze linguistiche sempre di più per rafforzare il concetto di Europa, non per sminuirlo, anzi l'Europa con le minoranze linguistiche forti è un'Europa più forte. E quindi, ecco, la rete magari delle minoranze linguistiche italiane, ma in generale il concetto di rafforzare la presenza delle lingue minoritarie sulle tavole del Stato italiano e dalla comunità europea. Il terzo filone, e anche questo secondo filone di azioni, indirettamente ACLIF può fare la sua partita. Io credo però che invece il terzo filone, che è l'identità di comunità, e lei viene fuori in più di noi altri. L'Orlando prima ha cercato bottom up, ma io ho capito che il bottom up anche l'identità che partì da comunità. Allora, il sindaco rappresenta la sua comunità. Queste nostre comunità furlane hanno di abbandonare il concetto come che ho detto, che 30 anni fa era, che qui che cercare Furlan è la lingua che non si deve cercare perché è la lingua magari di cui che non ha studiato, e a Diussi venire fuori da nostre comunità, a scuola sì, ma come che diceva giustamente il presidente Eros, dove a scuola non basterà mai. No, basterà mai. Allora, fuori da scuola, fuori da scuola, sono le comunità. E cui lei è responsabile da comunità, i sindaci. E quindi io credo che ACLIF lì deve fare la sua parte, quindi un'attività di identità furlana, cioè cercherà
pensare, lavorare e vivi da furlans, che le dut le hat, ma essi orgogliosi di essi furlans, e che sono assolutamente in tor di Arlef, che sta facendo un gran bene, vedut prima i social e tutte le azioni che sono sulla tavola. Questo, secondo me, come Aclif, ripeti, l'UVE za e AUE ven fur più rafforzato questa nostra considerazione di azioni tra quei tre filoni. L'ultima considerazione che la può dire come Aclif, ma insomma sicuramente a livello personale, è che noi quindi entrare in una consapevolezza che questa regione sarà regione a statuto speciale se saprà salvaguardare le quattro lingue. Senza questi quattro lingue, il confine per fortuna non è più, questa regione non sa se ha senso di esistere anche a statuto speciale. Quindi le minoranze, a Wekassing e Furlans, ma ieri anche i rappresentanti sloveni, hanno di fare un gran ret. Le tre minoranze linguistiche e l'italiano, e hanno di essi di diventare parte del nostro DNA, anche se io non cercare una parola di sloveno o tedesco, devi pensare di essere un cittadino di una regione dove si cercare in quattro lingue. Grazie Sindic e come che non si fa pensare il Sindic nel caso di riguardare la regione che quando fa la pubblicità per i corsi da Sloven, per i dipendenti della regione, fa la pubblicità perché la Furlan, che noi scugnini sempre riguardare, ma arriva sempre dopo e quindi la possibilità di accedere ai subordinati che di dare l'adesione per i corsi di Sloven. Grazie sentiamo al Presidente dell'Aclif, passi la parola a Maurizio Negro in rappresentanza del Comune di Gurissa. Buonasera a tutti, l'onore a buona tarda, si era idea sicura, c'è fatto qualche spunto via passerella, ma io vorrei anche il tagliaio, perché rispondo lì, perché disintanti tra Lucotto sono io sono mangiano, soprattutto che istituzionale, tante volte magari il favelarsi dove fanno altri, scoventa, ma magari passare qualche don per attaccare altri. Tanto ringrazio l'Arlef di se il Gurissa per fare questa conferenza. Gurissa vuole che sia spiesse, può dire che è nascuto il Furlan con i studi di Ascoli, da che la filologica è nascuta con lì, sempre all'inizio del Novecento, e da che nonostante la pulizia etnica che viene subita a Gurissa da tutto il Novecento, no altro si arriva a avere il Consiglio Comunale 4 assessori che sono di Marilega Furlana. Quindi io non so che può diventare così una città un po' più grande senza questa presenza così importante. Però l'altro ringrazio il lavoro che ha fatto, perché ha fatto un lavoro grandissimo. E ha fatto un lavoro, gli ha presentato a UE un lavoro di kissing kinds di attività grandissimo, un lavoro importante, di sicuro non basta, ma lo ha fatto. E le quel che coventa di supporto alle famiglie, se vuoi, a quel che hanno di fare, come diceva prima Daniele, ai comuni. Non altri sta nel nostro comune, saremo forse il primo, ma con grande difficoltà che viene, perché io ho iniziato i bastoni steroidi, sono idee da banda di qualche dirigente o qualche funzionario che dovesse essere formato, e qualche dunque le foreste che non è di quelli, perché che sono di quelli è più facile il trattaio, che viene di fuori anche di paesi furlans e che non vogliono poi queste idee. L'altro è per turisti, va bene, in poco tempo, la consulta per la Lega Furlana, per salvaguardia della Lega Furlana, come che aveva la consulta per la Lega Slovena, da province una volta aveva questa consulta per la Lega Furlana e vi intenzione di tornare a metterle insieme, perché anche Gurissa ha partito un gran questa perdita di dopo questa Lega qua, ma la perdita di dopo la Lega soprattutto deve essere partita da famiglie, perché la scuola ti dà una mano, ma la scuola comincia o basta all'asilo 3 anni, ma poi tu sei saciato, insomma. Io vi ho detto che io ho 2 fiori che sono in torno al mondo, ma uno sta proprio a Vessanone, no? Dal puesto desk.
Suo marito si faceva dome spagnolo, perché è colombiana, suo padre si faceva dome italiano, dall'asilo che fanno a 20 mesi, 22 mesi, faceva in dome tedesco, e io ci farei dome furlan, no? Chi se l'accordo che fanno altri, per poter far crescere chi sfrutta queste lingue. Però non è una roba facile, bisogna partire già di famiglia con questa idea. Bisogna tenere conto che noi altri, se mi visi che io i frutti che avevo a scuola, era difficile fare tutti i docenti che avevano di lettere, di materie comunitarie, venivano tutti da Toscana e più vicini, più d'Ongia, in due foreste. E non si faceva, anzi, non si diceva che non dovevano fare là, non il Furlan, ma anche il Gorisano. Dovevi fare la dome in lenga, non si imponevi, quindi non era facile come tornare da oro o manco. Anche se tu ci resti svecchio, so con che da mectati o anche con i giovani, nel paese, sto lo si dice, figurarsi, è facile fare la Furlan, o se vuoi a Sarò, però non è una roba così semplice. Una considerazione che devi fare è quindi sensibilizzare di sicuro i dirigenti e ovviamente un lavoro a scuole che è fondamentale, ma una volta a scuola, se io avevo già attaccato, io che volte non avevo attaccato, ma col professore Valdo Sgubin, se si vicino, aveva fatto un progetto già dal 1964, da che a scuola si faceva attività extracurricolari, si faceva letteratura furlana, storia dal Furlan, danze furlane, tradizioni furlane, si faceva musica furlana, qualche chant furlan, era già un programma di quel tipo lì. E questo programma qui, dopo, quando io sono diventato presidente dell'Unione Folclorica Italiana, che mi ha domandato la regione di creare questa organizzazione, proprio a livello regionale, vi ho fatto questo programma anche con le scuole, ma là che le scuole siano disponibili se entrare. In qualche scuola arrivano a fare attività curricolare, da qualche scuola elementare, di mattina, facevano dal giro di 15 giorni tutte le classi da scuola, ma questo non è facile, bisogna accettare la sensibilità dei docenti. In quel caso lì addirittura avevi accettato una maestra romana che fa questo lavoro. Noi ci mettevi a disposizione la biblioteca e tutto. E questo è un lavoro però di sensibilità che partisce dal basso. Se noi adesso potevi lanciare all'università, ma dovevi cominciare dall'asilo e da scuola elementare. Ecco, la collaborazione fra queste quattro lingue è fondamentale, le tre lingue minoritarie, perché uno sarà più fortunato perché è una lesca, l'altro, però se noi dobbiamo insieme vincere. Se si di Bessoi non continua, anche se noi siamo più numerosi, ma se si di Bessoi non continua, dobbiamo essere insieme arrivare a accettare il mood di lavoro, come che hanno fatto anche in Alto Adige, da che il telegiornale in lingua ladina viene mettuto al mese per la lingua tedesca che è italiana. E è un mood per obbligare a intervistare il telegiornale in lingua ladina, anche se dura 5 minuti, ma non importa, ma comunque è una maniera. Se noi ci facciamo questo, non conventa noi a stare lì, potete fare un telegiornale che nessuno ne ha visto. Dove anche voi il mood per inserirlo. Allora chi sul pollo dove collaborando con chi altri. Noi Svezia è una regione statuto speciale, no? Io sto avendo la nostra specialità grazie anche alle quattro lingue, a sé che le succedò su chi sconfin lì, che è stata una roba bestiale, però vindi là oltre, no? E per mantenere la specialità dobbiamo mantenere queste nostre caratteristiche. Se noi perdiamo queste caratteristiche, vi perdiamo e chi dobbiamo arrivare a farci capire a tutti che anche lavoro in pubblica amministrazione. O i politici che sono mantenere la tua specialità di sfacchista. Di sicuro, quando vi iscritti il statuto da questa regione, non è stato scritto con 12 criteri per il momento di premura, per il seduto di tutto. Però, e forse come non è così facile la riscriverlo, perché rischi di tornare da ora, non siamo di più. Però bisogna pensare al manco di applicare al massimo tutto che potete applicare. Per poter mantenere queste robe, difendere la nostra terra, perché grazie al fatto di questa geolocalizzazione che ha vinto questa terra qui, che sia al confine, ma come siamo al centro, non sempre al confine orientale, siamo al centro dell'Europa. Da che
cicciati in strada e si mescolano le tre lingue da nostra Europa. E chi doveva valorizzare questo lavoro qui? Perché se non valorizzano questa roba qui, noi altri non abbiamo capito là che si gasta. Noi altri non possiamo dire che facciamo fin dal mese col sindaco, perché ha detto di non spoilerare, giustamente non diserai, però vi fatto un altro passo in avanti su questa strada. E di sicuro per una consulta, anche aspettare le province, insomma, anche l'Ancia Iusca, è una consulta dal nostri essi, no? E dopodiché, per quel che riguarda, che prima aveva favelato il signor Marcos dal fatto di Go 2025, la capitale europea, Mancul. Disin subito, tanto per cominciare che finanzia l'Europa, l'Europa previot la capitale tra la lingua nazionale e tra l'inglese. La lingua nazionale sarebbe stata in sloveno, perché era la Slovenia, e l'è stato mettuto vicino l'italiano. Se che l'è stato fatto, oltre a che l'ufficiale che l'è stato fatto dove con i fuasi e con i beni del comune di Gorissa. Quindi, e se c'è teso anche il tocco, la scrittanza in Furlan, se c'è il tocco, l'è stato fatto dal comune di Gorissa, di nessun altro. Non vi avuto sovvenzioni per fare che roba lì. E vi faccio che potevi, ovviamente, e da che vi mettete il cartellone su Mancul, vi mettete il QR code per poter anche avere la traduzione in altre lingue, perché lì bisogna tenere conto che avevi anche il furlan, avevi il tedesco, quindi trascurate l'idis, perché purtroppo li si è perduto di una vita, però doveva tenere conto che vi anche il francese, perché altri sulla Castagliavista vi anche 12 ex reali di Francia che sono lì mettuti lì a riposare per il resto della vita. Quindi io più di così non so se potessi fare, di sicuro vorrei fare un grande di più, ho fatto un paio di azioni che sono abbastanza importanti, ogni volta ho dovuto fare baruffa con il mio dirigente di riferimento, ma spero di... Però io ho la fortuna di avere un sindaco che crota in questo lavoro, crota il multilinguaggio, anche se lui capisce il furlan con la femmina furlana, ma non è in grado di favelare e si inviato di fuori, cioè lui foresta e si inviato dall'Istria. Grazie, mandi a Duce, come lasci al Presidente, la parola passerà al dopo. Grazie Maurizio Negro, grazie veramente per il saluto dal comune di Gorissa che ci ha dato il buon accetto. Ma anche il saluto al Presidente dell'Arle, ma io ho detto che si induce ben che la is, e poi sentirlo anche che volta qui. Bene, io vi ringrazio veramente di essere stati qui fin lì snuff. Soprattutto qualche comune, vi ho un sindaco, già sindaco e via in avanti che sono stati veramente i torni a ricordare che su 173 comuni che vi mandate il questionario, 173 hanno risposto, quindi i pensi in cui fa riferimento a Daniele Sergon un ottimo risultato. Grazie, buona serata a tutti e ci sentiamo per i prossimi robis. Grazie.